Buonasera. Buonasera ai presenti, ai consiglieri. Diamo inizio al Consiglio Comunale odierno. Informiamo come sempre che la seduta viene trasmessa in diretta tramite webcam e pertanto salutiamo anche il pubblico che ci segue da casa. E il consigliere Zanin ha avuto proprio quindi lo consideriamo già presente, ha dovuto assentarsi proprio per 5-10 minuti, ci ha comunicato, e il consigliere Moro arriva tra qualche minuto. Do la parola al segretario per l'appello, grazie. Senatore Maria Teresa, Barbisan Leonardo, Barro Giorgio, Drigo Irina, Fagotto Claudio, Foglia Raffaele, Furlanis Marisa, Gradini Luciano, Manzato Lida, Mascarin Gastone, Moro Cristian, Pizzolitto Vittorina, Scarpa Bonazza Buora, Terenzi Marco, Zanco Enrico, Zanin Roberto, è uscito un attimo, Zanutto Alessandra, numero legale c'è, possiamo iniziare, scrutatori. Grazie segretario. Scrutatori, nomino la consigliera Drigo Irina per l'opposizione e la consigliera Furlanis Marisa e il consigliere Foglia Raffaele per la maggioranza. Diamo inizio allora ai punti all'ordine del giorno. Adesso vediamo entrare anche il consigliere Terenzi, quindi nelle comunicazioni il consigliere Gradini ha una comunicazione da fare? Prego, prego. Grazie Presidente. A nome del gruppo misto devo fare i complimenti e gli auguri alla neo parlamentare oggi vice sindaco di Portogruaro per il suo incarico in campo nazionale. Gli auguri diremo più sinceri, più diremo a disposizione della onorevole. Grazie. Grazie consigliere Gradini. Do la parola se ci sono comunicazioni da parte di qualcuno. Devo anch'io. Prego consigliere Terenzi. Scusate il ritardo, ma impegni di lavoro mi hanno trattenuto. Volevamo anche noi esprimere alla neoparlamentare Fogliani l'in bocca al lupo per l'impegno parlamentare. È un impegno rilevante, è un impegno che deve guardare l'interesse pubblico della nazione, del paese, ma è anche un impegno, credo, che resterà attento al territorio e alle esigenze di questa comunità che fa parte di un grande paese che attraversa un momento di oggettiva difficoltà, ma che certamente, proiettandosi nel futuro, saprà trovare anche i punti di equilibrio, saprà anche trovare quei progetti e quelle azioni che in qualche misura ne garantiscano e ne preservino il futuro, soprattutto per le nuove generazioni. Quindi un buon lavoro, in bocca al lupo per la nuova esperienza e ci si rivedrà, penso, più avanti. Grazie. Sì, prima di passare quindi la parola al sindaco per delle comunicazioni, saluto anche il dottor Campana e il dottor Barison che sono qui presenti come revisori dei conti. Buonasera. Signor sindaco, prego. Ah, scusi, consigliere Fagotto, prego. Sì, grazie. Volevo unirmi anch'io a fare gli auguri e i complimenti alla nostra vice sindaco per il nuovo incarico e ci auguriamo di cuore che sia un'ulteriore possibilità per questo nostro territorio, perché con molta difficoltà siamo riusciti a volte a esprimere dei nostri rappresentanti, anche se in un seggio diverso, comunque fa sempre parte del nostro territorio, e quindi ci auguriamo e speriamo che finalmente qualcuno riesca a farsi ricordare, perché questo territorio riesca, diciamo, ad avere ed essere supportato anche dai livelli massimi delle cariche dello Stato. Grazie e ancora in bocca al lupo.
Buonasera ai cittadini presenti in sala e quanti ci stanno ascoltando via web, al signor Presidente del Consiglio Comunale, ai signori consiglieri, ai componenti di Giunta, Segretario Generale, dirigenti presenti e revisori del conto. Ai sensi dell'articolo 9 degli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni approvati con deliberazione del Consiglio Comunale numero 50 del 31 luglio 2015, comunico quanto segue. Con decreto numero 2 dell'8 marzo 2018 sono stati nominati i nuovi componenti del Consiglio di amministrazione dell'IPAB Residenza per Anziani Francescon nelle seguenti persone: Carnio Gianluca, Fanton Anna Maria, Furlanetto Sara, Innocente Patrizia, Sellan Michele. Con decreto numero 3 dell'8 marzo 2018 e a seguito delle dimissioni della signora Segatto Silvia è stata nominata la signora Turchetto Mariangela componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Musicale Santa Cecilia. Il mio intervento intende ora portarvi a conoscenza che la sottoscritta è stata nuovamente costretta a difendersi da un'accusa piuttosto grave: diffamazione aggravata e violazione della privacy. Queste sono state le accuse che mi sono state mosse in relazione alla questione della soppressione dell'ufficio del giudice di pace di Portogruaro. Ricorderete, eravamo a fine marzo 2016 che divampava la polemica, rimbalzata sulla stampa locale ma anche sul web e sul blog portoguaresi, perché alcuni hanno ritenuto che la scelta di non sostenere il costo dell'ufficio giudice di pace fosse stata, cito testualmente, una scelta insensata perché fondata su argomentazioni prive di consistenza, incauta e sciagurata. Chi ha qualificato con dette espressioni la scelta di non far ricadere i costi dell'ufficio giudiziario esclusivamente sul nostro comune ha addirittura scritto, e riporto testualmente, che per giustificare tale decisione da parte dell'amministrazione sono stati forniti dati su costi e produttività erronei o letti in modo erroneo e strumentale, tanto che viene da pensare, nostro malgrado, che vi sia l'interesse a ingigantire artificiosamente la spesa per il giudice di pace, in modo da rappresentarla in termini di eccessiva onerosità per il Comune di Portogruaro. Ribadisco, ho letto testualmente quanto è stato riportato allora. Venivano infatti pubblicati in questi articoli e commenti una serie di dati contabili asseritamente forniti dall'ufficio, la cui origine era allora ed è anche ora del tutto sconosciuta. Non si sa infatti di quale ufficio si stesse parlando e in ogni caso sicuramente non proveniente da fonti ufficiali dell'amministrazione. Certo è che di fronte a simili asserzioni era mio preciso compito istituzionale prendere una netta posizione a difesa dell'amministrazione, delle sue scelte, della correttezza dei procedimenti e della correttezza dei conti, per cui ho deciso di inviare tutta la serie di articoli, di commenti e quant'altro era stato pubblicato sui giornali, sui blog, sui social, agli organi che a mio avviso avevano la competenza per fare eventuali valutazioni, sottolineando, e queste sono le mie esatte parole che, cito nuovamente testualmente, qualsiasi considerazione su errori di bilancio relativamente alle problematiche del giudice di pace erano totalmente irreali e fuori luogo. Ebbene, quest'ultima frase ha disturbato chi aveva scritto le frasi che vi ho sopra ricordato e di qui la querela a mio carico per diffamazione aggravata e lesione della privacy. In data 2 febbraio 2018 ho ricevuto la notifica del decreto che disponeva l'udienza in Camera di Consiglio avanti al giudice per le indagini preliminari di Pordenone per la discussione dell'archiviazione del procedimento penale nel frattempo apertosi a mio carico.
Era infatti accaduto che, nonostante il PM precedente avesse chiesto l'archiviazione del procedimento e non avendo ravvisato nelle mie parole, cito nuovamente, qualsiasi considerazione su errori di bilancio relativamente alle problematiche del giudice di pace sono totalmente reali e fuori luogo, alcun estremo di reato, la persona ritenutasi offesa si fosse opposta insistendo per l'incolpazione. Il giudice, secondo quanto previsto dal Codice di procedura penale, ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 11 aprile corrente. Mi sono nuovamente rivolta al mio avvocato di fiducia, che ha predisposto una memoria difensiva in vista dell'udienza. L'esito del procedimento è stato per me positivo, in quanto il giudice, per le indagini preliminari, ha accolto in pieno la tesi della mia difesa, giudicando addirittura, e come preliminarmente assorbente, l'inammissibilità dell'opposizione avversaria per una questione di mancato rispetto alle norme di procedura. Ma non si è fermato lì, perché nella sua decisione è comunque entrato nel merito delle accuse, accertando che nelle mie parole non erano ravvisabili gli estremi della diffamazione e che quindi il fatto non sussisteva. Certamente sono stata molto contenta dell'esito del procedimento. Le mie 2 recenti esperienze giudiziarie, questa di cui vi parlo ora e quella precedente circa i dissuasori di via Conucina, di cui vi ho già riferito, che mi hanno visto impegnata con l'aiuto tecnico del mio avvocato di fiducia davanti al Tribunale, non hanno certamente minato la voglia di lavorare per il bene comune della nostra città, anzi mi hanno ancor più determinato, dimostrandomi ancora una volta, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la verità trova sempre la forza per imporsi. Grazie, signor Sindaco. Passiamo se non ci sono altre comunicazioni, passiamo al secondo punto all'ordine del giorno. Comunicazioni sull'utilizzo del fondo di riserva anno 2017. È una presa d'atto, non ci sono votazioni. Chiedo per cortesia, è stata esaminata in commissione il 18 aprile, chiedo al Presidente di Commissione di relazionare. Grazie. Presidente del Consiglio, buonasera, signor Sindaco, signori, a tutta la Giunta e ai colleghi consiglieri comunali. L'utilizzo del fondo di riserva è discrezionale all'operato della Giunta comunale ed è regolato dall'articolo 166 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18/8/2000 numero 267. Il regolamento di contabilità prevede la comunicazione al Consiglio Comunale delle delibere dell'utilizzo del fondo di riserva da parte della Giunta Comunale, contestualmente alla presentazione per l'approvazione del rendiconto di gestione, cioè oggi. In tal modo si sottopone in maniera chiara e trasparente l'attività del Comune e dell'amministrazione ai controlli sulla spesa pubblica. Il fondo di riserva è destinato a finanziare le esigenze straordinarie di bilancio o ad impinguare dotazioni di spesa riferite ad interventi di parte corrente, nel caso che queste si rivelino insufficienti. La Giunta Comunale ha una disponibilità del fondo di riserva che va da un minimo dello 0,30% al 2% della spesa corrente preventivata di inizio anno 2017. La spesa corrente preventivata dell'ente a inizio 2017 era pari a 18.086.580,24. Il fondo di riserva era costituito su circa lo 0,78%, pari a 141.000 euro. Perché lo 0,78 e non di più o di meno? Per il semplice motivo che oltre che il fondo di riserva sia dentro a questo 0,30 e 2%, è anche calcolato in base al fondo di riserva dell'anno precedente, ma è stato usato per circa 110.000 euro, pari allo 0,60%, cioè era stato assegnato un fondo di riserva preventivo di 141, sono stati utilizzati 110.000. Si ribadisce che il fondo di riserva si determina in via preventiva entro i termini suddetti, ma anche sulla falsariga del fondo di riserva utilizzato l'anno prima. Pertanto, per il 2018,
il fondo di riserva è stato definito per euro 105.000. I capitoli che riguardano il fondo di riserva sono il 21-20, oggetto della comunicazione, ed è a discrezione della Giunta, così come sempre della stessa Giunta comunale, la definizione di spesa straordinaria. E il capitolo 21-25, articolo 166,2 bis, che riguardano spese imprevedibili che comportino danni certi. Mi servono denari per effettuare opere urgenti da farsi su interventi imprevisti, crolla il tetto di un fabbricato comunale, bisogna provvedere a riparazioni immediate oppure agli altri incidenti sempre al patrimonio comunale, quale rottura di tubazioni, impianti e quant'altro. Questo ultimo capitolo non è stato utilizzato, non è stato toccato dall'uso del fondo di riserva, che si è limitato all'utilizzo del capitolo 21-20. Nel 2017 abbiamo avuto 12 delibere di giunta comunale per l'utilizzo del prelievo del fondo di riserva. Evidenzio che se un consigliere vuole approfondire gli argomenti inerenti al fondo di riserva e al suo utilizzo, ha il diritto di rivolgersi direttamente all'ufficio affari economici e chiedere tutti i dettagli e ragguagli in merito, comprese anche le delibere della giunta comunale, con specificata dettagliatamente la delibera dei fondi e la loro destinazione. Perciò, perché siccome in commissione la consigliera Manzato aveva evidenziato alcuni aspetti, alcuni punti, ecco, lì c'era la possibilità, siccome nella comunicazione di commissione nell'ultimo foglio erano evidenziate tutte le delibere di giunta che riguardavano l'utilizzo di questo fondo di riserva, ecco pertanto che c'era la possibilità anche di avere tutte le delibere con anche i capitoli che interessavano specificatamente queste delibere di giunta. Preciso che questo argomento non è sottoposto a delibera, ma è solo una presa d'atto da parte del Consiglio Comunale. Grazie. Grazie consigliere Zanco. Prego, consigliera Manzato. Mi permetto di intervenire perché sono stata citata e quindi rispondo al consigliere presidente della Commissione. Proprio perché le delibere le ho lette e studiate e per quanto mi riguarda c'erano degli aspetti che non erano per me ovviamente così chiari, visto che la materia abbiamo riferito ed è stato confermato è tecnica e non è così semplice, ho chiesto delle spiegazioni. Non l'ho fatto precedentemente alla Commissione, ma allora se le commissioni non servono o servono semplicemente per ascoltare e non per confrontarci sulle informazioni, così come è già stato ribadito in qualche volta, facciamo saving e non facciamo le commissioni. Allora, le richieste che io avevo fatto erano specifiche, il dirigente d'Atri mi sembrava fosse anche disponibile e l'assessore Bertilla Bravo ha detto in Consiglio Comunale verranno date le spiegazioni, o meglio le risposte che non sono state date in Commissione. Io mi permetto di fare due appunti, che forse in Commissione era il caso, proprio per la particolarità e l'importanza dell'argomento, essere preparati. Non me ne vogliate, nel senso che non sto dicendo che siate impreparati o che non siate competenti, però da ignorante della materia, ecco, le domande per me dovevano avere una risposta in quel momento. Quindi sinceramente su questa comunicazione, consigliere Zanco, lei non ha fatto altro che rileggere quello che era il testo allegato alla convocazione della Commissione, niente di più, niente di meno. Testo che ovviamente tutti i consiglieri si erano già letti e anche volendo anche studiato, per cui la necessità di questa precisazione con la rilettura di quello che era il testo della Commissione non ne capisco la ragione. Chiederò una precisazione invece, perché quando ho chiesto al dirigente d'Atri quale fosse l'importo delle spese correnti inizialmente previste in bilancio, mi era stato detto 16.402.000 euro. Mi sembra che adesso il consigliere Zanco abbia nominato 18 milioni e qualcosa.
magari per carità 2 milioni possono sembrare niente, non è l'informazione che è stata data, ecco, in commissione. Comunque, consigliere Zanco, se la sua precisazione secondo lei era meritevole o doveva essere fatta, grazie mille. Grazie consigliere Manzato. Allora diciamo raccogliamo un po' tutte le, se ci sono delle richieste le raccogliamo e poi magari dare le risposte, siccome non c'è votazione, non c'è delibera, se ci sono altre richieste da parte di qualche consigliere le raccogliamo, poi il tecnico, il dottor Datri, può dare le eventuali risposte. Se non ce ne sono, prego dottor Datri. No, ma le rispondo molto volentieri anche perché le sono debitore della risposta. Allora, 2 erano gli aspetti che avevamo trattato quella sera. Allora, il primo è nel testo della delibera viene riportato che quello che viene descritto è a titolo esemplificativo, quindi era corretto quello che lei aveva rilevato, che non tutti gli importi erano riportati, perché chi ha preparato la delibera ha ritenuto di esemplificare quelle che erano le voci più importanti. È corretto, come rimanda la delibera, scorrere tutto l'elenco dei provvedimenti dove sono riportati invece completamente in modo esaustivo tutti gli utilizzi del fondo di riserva. Se vuole io li ho appuntati qua, li possiamo anche scorrere rapidamente. Sì, perfetto. No, tranquilla. Comunque diciamo che era semplicemente questa la precisazione la prima. La seconda, io non avevo lì il valore dell'importo delle spese correnti del bilancio preventivo 2017, quindi l'ho dato al volo, anche qua per darle un'idea grosso modo, quello che è stato poi quello che ha consuntivo. Quindi gli importi che ha citato il Presidente Zanco sono corretti. Grazie dottor Datri, quindi questo punto lo consideriamo chiuso e passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, che è il rendiconto della gestione 2017. Come sapete i tempi sono doppi e quindi abbiamo 30 minuti eventualmente per un primo intervento più 10 minuti per un secondo intervento. La documentazione è stata consegnata ai consiglieri il 6 aprile, argomento esaminato dalla terza commissione il 18 aprile e il parere dei revisori pervenuto e trasmesso ai consiglieri il 26 di aprile. E saluto anche, che non l'ho fatto prima, ho visto arrivare il consigliere Moro, buonasera consigliere, e quindi io darei la parola al Presidente di Commissione per cortesia. Grazie. Il rendiconto consuntivo della gestione dell'ente è un momento particolarmente importante perché costituisce il momento conclusivo della programmazione e della realizzazione degli obiettivi che l'attuale amministrazione ha presentato con il DUP e il bilancio di previsione. Questo momento di confronto tra il preventivo ed il consuntivo riveste un'importanza fondamentale anche per lo sviluppo della programmazione futura, consentendo di porre le basi per la definizione e realizzazione degli obiettivi futuri. Per l'illustrazione e la spiegazione degli aspetti amministrativi do la parola all'assessore Bravo. Grazie. Buonasera a tutti, Presidente, Sindaco, assessori e consiglieri. Allora, in questa breve presentazione cercherò di toccare, seppure in modo sintetico, quelli che ritengo siano i principali elementi utili a comprendere il modo in cui si è formato il risultato di amministrazione 2017 e in più generale quali sono state le dinamiche della gestione finanziaria dello scorso esercizio. Inizieremo con l'esame del risultato 2017 e della sua destinazione sulla base delle norme e dei principi contabili di riferimento. Passeremo poi a vedere come le gestioni di competenza e dei residui abbiano contribuito alla formazione dell'avanzo. Seguiranno una breve analisi delle entrate ed una relativa alle spese, con uno sguardo anche ai trend degli ultimi 3 anni. Ci sarà poi un focus sulle spese di investimento, un cenno al rispetto delle regole di finanza pubblica e chiuderemo riportando qualche elemento riguardante i risultati del sistema economico patrimoniale che, come noto, affianca ai fini conoscitivi quello finanziario. Il fondo cassa a fine 2017, che ammonta a circa 6 milioni e mezzo di euro, e che è ridotto rispetto a quello al 1° gennaio per effetto del saldo negativo fra riscossioni e pagamenti,
sommato all'importo positivo di poco meno di 4.400.000 euro che viene a determinarsi come differenza fra i residui attivi e quelli passivi, permette la copertura di un fondo pluriennale vincolato di 3.900.000 euro e lascia un avanzo di quasi 6.900.000 euro. Questo avanzo è in forte calo rispetto al 2016, per effetto principalmente dell'operazione di estinzione del prestito obbligazionario sottoscritto dal Comune nel 2005. Si tratta di un utilizzo razionale ed opportuno dell'avanzo, utilizzo che consentirà di risparmiare negli anni che vanno fino a quella che sarebbe stata la scadenza, ovvero il 2024, di circa 600.000 euro. In aggiunta a questo risparmio, un ulteriore importante effetto positivo è la disponibilità che verrà a crearsi ogni anno di circa 380.000 euro, cioè le rate di rimborso che non dovranno più essere corrisposte e che a parità di spese potrà dunque essere destinata ad altri interventi. Come detto, l'avanzo di amministrazione viene accantonato, vincolato e destinato sulla base della normativa e dei principi contabili. La parte accantonata, costituita dai fondi, ammonta a circa 3.850.000 euro. C'è poi un importo intorno ai 900.000 euro che riguarda i vincoli derivanti dalle leggi e dai principi contabili. 108.000 euro abbondanti sono vincolati in quanto legati a trasferimenti ad hoc. Altri vincoli, fra i quali il risparmio del servizio rifiuti, riguardano 256.000 euro circa. La parte destinata agli investimenti è di poco più 90.000 euro. Resta quindi una disponibilità di poco meno 1.700.000 euro che potrà essere liberamente impiegata secondo le priorità definite dalla norma. L'avanzo di amministrazione viene a formarsi sommando alla quota non utilizzata dell'avanzo dell'anno precedente i risultati della gestione di competenza e della gestione dei residui. La gestione di competenza 2017 è positiva per poco più di 1.700.000 euro. La parte corrente è in avanzo per 1.600.000, come differenza fra 21.100.000 euro di entrate e 19 milioni e mezzo di uscite. C'è poi da aggiungere la parte di bilancio investimenti inutile per 105.000 euro. Anche la gestione dei residui è positiva per il 2017. I minori residui passivi generano una voce positiva maggiore per 121.000 euro rispetto a quella negativa dovuta ai minori residui attivi. Le entrate correnti, cioè quelle riferite ai primi tre titoli, rappresentano l'80% delle entrate. Fatto 100, di questo 85%, il 79% sono le entrate tributarie, l'8% sono trasferimenti per la quasi totalità da pubblica amministrazione e il restante 12,5% riguarda le entrate extratributarie, principalmente ricavi da concessioni e proventi derivanti dall'attività di controllo e repressioni delle irregolarità e degli illeciti. Le entrate tributarie, che rappresentano quasi il 60% delle risorse economiche del Comune e, come detto, il 79% delle entrate correnti, sono in crescita rispetto all'anno precedente principalmente per effetto del recupero dell'evasione tributaria. L'IMU è la prima voce, in aumento, e la Tari è la seconda, in calo visti i minori costi del gestore. I trasferimenti, che sono praticamente tutti da pubbliche amministrazioni, sono pressoché stabili, pur con una diversa composizione che vede nel 2017 prevalenti i contributi regionali. Le entrate extratributarie sono in leggera diminuzione rispetto all'anno precedente, per l'effetto combinato di un incremento nei proventi derivanti dalla gestione dei beni comunali, concessioni cimiteriali e per antenne telefoniche, e di una riduzione dei rimborsi relativi ai servizi in convenzione, controbilanciati lato spese da minori esborsi, e dagli introiti derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada, dovute anche al nuovo criterio di accertamento che esclude le sanzioni elevate negli anni precedenti.
Dall'altro lato della prospettiva, le spese correnti appaiono in significativo aumento unicamente per l'effetto del rimborso del prestito obbligazionario. Escludendo questa voce, la variazione, estremamente contenuta, trova giustificazione in alcune assunzioni, nell'incremento degli interessi passivi legati al differenziale dei derivati, oggi stabilmente negativo, e all'IVA a debito per effetto dello split payment. Da evidenziare infine il calo di circa 250.000 euro nei beni e servizi dovuto alla politica di razionalizzazione dei costi e ai minori oneri corrisposti ad ASVO per la gestione del servizio rifiuti. Relativamente stabili appaiono le percentuali di utilizzo delle spese a livello di missione. Se al primo posto, ovviamente, vista la sua natura di contenitore generale, risulta la missione numero 1, l'interesse verso il territorio e il suo sviluppo sostenibile, le politiche sociali e l'istruzione, è dimostrato dell'ingente valore messo a disposizione nelle missioni 9, 12 e 4. Da notare infine l'importante incremento della missione 14 a testimonianza dell'attenzione al tessuto economico del territorio. Maggiore variabilità è invece presente nell'ambito degli investimenti, nel 2017 principalmente concentrati su istruzione, sport e tempo libero e mobilità. Di tutta evidenza appare come gli investimenti siano strettamente dipendenti dalle reali disponibilità delle entrate, alienazioni, contributi regionali e contributi statali. La nuova disciplina contabile prevede che gli enti territoriali concorrano agli obiettivi di finanza pubblica conseguendo un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali. Per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle iscrivibili ai titoli primo, secondo, terzo, quarto e quinto degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 118/2011, mentre le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli primo, secondo e terzo del medesimo schema di bilancio. Gli stanziamenti del Fondo Crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri, concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione, non vengono considerati tra le spese finali, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica. Anche per il 2017 invece il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa è stato ricompreso fra le poste rilevanti per la determinazione del saldo finanziario. Il Comune di Portogruaro ha conseguito il rispetto dell'obiettivo 2017 e ne ha comunicato al Ministero in data 22 marzo 2018. La contabilità armonizzata prevede che i Comuni debbano tenere 3 tipi di contabilità: la contabilità finanziaria, contabilità di cassa e la contabilità economico-patrimoniale, per quanto ai soli fini conoscitivi e di fatto derivata dalla finanziaria. Il risultato economico è di meno 1.700.000 euro. Il dato è in peggioramento per effetto dell'estinzione del prestito obbligazionario, per incremento delle quote di ammortamento e per effetto del differenziale fra minori proventi e maggiori costi. Si deve tuttavia rincarare come escludendo dal calcolo le prime 2 voci, il risultato sarebbe, viceversa, il miglioramento rispetto al 2016, a dimostrazione di un'attenta politica di governo dei costi. A proposito di patrimonio netto, questo ammonta a quasi 83 milioni di euro. Da notare rispetto all'anno precedente la rivalutazione delle reti gas e della piscina comunale. Obiettivi raggiunti. Riduzione del debito di 2.400.000 euro in quanto è stato estinto il BOC. Questo permetterà all'amministrazione di risparmiare 600.000 euro di interessi, 380.000 euro di maggiore liquidità annuale fino al 2024. Nessun aggravio di tasse al cittadino. Riduzione del costo dei buoni mensa del 22% con un consistente risparmio medio familiare. Abbassata la spesa del trasporto scolastico da 360 euro a 250, pari a un risparmio di 110 euro.
140.000 euro a vantaggio delle tariffe grazie all'efficiente gestione in partnership con ASVO. E qui ho finito. Grazie Assessore Bravo. Apriamo ora il dibattito, se ci sono degli interventi. Come vi ho detto, sapete che sono doppi nei tempi. Consigliere Terenzi, inizia lei come sempre? No, io sto attendendo. Per cortesia, Fabrizio. A me basta che qualcuno inizi perché io devo consigliere Fagotto, ecco, bravo, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, qua abbiamo i tempi doppi anche perché appunto è una questione abbastanza rendiconto 2017. E quindi siamo qui a discutere il bilancio consuntivo del 2017 che vede tutto sommato un bilancio in regola con un buon avanzo di gestione. E se ci dovessimo fermare qui sembrerebbe che tutto vada bene. Anche i revisori dei conti nel loro parere danno conto di come siano state rispettate le regole contabili. In un contesto generale in cui sui comuni viene sempre più calata la scure dei tagli da parte del governo centrale e che sempre di più vedono la possibilità di programmare opere pubbliche da fondi dello Stato centrale o dall'Unione Europea. Ma dobbiamo necessariamente mettere in luce quelle che sono state invece le criticità della gestione dell'anno passato, quelle che secondo noi va oltre i numeri in sé per sé. Se guardiamo al conto patrimoniale, vediamo ad esempio che il campanile è ancora presente nell'inventario dei beni comunali, quando magari, se si fosse seguito il nostro consiglio e del consigliere Scarpa di dirimere la questione della proprietà davanti a un giudice o a un notaio, a quest'ora non ci sarebbero dubbi a riguardo. Ma dopo circa 2 anni di discussioni e soprattutto alla luce dell'ottenimento del finanziamento statale, tanto sperato e cercato, si può tranquillamente affermare che dietro quel lasciare in mezzo alla nebbia la questione della proprietà del bene vi era una scelta precisa. Da un lato si continuava a perseverare nel dire che il comune non era il proprietario del bene, arrivando a indicare in certi documenti la torre campanaria come campanile, in barba a qualsiasi atto formale che ne riconoscesse il cambio di proprietà. E in forza di quel dire si ordinava anche alla parrocchia di darsi da fare per pagare i monitoraggi e ventilando, anzi no, dicendo proprio che il comune non ci avrebbe messo un euro su un bene della parrocchia, a meno che ci fosse un problema urgente di sicurezza. Dall'altro lato invece, con un'azione verso il Ministero e verso la Presidenza della Repubblica, si stavano cercando i fondi per mettere in sicurezza la torre campanaria, dimenticando però che i soldi statali sono comunque soldi dei cittadini, anche dei portogruaresi. Il vero obiettivo, secondo noi, era di avere una scusa per utilizzare il cospicuo avanzo di bilancio, per fare opere pubbliche laddove interessava all'amministrazione e nel frattempo magari sperare che le varie richieste trovassero accoglimento. Alla fine paga sempre Pantalone. Così viene certificato dalla presenza, verificabile da chiunque, della torre campanaria nell'inventario comunale. In questi mesi poi abbiamo assistito alla progressiva chiusura dell'amministrazione al dialogo con i cittadini, facendolo diventare quasi una prassi non di sostanza ma di facciata. Basti pensare agli incontri per chiedere cosa fare della Perfosfati, una volta sistemata, incontri dove, a parte informare i cittadini che si recuperava tutto, non veniva mostrato uno straccio di progetto. Il tutto mentre invece nel documento programmatico dell'area dell'IPA di Perfosfati
invece se ne parlava e come, e già nel luglio 2017 veniva messo nero su bianco in quel documento che quell'area diventerà un centro fieristico espositivo. Di altri temi invece si è capito durante l'anno che non se ne voleva parlare. Elettrodotto non pervenuto, anzi stiamo ancora aspettando di capire bene che cosa è successo nel settembre e nel dicembre 2017. Della viabilità di San Nicolò oramai ne scopriamo uno al giorno, con rotonde che si allungano, si stringono, diventano cerchi, spariscono ma poi ritornano. Insomma, una situazione per nulla chiara. Dell'entrata alla cittadella dello sport di San Nicolò non sappiamo più niente. Del palazzetto di Pradipozzo poi meglio stendere un velo pietoso sull'iter. Basti dire che abbiamo dovuto chiedere e ottenere la discussione della questione nella competente commissione per scoprire che già l'8 dicembre del 2017 si sono chiesti dei fondi al Ministero. Dirlo prima, o meglio, farlo sapere ai cittadini e magari anche ai rappresentanti della squadra di pattinaggio? Saranno probabilmente poca roba per l'amministrazione questi esempi, ma danno secondo noi l'idea del modo di agire. Sembra sempre più una caccia al tesoro. E se noi consiglieri di opposizione, che abbiamo degli strumenti per poter vedere da vicino l'operato della Giunta, fatichiamo non poco a capire che visione abbia della città, pensiamo che un normale cittadino sarà ben più in difficoltà per capirlo e quindi nel giudicarlo. Detto di questo, nel bilancio, secondo noi, si doveva intervenire in maniera più incisiva sulla parte sociale, destinando per esempio più fondi all'aiuto per le famiglie, con nuove modalità di finanziamento, incentivando ad esempio la solidarietà di quartiere, come fatto in altre parti d'Italia. Si poteva anche investire un po' sulla comunicazione con i cittadini, provando ad andare oltre l'acquisto di un'app e di un nuovo sito, organizzando ad esempio dei question time aperti in cui i cittadini possono fare domande sull'esempio di quanto sta facendo in alcuni comuni italiani. Si poteva insomma avere una visione diversa della città, più vicina al cittadino e meno al tecnicismo. Anche sul versante opere pubbliche, se possiamo condividere il potenziamento e l'efficientamento dell'illuminazione pubblica, qualche asfaltatura che finalmente ha toccato aree un po' trascurate negli anni scorsi, poco altro si è visto che possa far capire come si vuole sviluppare la città. Ne parleremo meglio in uno dei prossimi punti all'ordine del giorno di questo Consiglio, perché le idee in ballo pare che ce ne siano, ma di nuovo siamo alla caccia al tesoro per capire che visione ha della città questa amministrazione e che visione ha del Veneto orientale. Quindi al momento il nostro, possiamo già dirlo, voto è contrario e valuteremo nel proseguo del 2018 l'azione di questa amministrazione sui temi a noi molto importanti. Grazie. Grazie consigliere Fagotto. Se ci sono altri interventi. Io sto aspettando, signori, se no metto anche in votazione l'argomento. Cioè, non è che posso stare qua ad attendere le meline cioè. Consigliere Terenzi, prego. Sì, dunque, intanto ringraziamo non formalmente ma proprio in modo sostanziale la struttura tecnica del Comune che ancora una volta ci ha fornito una documentazione adeguata, una documentazione anche analitica e una documentazione anche, seppur complessa, comunque presentata in modo tale da poter suscitare l'interesse del consigliere comunale, forse anche dei cittadini, ma certamente sicuramente dei consiglieri comunali, per l'esame del rendiconto che, come diceva il collega Zanco, è un momento importante non già e non solo per verificare se il Comune di Portogruaro è stato dentro gli obiettivi
di finanza pubblica che sono stati acclarati dalla norma, ma per verificare se l'amministrazione ha raggiunto gli obiettivi che si è posta nell'esercizio 2017, se questi obiettivi sono stati raggiunti o soltanto raggiunti in parte, e se alcuni obiettivi proprio non sono stati né perseguiti e né evidentemente di conseguenza raggiunti. Perché, ed è il tema che a me è caro, ma insomma non solo a me, ma credo anche a chi ha redatto la norma di riferimento, il rendiconto non può essere esaminato e analizzato nella pura sostanza e nella pura dimensione contabile, perché, come ho già ripetuto, se così fosse basterebbero i tecnici del comune e basterebbero i revisori del conto. In verità l'assessore Bravo nella sua relazione, ringrazio anche lei per gli elementi che ci ha rappresentato, che hanno ulteriormente semplificato un po' il nostro compito, nell'ultima slide in effetti ha proposto alcuni obiettivi centrati. Però, come sempre, come ho sempre detto, io mi sarei aspettato che dopo la relazione tecnico-contabile ci fosse stata o ci fosse una relazione politico-amministrativa, dove ciascun assessore, in ragione della missione che gli è stata affidata, non a caso nella contabilità armonizzata si parla di missioni, non a caso si parla di missioni, perché sono le sfere di competenza di interesse pubblico, che interessano la comunità nel suo complesso. Ecco, mi sarei aspettato una relazione di natura politico-amministrativa da parte degli assessori e ancor più da parte della signora Sindaco, che evidentemente è il punto di riferimento dell'amministrazione, è il punto di riferimento interno, è il punto di riferimento esterno. È un po' colei che dovrebbe in qualche modo generare la sintesi della politica e dell'amministrazione di questa città. Perché vedete, abbiamo verificato ed esaminato i risultati della contabilità finanziaria, della contabilità di cassa e della contabilità economico-patrimoniale. Abbiamo un pochino visto che il bilancio sostanzialmente è un bilancio positivo e solido, anche se questo non ci deve stupire per la diversità dei criteri sottesi, anche se però, se da un punto di vista finanziario evidenziamo un avanzo di amministrazione di circa 1,6 milioni, vado a memoria, di contro il risultato di esercizio di contabilità economica è esattamente in perdita di pari importo. E se è vero come pare vero, io non lo so perché poi la dinamica normativa assume tutta una sua logica anche in base alle situazioni, alle condizioni, ma se è vero come è vero che in un domani abbastanza prossimo sarà la contabilità economica a essere una contabilità centrale nella rappresentazione dei fenomeni, degli accadimenti gestionali di un ente locale, e beh, allora bisognerà cominciare a valutare anche i risultati della contabilità economica che, come detto, evidenziano un risultato negativo di 1,7 milioni. Poi è stato spiegato bene il perché, ma insomma sarà certamente un tema che, se non proprio la nostra generazione, ma insomma i futuri anche amministrazioni dovranno in qualche modo affrontare. Detto questo, andiamo un pochino nel merito degli elementi, cercando sempre in qualche modo di far evidenziare
la dimensione politica amministrativa dei numeri, perché altrimenti noi non abbiamo una funzione da questo punto di vista. Si è detto che l'amministrazione ha estinto il prestito obbligazionario. Bene ha fatto, l'avevamo votato recentemente, a fine dell'anno scorso mi sembra. È un fatto positivo, vengono generate anche economie di esercizio per gli interessi che non devono essere più sostenuti. Apprezziamo anche noi questa manovra. Mi limito soltanto a dire che questa manovra è stata possibile perché il Comune, l'ente locale, ha trovato una situazione finanziaria importante nella qualità ed importante anche nella quantità, cioè in questo come dire, fondo che l'ente locale ha avuto a disposizione e che gli ha consentito di fare questa operazione. Quindi elemento positivo di finanza pubblica che testimonia il tema della continuità amministrativa, che è uno dei valori, a nostro avviso, dell'ente locale. Seconda osservazione, sul versante delle entrate. L'assessore Bravo ci ha spiegato della dinamica diversa fra entrate tributarie, extratributarie e altri trasferimenti. Bene. Sulle entrate tributarie evidenziamo un incremento complessivo di 250.000 euro. Evidenziamo un aumento in particolare degli introiti derivanti dall'IMU, 180.000 euro. Allora qui ci sono due considerazioni da fare. La prima considerazione è che nonostante questa amministrazione si ponesse anche in campagna elettorale come un'amministrazione che brandiva come un vessillo quella della riduzione della tassazione, come dire, giudicata opprimente e giudicata in qualche modo anche illogica, anche a livello di amministrazione comunale di Portogruaro, stupisce un po' che questa amministrazione non abbia mosso un dito rispetto ad una politica attiva di riduzione delle aliquote, una politica fiscale di vantaggio nei confronti di alcune categorie. Noi abbiamo anche detto che la fiscalità di vantaggio poteva essere uno strumento idoneo, non l'apertura delle autovetture al centro storico, la fiscalità di vantaggio poteva essere uno strumento idoneo per la rete commerciale del centro storico, naturalmente insieme ad altri strumenti, perché quella da sé non basta, ma abbiamo visto che nulla è accaduto, così come non è accaduto nei confronti di famiglie disagiate o in qualche modo afflitte da condizioni di fragilità. Quindi questa osservazione io la devo ribadire in sede di consuntivo e vi invito a essere un pochino più agili, a essere un pochino più intraprendenti rispetto ad una politica attiva delle entrate fiscali, tanto più che avete un incremento piuttosto cospicuo, 180.000 euro, nelle entrate dell'IMU. La domanda poi successiva che faccio è come avete inteso, come intenderete impegnare questo incremento nelle entrate fiscali. Questi 200.000 euro come li finalizzerete? Li finalizzerete in modo indistinto? Li finalizzerete invece cercando di attutire o alleggerire alcune situazioni di criticità dal punto di vista sociale? È una domanda che faccio in modo esplicito all'amministrazione e vediamo se in qualche misura riceverò risposta. Sempre dall'assessore Bravo abbiamo in qualche modo verificato e visto che c'è una spesa del personale sostanzialmente stabile, aumenta di un po' rispetto alle spese impegnate, mi pare. Si è detto un po' come l'anno scorso che
aumentano di poco perché si sono ritardati un po' le assunzioni in qualche misura, o alcune non sono state effettivamente fatte. Io ricordo l'anno scorso che sul tema del personale c'era stata così una discussione abbastanza attenta sul tema del reintegro della dotazione di personale nell'ambito dell'organigramma, non solo di profilo dirigenziale. Ricordo che c'era un tema della partecipazione dei dipendenti anche al posizionamento e al conseguimento degli obiettivi per migliorare l'efficacia e l'efficienza dei processi. Ricordo che le RSU avevano formalmente anche annotato ai consiglieri comunali il tema della necessità di un miglior clima partecipativo ed organizzativo. Ecco, volevo sapere a riguardo se c'erano stati degli sviluppi da questo punto di vista o se il tema del personale ha continuato insomma nella sua dinamica ordinaria e comunque quale sia in sede di consuntivo 2017 quali siano state le politiche attive e gli indirizzi che la Giunta ha realizzato e ha maturato nell'ambito della gestione del personale. Andando adesso a verificare il bilancio, il conto consuntivo per missione, perché, ripeto, è lì che a nostro avviso l'attenzione del Consiglio Comunale dovrebbe esprimersi maggiormente. Vado soltanto su alcune missioni che hanno evidenziato delle evoluzioni o che comunque contengono in sé alcuni elementi che sono per noi degni di sottolineatura. Innanzitutto la missione 2, quella della giustizia. Il capitolo relativo alla giustizia è zero. È zero perché mentre nel 2015 erano stati stanziati 90.000 euro per la gestione del giudice di pace, nel 2016 queste risorse sono calate di 2/3, 30.000 euro, e nel 2017, come noi tutti sappiamo, l'amministrazione ha inteso chiudere e quindi rompere l'accordo che era stato pazientemente e faticosamente raggiunto con l'amministrazione della giustizia per un servizio di prossimità che è sempre più apprezzato e sempre più ricercato nelle comunità e soprattutto per facilitare i cittadini. Si dice questa è una linea dell'amministrazione che ha vinto le elezioni e quindi ha il dovere di decidere. Ora veniamo a sapere in un modo in verità così un po' poco eclatante, ecco, uso un eufemismo, e anche in modo anche abbastanza così ritardato rispetto allo scorrere degli eventi, veniamo a sapere che il Comune di Portogruaro ha firmato un accordo con il Tribunale di Pordenone per la gestione sperimentale e telematica dello sportello dell'amministrazione di sostegno, gestito fra l'altro dall'associazione ADS Rete di Solidarietà. E badate bene, nella convenzione firmata dal Comune di Portogruaro, pare anche a nome degli altri comuni, perché le firme sono due, quella del Tribunale e quella del Comune di Portogruaro, si legge testualmente in una parte della convenzione che si ritiene utile nell'interesse dei cittadini avere un riferimento vicino al luogo dove vivono e di usufruire del servizio connesso dell'amministrazione della giustizia. E questo si dice, questa sperimentazione dovrà in qualche modo esitare nel futuro in un vero e proprio sportello, visto e considerata la pregressa esperienza, si dice sostanzialmente positiva,
di collaborazione fra il Comune di Portogruaro e l'amministrazione della giustizia. Ora, signora Sindaco e colleghi dell'amministrazione, noi siamo contenti che l'amministrazione di sostegno abbia trovato un punto di riferimento di prossimità per la gestione di questa sua importante funzione, ma mi si consenta, questa linea di indirizzo era assolutamente coerente, congrua e confacente alla presenza del giudice di pace, struttura di prossimità della giustizia, di giustizia, che da tempo ormai aveva consolidata la sua attività con fra l'altro una situazione positiva e anche di soddisfazione di tutti gli utilizzatori del servizio medesimo. Come vedete, i servizi di prossimità sono sempre più richiesti dai cittadini e voi, avendo chiuso il giudice di pace in maniera affrettata, senza una previa discussione, senza un adeguato approfondimento collegiale nella comunità, non avete reso un servizio evidentemente alla comunità. Passo alla missione 4, istruzione e diritto allo studio. Qui abbiamo tutta una serie di azioni, onestamente azioni anche positive, come abbiamo avuto modo di osservare dalla relazione e soprattutto dalla ultima slide della collega Bravo, però qui noi dobbiamo evidenziare in modo chiaro e forte che continua il ridimensionamento finanziario da parte del Comune di Portogruaro nei confronti della Portogruaro Campus. La Portogruaro Campus, che è una eccellenza nel nostro territorio e che dovrebbe trovare invece un sostegno non solo dal punto di vista morale e dal punto di vista politico-amministrativo, ma anche dal punto di vista sostanziale, con adeguate risorse, visto e considerato, fra l'altro, che il Comune di Portogruaro è un soggetto che ha, come dire, definito e deciso la creazione di questo polo che è finalizzato poi alla formazione ed è finalizzato ai giovani di un'area vasta. Continuiamo a non comprendere, signora Sindaco e signora Vice Sindaco, che non c'è ma avranno modo di comunicare questo tema, continuiamo a non comprendere che cosa ci sia alla base di questa azione pervicace del Comune di Portogruaro nel ridimensionare quelle che sono eccellenze che dovrebbero invece trovare alimento, trovare promozione, trovare sviluppo per la crescita complessiva della nostra comunità. Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali. Da questo punto di vista abbiamo notato, rispetto al trend che parte dal 2015, che se noi facciamo un riferimento 2017-2015 vediamo come per questo capitolo importante e anche direi strategico per la comunità di Portogruaro, la cultura, i beni culturali e le attività culturali, vi sia stata una riduzione di oltre 120.000 euro. E anche qui trova purtroppo collocazione l'altra scelta che per noi è poco comprensibile ed è anche una scelta autolesionistica nei confronti della comunità di Portogruaro, cioè quella di ridurre fino addirittura a prefigurare l'uscita dalla fondazione stessa, di ridurre il quantum di risorse che il Comune di Portogruaro garantisce alla Fondazione Santa Cecilia. Anche qui vorrei ricordare che la Fondazione Santa Cecilia non è un ente qualsiasi, non è un'associazione qualsiasi.
non è un soggetto terzo rispetto al comune, è una creatura del comune, perché nell'assemblea della Fondazione Santa Cecilia siedono Comune di Portogruaro e Città Metropolitana. E il Comune di Portogruaro avrebbe, come dire, non l'onere, dovrebbe avere l'intenzione forte e certa di alimentare e di promuovere questa realtà che da 140 anni fa la storia della musica nel territorio nazionale. E dovrebbe anche in qualche misura alzare la voce nei confronti della Regione Veneto, che si industria giustamente ad alimentare le altre fondazioni, la Fondazione Venezia e la Fondazione Arena di Verona, e che ignora di fatto quasi completamente la Fondazione Santa Cecilia, la terza fondazione musicale della Regione Veneto. Quindi anche su questo noi evidenziamo proprio in sede di rendiconto il nostro dissenso sulle scelte e quindi sulle poste che nei capitoli, nelle missioni di competenza noi troviamo, e ci saremmo auspicati che ci fosse evidentemente stato un ripensamento da parte dell'amministrazione. L'altro tema che noi vorremmo in qualche misura mettere in evidenza è la missione legata allo sviluppo sostenibile, alla tutela del territorio e alla tutela dell'ambiente. L'assessore Bravo nella sua relazione ci ha detto, vedete, ci sono dei cospicui importi su questa missione e su questo capitolo. È vero, ma sono gli importi relativi al servizio che svolge l'ASL, cioè al servizio di raccolta, di trattamento e di lavorazione dei rifiuti. Un servizio egregio, un servizio fondamentale, un servizio, mi si consenta di dire, che funziona bene, però questo non può esaurire, collega Bravo e colleghi amministratori, non può esaurire il tema della tutela del territorio e della tutela dell'ambiente. Perché quando parliamo di sviluppo sostenibile, noi entriamo in una dinamica, in una logica molto più larga, molto più aperta. Non possiamo limitarci al tema dello smaltimento dei rifiuti. Su questo l'amministrazione senatore si è distinta per la sua inerzia. Il tema dell'ambiente è sparito letteralmente e completamente dall'attenzione dell'azione dell'amministrazione. E quando poi noi parliamo di sviluppo sostenibile, parliamo di una sostenibilità economica, parliamo di una sostenibilità sociale, parliamo di una sostenibilità ambientale e parliamo anche di una sostenibilità istituzionale, come a dire che il tema della sostenibilità non è più legato immediatamente al tema come dire, ambientale, al tema ecologico, ma si è esteso al tema della qualità della vita. Su questo devo dire che l'amministrazione senatore non ha messo in atto né progettualità e né in qualche modo ha cercato di mettere in moto un moltiplicatore che intorno a questo tema, a questo concetto della sostenibilità, potesse generare confluenze, convergenze, corresponsabilità, solidarietà organizzativa da parte degli stakeholder e dei soggetti interessati a questo tema, che è un tema, come avete visto, che attraversa le dimensioni della qualità della vita. Sul tema appunto della sostenibilità ambientale invece si è inteso agire riducendo i vincoli per il traffico cittadino, si è inteso agire riaprendo aree al traffico che da decenni erano state sostanzialmente inibite al traffico proprio in ragione di questa cultura, di questa visione. Si è pensato addirittura alla costruzione di un tempio crematorio senza un'adeguata, io direi,
consultazione e senza un adeguato approfondimento del tema. Peraltro la Regione Veneto ha bloccato di fatto ogni ulteriore realizzazione e fra l'altro non comprendiamo come possa per questo essere ancora all'interno del piano delle opere pubbliche, però questo è una responsabilità che vi assumete giustamente voi e quindi io vi avanzo una proposta sul tema ambientale che poi significa anche sostenibilità in senso lato come avevamo detto, e cioè quella di raccogliere il lavoro che verso la fine del 2015 la precedente amministrazione aveva cercato di avviare con i cosiddetti contratti di fiume. I contratti di fiume sono ormai uno strumento sempre di più utilizzato dalle pubbliche amministrazioni e dalle istituzioni in genere, insieme ai corpi intermedi della comunità, per cercare di mettere in atto tutte quelle misure che in qualche modo vadano nel verso di una valorizzazione dal punto di vista ambientalistico, che vadano nel verso della anche promozione di tutto l'assetto culturale, valoriale, economico di un territorio. Infatti, e del resto, intorno ai fiumi da sempre si è generata la vita delle comunità e la vita anche in una dimensione extraterritoriale, interregionale. Noi, fra le altre cose, abbiamo questo punto di forza, siamo in un'area interregionale, fra l'altro dotata di importanti vie d'acqua. Consigliere, ha 2 minuti. Ho 2 minuti, e dopo quanti ne ho? 10. No, non unifico. Quanti? 2 minuti? Boh, vabbè. Bene. Riprenderò evidentemente il tema successivamente. Ecco, sui temi dei diritti sociali, so che il Comune di Portogruaro tradizionalmente ha un impegno piuttosto cospicuo e che è avvalorato anche da risultati, è avvalorato anche da iniziative dal punto di vista socio-sanitario e socio-assistenziale che in qualche modo generano un servizio di area vasta, interviene trasversalmente dall'infanzia fino all'età anziana. Abbiamo osservato una riduzione negli stanziamenti, o meglio negli impegni di spesa. Magari l'assessore potrà dirci sostanzialmente da cosa possa dipendere questa riduzione, perché dal 17 al 15 la riduzione nella spesa corrente è intorno ai 200.000 euro. Quindi quali sono le motivazioni di tale dinamica? E poi vorrei sapere, sempre dall'assessore, se i piani di recupero edilizio per garantire delle abitazioni alle famiglie in stato di fragilità, anche economica oltre che sociale, è all'attenzione dell'amministrazione, sta procedendo così come ci eravamo detti in commissione e nello scorso in alcuni consigli comunali fa. Bene, quindi queste sono le prime osservazioni che noi facciamo al bilancio. Dopo mi prenderò alcuni minuti per dichiarare il voto e per anche approfondire un po' il tema del ruolo istituzionale che il Comune di Portogruaro dovrebbe assumere, sempre in ragione della missione che il Comune ha nei confronti della Venezia orientale e del nostro territorio. Grazie, signor Presidente. Grazie, consigliere Terenzi. Ci sono altri interventi? Consigliere Raffaele Foglia, prego. Sì, buonasera a tutti. Volevo solo fare un intervento molto veloce a rimarcare la soddisfazione nell'aver anche visto la presentazione in maniera diversa del bilancio dall'assessore, e quindi complimenti. Condivido anche quello che ha detto la minoranza, nel senso che sicuramente si può migliorare sempre, e credo che sia proprio
un impegno di questa amministrazione è cercare di ottenere risultati migliori, tant'è che anche i grafici che lei, Assessore, ha presentato dimostrano molte variabili di miglioramento, e nulla è scritto sul marmo, ma può essere anche rivisto, riconsiderato, anche in funzione degli spunti che vengono in questa sede anche dalla minoranza. Credo che l'aver fatto indicato 5 punti sia un passo anche di chiarezza nei confronti dei cittadini, è anche un modo semplice per comunicare comunque dei risultati tangibili nei confronti dei cittadini. Avreste potuto indicarne molti altri, tipo anche di carattere qualitativo e non solo quantitativo, come ad esempio l'aver trovato una nuova e decorosa nuova sede dei vigili urbani, dei servizi sociali e tante altre ancora. Credo che sia un ottimo passo in avanti e soprattutto un buon messaggio da dare alla cittadinanza, che comunque si vede alleggerita di alcune spese importanti, come sono quelle ad esempio dei figli, la gestione della mensa, del trasporto, non riducendo tra l'altro il servizio, nonché un primo risultato molto forte che è quello dei BOC, insomma, con dei risparmi decisamente importanti, non so come la pensate, ma insomma 380.000 euro di liquidità in più ogni anno non mi pare poca cosa, che potranno poi essere investiti per altri servizi alla comunità. Quindi complimenti e direi che la direzione è giusta. Grazie consigliere Foglia. Se ci sono altri interventi. Se non ci sono altri interventi, io pongo il secondo intervento. Ok, questo allora lei. Assessore vuole. Prego. Assessore, prego. Adesso. Sì, buonasera a tutti innanzitutto. Ma faccio così una dissertazione generale, visto che insomma parliamo di politica più che di numeri, pur essendo questo un consuntivo di bilancio e quindi l'aspetto economico credo sia importante, quindi mi complimento, cioè nel senso ovviamente a tutte le equip, non è che ci sia un autocomplimento, però assolutamente avere un bilancio positivo credo sia comunque un fatto da rimarcare. Detto questo, sui servizi sociali devo dire, sì, posso dire molte cose, proprio per un fatto. Allora, i numeri di riduzione nei servizi sociali sono legati essenzialmente a variazioni di cassa, variazioni di spostamenti, per esempio gli assegni di cura. Se c'è uno spostamento, se c'è una riduzione del bisogno rispetto al il fabbisogno precedente, poi vengono ovviamente assestati. Noi avevamo fatto una rivalutazione a fine anno per vedere quali erano eventuali avanzi dell'ufficio e potevano esserci quei 10-20 mila euro reali. E adesso non so il dettaglio, però sicuramente sono variazioni rispetto al precedente, non di riduzioni di impegno di spesa reale, ma sono esclusivamente variazioni legate alla differenza fra il preventivo e il consuntivo. Questo è il grosso, la giustificazione principale. Questo capita tutti gli anni in questo tipo di servizio, perché ovviamente poi bisogna la dirigenza del servizio ovviamente cede nella prevenzione, perché deve poi far fronte ad eventuali variazioni non poco significative. Ricordiamo che una giornata per esempio di un minore costa 80, 90, 100 euro al giorno, e quindi 3-4 minori possono fare la differenza nel bilancio dell'ufficio. E quindi detto questo invece faccio così delle osservazioni più generali. Per esempio sulle abitazioni, abbiamo parlato del problema delle abitazioni, ovviamente stiamo andando avanti con due bandi in particolare. Ne anticipo uno che forse non è a conoscenza perché è nato da una serie di contingente, il bando della cosiddetta mobilità onerosa. Voi sapete che l'ATER, la legge delle
che riguarda ovviamente l'assegnazione delle case popolari è stata riformata la legge 10 con una nuova legge regionale. Questa legge ha delle novità, tra cui sottolineo la durata limitata, per esempio delle locazioni, e anche la possibilità per gli inquilini di compartecipare alla spesa nella gestione, mantenimento degli immobili stessi. Ci sono alcuni inquilini ERP che si sono resi disponibili per portare un loro contributo appunto nel mantenimento di alcuni immobili, e questo ovviamente sta per poter far sì che questo fosse ovviamente diciamo, di accesso adeguato per tutti i cittadini, per tutti diciamo, gli utenti ERP. È in previsione un bando appunto cosiddetta mobilità onerosa, nel quale si prevede che a fronte mi pare di 7-8 appartamenti che sono diciamo, oggetto di possibili migliorie che l'ATER non fa perché non è nel suo bilancio, i cittadini possono, diciamo, gli utenti ERP possono parteciparvi. Questo è un aspetto particolare. Il bando ATER è un bando più complesso, adesso siamo stati un attimo rallentati dallo spostamento ovviamente dei servizi sociali che ha occupato parecchio impegno, però credo che lo porteremo anche sicuramente nelle prossime commissioni. Come voglio ricordare un impegno importante, un impegno importante dell'amministrazione dell'ufficio in particolare, e qui ne rendo merito ovviamente alla dirigenza e ai collaboratori, nella gestione del PON, del REI e del PON. Questo ovviamente dal punto di vista economico sono fondi nazionali che derivano a volta da fondi europei, però dico che l'impegno, noi siamo bravi, sono bravi, non mi prendo meriti altrui, ma siamo capofila di tutto il Veneto orientale per la gestione appunto di questi fondi. Vi assicuro che è uno sforzo amministrativo non indifferente. Anche questo è impegnato moltissimo la direzione, dovendo anche andare a Roma per presentare il progetto ministeriale che è stato approvato. Sono 494.000 euro che arriveranno per il Veneto orientale per questo progetto appunto di sostegno alla povertà assoluta. Il progetto, ritornando un attimo al progetto ATER, volevo ricordare che anche qui ovviamente il Comune dovrà impegnarsi sia da un punto di vista della conformazione del bando ATER e anche degli eventuali fondi di riserva, perché sono 46 alloggi vuoti, in particolare tra Giussago e il quartiere di Crocerossa, via Crocerossa, che sono vuoti e che dovrebbero arrivare al Comune attraverso questo bando particolare, nel quale ovviamente il Comune dovrà fare da garante per il pagamento dei canoni, quindi bisognerà studiare ovviamente una forma di garanzia verso l'ATER, perché l'ATER ovviamente invece bisognerà garantire il canone. Quindi questo penso che entro l'estate dovremo riuscire a portare la bozza di bando in commissione. Quindi per la povertà abbiamo detto, questo sarà oggetto anche di una variazione di bilancio. Sull'amministrazione di sostegno in parte interessa anche i nostri servizi, perché abbiamo seguito questa cosa, questa novità di questa convenzione con il Tribunale è nata praticamente con il crescere dell'esigenza di questa figura. Questa figura è sempre più richiesta, è sempre più necessaria, abbiamo la capacità, la possibilità di avere una ottima associazione di volontariato molto preparata storicamente, e il Comune ha dato tutto l'appoggio, e la cosa anche qui che vorrei sottolineare è l'appoggio di tutti i comuni. I comuni hanno, almeno nell'amministrazione di sostegno, lo sostengono economicamente, e faremo anche abbiamo avuto
diciamo, il sostegno almeno di tipo informale per il momento per questa convenzione che riguarda esclusivamente probabilmente il Comune, perché ovviamente è il Comune che dovrà trasmettere, si farà carico di trasmettere gli atti per via informatica. Comunque è un progetto sperimentale, uno dei pochi in Italia, e quindi questo lo sosterremo. Volevo sottolineare però appunto questo fatto della intercomunalità di questo servizio. Vorrei ricordare sulle spese, la convenzione dell'asilo nido ci è costata circa 10-15 mila euro in più, abbiamo impegnato, sapete, perché ovviamente gli oneri di questo servizio sono aumentati e avremo a giorni un primo bilancio sia del Comune su questo servizio, e faremo un pensiero, una rivalutazione del servizio stesso insieme come era previsto. Ricordo lo sportello della violenza di genere insieme all'assessore Fogliani, insieme stiamo valutando anche il protocollo comune con San Donà. Questo per dire che, adesso potrei andare avanti ancora per un'altra mezz'ora, non è forse la sede, perché parliamo di bilancio, però il Comune ci sta mettendo non soldi, ma ci sta mettendo impegno, ci sta mettendo professionalità. Questi aspetti non emergono da un bilancio, però i risultati si vedono e sono tangibili. Ecco, grazie. Grazie Assessore. Consigliere Terenzi, hai 10 minuti che a sua disposizione. Sì, allora mi raccordo con le cose dette prima e affronto l'ultimo tema prima di passare alla dichiarazione di voto, il tema cioè legato alla missione 1, cioè quella del ruolo della città di Portogruaro come istituzione, come punto di riferimento di un mandamento, come uno dei riferimenti all'interno della Venezia orientale, come uno dei centri più importanti della città metropolitana, come un comune che ha un'area, un territorio che è al confine fra due regioni, quindi è la porta d'ingresso sostanzialmente di un territorio molto più vasto e che è proteso all'est Europa. Ecco, su questo, sia dalla lettura del bilancio, ma anche dall'evidenza dei fatti, ecco, noi rimarchiamo, l'abbiamo anche già detto, rimarchiamo questo elemento come un elemento irrinunciabile nell'azione di un'amministrazione, e vediamo che rispetto a questo tema ci sono delle iniziative frammentarie, ma non sono iniziative sostenute in modo sistematico, non sono iniziative sostenute e alimentate in modo sinergico anche con altre istituzioni, e in qualche misura, leggendo anche alcune notizie di questi giorni, ecco, si attesta l'impotenza anche del Comune di Portogruaro, dico proprio impotenza, rispetto ad alcuni accadimenti che in qualche misura coinvolgono invece direttamente la comunità e la città di Portogruaro. Il primo tema lo ha sollevato il collega Fagotto con un'interrogazione, e cioè abbiamo saputo dai giornali, dalla stampa, che in sede di assemblea delle conferenze dei sindaci, l'assemblea della sanità e l'assemblea della conferenza legge 16 della Venezia orientale, il sindaco della città di Portogruaro non solo non ricoprirà una presidenza, ma questo ci può stare, ma non è nemmeno all'interno dell'esecutivo. Ora, domanda semplice: com'è possibile che all'interno della città che all'interno della conferenza dei sindaci il Comune di Portogruaro, che ha in sé i servizi di area vasta, sanitari e sociosanitari, non sieda almeno all'interno dell'esecutivo della conferenza dei sindaci? Questo è un primo elemento, e l'altro elemento che ci ha in qualche modo resi ancora più perplessi è che pare, ma qui c'è la sindaco che avrà modo di eventualmente rispondere, pare che la presenza del Comune di Portogruaro nemmeno ci fosse a quale assemblea. È stata data una risposta all'interrogazione del collega Fagotto, ma è parziale, e su questo tema non è stato risposto.
L'altra questione che io vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi, adesso non trovo gli appunti, ma vado a memoria, è il tema, sempre dai giornali, abbiamo, come dire, saputo che la Regione Veneto ha messo una pietra tombale sopra il progetto SMFR, Sistema Metropolitano Ferroviario Regionale. Io ricordo. Però mi scusi, consigliere Terenzi, stiamo andando un po' fuori il tema del consuntivo. Stiamo parlando Lei, questi può usare qualunque altro strumento per chiedere di queste delucidazioni, altre mozioni, avanti quant'altro, ma non credo che sia questo. È il consuntivo dell'attività svolta dall'amministrazione questa, quindi se vorrà risponderci ci risponderà, se no io comunque utilizzo i miei minuti. Stiamo parlando del comune di Portogruaro, consigliere Zanin, non della regione Veneto, attenzione, sia chiaro. Il comune di Portogruaro, signor Presidente, nel sistema metropolitano ferroviario ha investito cospicue risorse, così come nella regione Veneto altri enti locali hanno investito cospicue risorse perché hanno creduto nella importanza strategica di questo strumento e di questa. Ricordo che sono stati investiti 1 miliardo di euro fino adesso e sono stati pagati dalla Regione Veneto 26 milioni di euro per i contenziosi a fronte di questa decisione assunta. Bene, e ci domandiamo come i comuni di Portogruaro, ma direi i comuni della Venezia orientale, non facciano sentire la loro voce su una decisione calata dall'alto. Mi faccia finire, signor Presidente, terminati i miei minuti, grazie. L'altro tema è legato alla elettrificazione della Casassa Portogruaro, anche qui l'abbiamo saputo dai giornali ovviamente. Vedete quante materie noi avremo da poter affrontare in commissione? Apro la parentesi e la chiudo e mi rivolgo a lei, signor Presidente, che dovrebbe anche tutelare la nostra capacità di partecipazione su temi rilevanti. No, questo non glielo concedo, consigliere Terenzi, perché voi avete anche una vicepresidenza in tutte le commissioni e quindi relazionando con i presidenti di commissione potete organizzare tutti i lavori che volete. Benissimo. Non c'entra il Presidente del Consiglio. Beh, insomma, attività di impulso dei lavori di Consiglio ce l'ha. Dunque, detto questo, elettrificazione della Casassa Portogruaro finalmente, ci piacerebbe saperne qualcosa di più e ci piacerebbe che il Comune di Portogruaro, come ha fatto precedentemente in tutta questa vicenda, esercitasse un ruolo attivo, perché questa questione della Casassa Portogruaro va ben al di là del tema di un trasporto interno per favorire il pendolarismo ed altro, ma è realmente una bretella e un aggancio formidabile anche per l'aggancio verso l'alta velocità e l'aggancio verso l'est Europa. Ecco, quindi anche su questo tema sarebbe interessante sapere che cosa pensa l'amministrazione e soprattutto a livello consuntivo che cosa ha fatto e sta facendo su questo tema, se è possibile. E poi c'è il tema, e concludo, della caserma della Postrada. Anche qui c'è stata un'azione dell'amministrazione, onestamente si evidenzia che da questo punto di vista la Sindaco è stata particolarmente attiva e attenta, però su troppi argomenti, signora Sindaco e signor Presidente del Consiglio, su troppi argomenti così rilevanti e importanti per la comunità di Portogruaro, si sente, fatto salvo questo tema della Postrada, l'amministrazione abbastanza silente e non c'è modo di approfondire temi e tematiche che sono di grande rilevanza per la comunità di Portogruaro. Detto questo, e naturalmente mi avvio alla conclusione, interverrò poi sul tema dei lavori pubblici, perché lì abbiamo molte osservazioni da fare e ci agganceremo anche ad alcuni altri temi. Per tutti questi motivi che ho praticamente espresso sostanzialmente in apertura, per alcune scelte che l'amministrazione ritiene strategiche in ambito culturale, in ambito formativo, per l'assenza di politica, per un'assenza di politica di crescita globale e complessiva del territorio che si evince anche
dai conti di questo consuntivo per una relativa capacità di tenere insieme, di mettere insieme gli stakeholders, i corpi intermedi che sono interessati alla crescita e allo sviluppo socio-economico della nostra comunità, per l'inerzia che su alcuni temi l'amministrazione, l'inerzia e l'insensibilità che su alcuni temi l'amministrazione ha dimostrato, annuncio e preannuncio il voto convintamente contrario a questo consuntivo 2017. Grazie. Grazie consigliere Terenzi. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi pongo in votazione il punto all'ordine del giorno. Consigliere Zanco, prego. E ringrazio l'assessore Bravo per la esaustiva illustrazione che ci ha dato del bilancio consuntivo 2017, evidenziando che abbiamo ereditato un bilancio nel 2015 con un avanzo di amministrazione di 6.600.000. Il 2016, che per noi è stato un inizio operativo con le necessità di poter iniziare ad operare in questo ente, il bilancio, l'avanzo di amministrazione si è chiuso con 8.900.000 euro. Nel 2017 però lo abbiamo riportato a 6.800.000, dando in tal modo dimostrazione di attenta e puntuale nonché corretta capacità gestionale del Comune, ciò a beneficio della nostra città. Preciso infine che abbiamo diminuito le imposte, le tasse, dall'asporto immondizie al costo delle mense scolastiche e al trasporto scolastico, a dimostrazione che questa amministrazione, oltre che prestare la massima attenzione allo sviluppo di Portogruaro, penso che i passi avanti fatti nell'iniziativa Exper Fosfati siano evidenti a tutti, al campanile, la volontà di completare il Teatro Russolo e altre iniziative. Presta la massima attenzione alla necessità dei bisogni della nostra gente, con la priorità massima alle fasce deboli, in particolare alle persone che hanno bisogno di essere aiutate. In un prossimo punto avremo anche la spiegazione di questo argomento. Va d'obbligo in merito a questo argomento ricordare l'attività svolta dall'assessore ai servizi, dall'assessore Toffolo, in merito anche al reperimento di nuovi alloggi per famiglie in stato di bisogno. Ho ascoltato con attenzione gli interventi dei consiglieri che si sono preceduti e ho avuto l'impressione che qui noi stiamo esaminando un bilancio consuntivo. Ecco, forse la nostra amministrazione, diversamente da altre amministrazioni, è un'amministrazione pratica che va nella gestione concreta della realtà dell'ente. Non fa considerazioni o gestioni o illazioni politiche. Ecco perciò la poca comunicazione che viene fatta da questa amministrazione. Tra l'altro è anche una cosa che ho sollevato anch'io in certi momenti. Però trovare a un certo punto l'intervento dove si dice che il campanile è presente nel patrimonio comunale, che il comune lo ha rinnegato come suo patrimonio, ma che però per movimenti strani cerca di mettere a disposizione del campanile i fondi dei cittadini. Questa mi pare una dichiarazione impropria. Le risorse che sono state messe a disposizione dal Ministero sono risorse statali, non sono
aggravi che vengono in capo alla città di Portogruaro. I fondi che abbiamo recuperato e che abbiamo ottenuto per recuperare l'area per fosfati, anche quelli lì sono fondi regionali che grazie alla capacità, grazie anche alla volontà, alla perspicacia di questa amministrazione si sono ottenuti. L'elettrodotto. Chi mi dice che interrare i cavi dell'elettrodotto sia la soluzione migliore? Questo non è vero. Forse la cosa migliore potrebbe essere quella di elevare o di innalzare i tralicci. Ecco, se si parla con chi se ne intende di agricoltura, forse potrebbe avere qualche eccezione, perché si dice che interrando un cavo di una certa portata sottoterra, che interrano a circa 1,5 metri, forse 2 metri, e va a sterilizzare e a cristallizzare il terreno che interessa l'attraversamento da parte di questo cavo. La viabilità di San Nicolò. La viabilità di San Nicolò è una viabilità che è appesantita da 20-30 anni di appesantimento, perché si è sempre caricato su quell'area lì tutte le iniziative che si sono fatte senza tenere prima in considerazione di fare cosa? Di creare prima le infrastrutture che dessero la possibilità dopo di ricevere le attività che si voleva far sviluppare in quell'area lì. La nostra amministrazione, l'attuale amministrazione, ha frenato altre iniziative anche di comuni vicini che tendevano ad appesantire ulteriormente questa viabilità. Perché? Perché prima vuole che si creino quelle strade, quella viabilità alternativa che dà la possibilità di alleggerire la viabilità di San Nicolò. Circa il centro sportivo di San Nicolò l'abbiamo trovato senza neanche la possibilità di usufruirlo e sono state fatte tutta una serie di opere per renderlo utilizzabile nel limite del possibile in quello che ci è stato possibile fare fin d'ora. Per quanto riguarda il risultato finanziario, abbiamo 1.600.000 di avanzo e abbiamo un risultato economico di meno 1.700.000. Forse bisogna capire che su questo meno 1.700.000 ci sono voci di bilancio come i fondi ammortamento che vanno ad incidere e vanno a ridurre la bontà dell'esercizio finanziario. Ecco, io avrei tante altre cose da dire, ma penso che non valga la pena, perché credo che a un certo momento sia già sufficiente le esposizioni fatte dall'assessore Bravo in merito alla operatività svolta da questa amministrazione. Se dopo non si vuole recepire le iniziative o la bontà o le cose fatte per il territorio in modo a vantaggio di questo, del nostro territorio, vabbè, questa è una scelta, questo è un punto di vista che è di ognuno di noi. Certo, la nostra o questa amministrazione non va certo a creare difficoltà e a creare svantaggi, anzi sta operando per lo sviluppo di questo territorio. Tant'è vero che i rapporti con i comuni, con gli altri 10 comuni confinanti, sono rapporti di massima collaborazione sia per lo sviluppo economico che per lo sviluppo turistico del territorio nostro. Grazie. Grazie consigliere Zanco. Consigliere Manzato, prego. Sì, grazie. Beh, consigliere Zanco, proprio perché il rendiconto gestione 2017 è di gran bontà, secondo me meritava forse un'enfasi maggiore. Lei dice, penso di aver detto tutto, invece forse se lei riteneva poteva dire anche qualcosa di più. Un'altra cosa che voglio sottolineare, quando ha parlato abbiamo ottenuto relativamente al contributo
Ovviamente io mi riferisco all'ultima informazione che ci è stata data in commissione, poi non so se ci sono degli aggiornamenti, però non risulta che il contributo per il campanile sia del Comune. A meno, ripeto, sempre che non ci siano aggiornamenti in seguito alla commissione fatta ecco, consigliere Zanco, le risulta ci siano aggiornamenti? Quindi il contributo, ecco, ci sono 3 beneficiari, 3 potenziali beneficiari, di cui uno di questi anche il Comune, ecco, però non è che il contributo, questo forse a scanso di equivoci e per correttezza di informazione, perché i cittadini probabilmente questo hanno interpretato, probabilmente desiderosi del fatto che il proprio Comune possa ottenere un contributo simile. Poi, visto che parla proprio di gestione, di praticità e di gestione consuntiva, se posso allora mi ricollego qui e entro nel merito dei fondi di riserva. Magari mi rivolgo anche a lei, mi rivolgo comunque al Presidente, ma al dirigente, all'assessore. Nel testo che noi abbiamo ricevuto il 16 aprile citava con le 8 deliberazioni di utilizzo di fondo di riserva. Io ne ho contate 11. Il Presidente Zanco questa sera ne ha menzionate 12. Io probabilmente, non lo so, o qualcuna l'ho considerata in più, però mi risulta la numero 25, la numero 29, la numero 45, 63, 136, 48, 187, 221, 230, 243 e 250. Quindi a me ne risultano 11. Diciamo che volendole, insomma, senza entrare nel merito di tutte, mi soffermerei su quelle, insomma, che avevo un attimo, per le quali avevo chiesto delle spiegazioni in commissione, vale a dire la delibera numero 45 del 21 marzo 2017, dove nel vostro testo, insomma, della commissione citava spese, effettuazione, visite fiscali 1500, quando in realtà nella delibera numero 45 la delibera cita di procedere ad integrare gli stanziamenti dei capitoli sopra citati per l'importo complessivo di euro 1500, prelevando la somma dal capitolo 2120 fondo di riserva. Si sente, sì, lo sa anche me. Nel testo della delibera era riportato complessivamente, diciamo, a titolo esemplificativo, l'intervento principale. Allora, non era riportato questi 1000 perché per questa tipologia di attività era minimale, visto che c'era un'altra deliberazione che per lo stesso tipologia di attività impegnava un importo molto più alto, insomma. Non so se mi sono spiegato. Allora, la spiegazione io la comprendo, però forse in commissione allora doveva essere specificato che l'importo non era di 500 euro, ma bensì di 1500. Io in commissione le ho detto che avrei verificato, infatti sono venuto questa sera a darle le spiegazioni come eravamo d'accordo. Guardi, forse... Sì. In fase di commissione il Presidente avrebbe dovuto spiegare, come dice lei adesso, a titolo esemplificativo abbiamo indicato solo nel testo 500, quando la delibera numero 45 parla di 1500. Io l'avrei intesa così, per una questione proprio non di chiarezza, per una questione di corrispondenza alla delibera numero 45 del 21 marzo 2017, perché la delibera non parla di 500 euro, bensì di 1500. E questa, secondo me, ripeto, capisco la motivazione, però doveva essere forse in premessa detto, guardate, che comunque non concordo ugualmente, nel senso che poteva essere scritto delibera numero, forse se veniva citata la delibera numero 45 per un totale di 1500 euro, probabilmente era... Mi scusi, io posso rispondere chiaramente solamente per la parte tecnica dell'ufficio che ha steso la delibera. Nello stendere la delibera, se abbiamo sbagliato faremo tesoro per la prossima volta, noi non volevamo riproporre pedissequamente tutte le voci come invece faremo il prossimo anno, sicuramente così eviteremo malintesi. Chi ha scritto la delibera,
io posso essere d'accordo con questa persona, forse avrei fatto la stessa cosa, ha detto cito gli esempi principali e rimando all'elenco delle delibere di giunta per poter sapere completamente fino all'ultimo centesimo come è stato utilizzato il fondo di riserva. Se non siamo stati chiari faremo tesoro la prossima volta, però nella nostra intenzione il richiamo all'elenco delle delibere costituiva già la descrizione completa dell'utilizzo del fondo. Non so se mi sono spiegato. Poi io rispondo per la mia parte, ovviamente non posso... No, non vorrei invece che ci fosse un fraintendimento. Io non obietto la delibera numero 45, che è chiara, perché riporta 1.500. Della delibera complessiva diciamo, di descrizione dell'utilizzo del fondo. No, capisci, soprattutto perché 500 invece sono 1.500, io potrei dire, vabbè, i 1.000 euro, giustamente lei dice, saremo più precisi dando tutte... Io ripeto, non c'è corrispondenza fra il testo che noi abbiamo ricevuto e la delibera che riporta 1.500 euro. Cioè, la delibera, infatti, per me è chiara, niente da obiettare sulla delibera che cita 1.500 euro di procedere a integrare gli stanziamenti dei capitoli sopra citati per l'importo complessivo di euro 1.500. Quindi sono 1.500 o sono 500? Immagino che, no, scusi, finisco però, perché altrimenti poi, se posso. Quindi insomma il punto è, io ne ho contato 11 delibere, in realtà qui sono 8, il Presidente prima parlava di 12, questa delibera numero 45 che non è di 500 come indicato bensì di 1500. Volendo scorrere c'è anche la delibera numero 243, la delibera parla di un importo, invece qui nel testo che noi abbiamo ricevuto ce n'è un altro. Non me ne vogliate, però effettivamente quella che a me interessa di più è la numero 250 del 29/12/2017, in modo particolare per le 31.000 euro relativi all'acquisto o alla donazione, adesso è una domanda specifica che faccio, del quadro dell'opera di Russolo. Quindi la prima cosa che vorrei chiedere è se è stato acquistato o è stato donato. Presidente, scusi, vorrei dare un chiarimento in merito. Allora, lei ha finito l'intervento oppure la risposta? No, ho altre domande da fare. Però allora le faccia tutte e poi ci saranno le risposte, perché sennò diventa un dibattito... Penso che per sapermi dire se è stata un acquisto o una donazione... Il segretario si è già segnato, dopo le diamo tutte le risposte, le faccia tutte le domande. Poi, sempre in commissione, avevo chiesto... in riferimento a questi 31.000 euro, trattasi di, il titolo poi ci verrà specificato, la pezza giustificativa per questi 31.000 euro, cioè se è un acquisto c'è una fattura di vendita, se è stato fatto un restauro, risistemazione e perizia ci sarà una fattura che certifica la somma di 31.000 euro per il restauro, la perizia e la risistemazione. Quindi chiediamo la pezza giustificativa di questi 31.000 euro e il titolo che effettivamente ha deliberato quest'opera, cioè se acquisto o donazione. Grazie consigliera. Consigliere Zanco. Allora, più che altro per una mera precisione. Allora, le delibere di giunta sono 12 e precisamente la numero 25 del 14/2/2017. La 25 del 14/2/2017 parla prelievo il fondo di riserva per l'indennità di funzione spettante 640 euro e 1280 euro. Dopo se vuole gliela spiego. La 29, no scusi, sto parlando io adesso. La 29 del 21/2/2017. La 45 e sono due. La 45 del... No, scusi, con la 45... Sono tre. Bene. La 63, 4. La 132, 5. La 136, 6. La 148, 7. La 187, 8. La 2,21, 9, la 2,30, 10, la 2,43, 11, la 2,50, 12.
No, scusi, lei finisca l'intervento perché vabbè, ma non è che qua ci si parla Presidente, allora siccome le sto dicendo tra persone, uno lascia finire l'intervento per cortesia e poi eventualmente fa le richieste. Il segretario si è già segnato, darà dopo delle risposte. Prego, consigliere Zanco. Allora vorrei completare il discorso, siccome non vorrei essere tacciato per un impreciso, no? Ecco, le delibere sono 12. Io le ho tutte e poteva, o non so, forse può averle anche lei tutte quante. Andando a leggerle dentro abbiamo la giustificazione e la motivazione di tutti gli importi che si sono avuti, anche i 1.500 euro, mi sono spiegato? Dei 1.500 euro della numero 45, 500 euro sono stati dati per spese di accertamenti sanitari relativi al personale e 1.000 euro per il recupero beni culturali. Mi sono spiegato? Ecco, perciò in totale fanno 1.500 euro. Dopo, per quanto riguarda le altre, sarà chi di dovere che dà risposte. Però le delibere, ribadisco, sono 12, non 11, consigliere Manzato. Grazie, consigliere Zanco. Mi preme sottolineare che forse il disguido è nato perché ci sono 8 delibere di giunta e 4 di consiglio comunale, quindi probabilmente è lì che è l'inghippo. Consigliere Manzato, prego. Consigliere Zanco, forse non mi sono spiegata, ma credo invece che il dirigente D'Atri abbia capito perfettamente. Io non ho contestato la delibera numero 45, che corrisponde effettivamente a 1.500 euro, e le delibere me le sono scaricate e lette, perché altrimenti non farei questi interventi. Ho semplicemente appuntato e fatto presente che non c'è corrispondenza fra le delibere, non c'è sempre corrispondenza fra le delibere e il testo che noi abbiamo ricevuto. Ho detto questo, non ho detto che la delibera 45 parla di 500 quando invece sono stati deliberati 1.500. Me ne guarderei bene, anche perché non dichiarerei una cosa non vera. Ho semplicemente detto che manca corrispondenza fra la delibera e il testo che noi abbiamo ricevuto. Perfetto, grazie. Segretario, se vuol dare le risposte alle domande e poi proseguiamo, grazie. Sì, per quanto riguarda il quadro, come lei ha visto nella dizione penso della deliberazione di giunta e poi anche nel fascicolo dopo che era anche agli atti, è per restauro e conservazione del quadro. Quindi la dizione esatta è questa, più o meno, adesso non me la ricordo perché non l'avevo... Se posso, Presidente, io non credo di ricordare male se rilevo che nella delibera si faceva riferimento alla perizia, alla risistemazione e al restauro dell'opera. Quindi a questo punto credo che la richiesta della consigliera Manzato sia di sapere se è nella disponibilità di codesto comune 3 fatture relative alla perizia, alla risistemazione e al restauro, una fattura relativa a tutta l'operazione, 2 fatture, se ci sono le fatture, se non ci sono le fatture. Inoltre, siccome nella delibera si parla di acquisizione, lei mi insegna, segretario generale, che l'acquisizione può avvenire o per donazione o per atto di compravendita. Bene, quindi quello che voleva sapere la consigliera Manzato, chiedo scusa se mi permetto di interpretare il suo pensiero, era se si trattava di un'acquisizione attraverso compravendita o un'acquisizione attraverso donazione. Allora, nel caso di un'acquisizione attraverso donazione, siccome poi si fa riferimento nella delibera, l'acquisizione avviene, credo di citare testualmente, dopo l'erogazione della somma relativa alle spese intervenute evidentemente dal proprietario precedente, il proprietario che se eventualmente ha fatto una donazione o eventualmente ha donato o ha venduto, adesso lei ce lo dirà, se l'ha venduto è chiaro che nel momento in cui io acquisto ho una fattura. Nel caso che invece l'abbia donato, questa acquisizione, secondo la delibera, interviene, diventa operativa dopo aver versato il corrispettivo relativo, ripeto, alla perizia, alla risistemazione, che francamente non capisco cosa voglia dire, ma può essere semplicemente che uno ha staccato un quadro e l'ha portato da un'altra parte, e il restauro dell'opera medesima, ripeto,
vorremmo avere, la consigliera Manzato ed io con lei, vorremmo avere appunto le pezze giustificative relativamente a questo tipo di intervento. Okay? Quindi, ripeto, per essere proprio chiarissimo, donazione o compravendita, perché lì c'è scritto acquisizione, un termine un po' generico. Fatture di acquisto, nel caso di acquisto, oppure le fatture presentate dal precedente proprietario che sono state che è stato evidentemente ristorato dall'amministrazione, che ha preso atto di fatture evidentemente che erano nella disponibilità del precedente proprietario in relazione a una perizia, a una risistemazione, che ripeto vorrei sapere cos'è, e al restauro. Ok? Spero di essere stato chiaro, grazie. La perizia l'avete vista, penso, c'è agli atti. Quindi la perizia c'è. Sì. Non ci sono fatture. Se esiste una fattura relativamente alla perizia, relativamente alla risistemazione e evidentemente riferimento al restauro. Non esistono fatture? Fattura no. Come ancora no? C'è la dichiarazione della Cosa signora. significa ancora no, scusi? No. Non è che le fatture vengono No, ho detto che non c'è. Non che no, no. è inquietante quello che mi ha detto, scusi. Non c'è una fattura adesso. Come non c'è una fattura? È stata spesa 31.000 euro senza avere una fattura in mano? No, c'è l'atto della signora che mi cede il quadro. Sì. A che titolo? Oneroso o gratuito? È gratuito perché per quanto riguarda la ristrutturazione e la risistemazione del quadro. Bene, quindi è stata una donazione? Praticamente sì. Giuridicamente, io parlo un giurista, io non sono un giurista, sono solo un agricoltore, lei è un giurista, è una compravendita o è una donazione? È una donazione nel senso che abbiamo... No, o è una cosa o è l'altra. Compravendita non lo è. Non lo è, quindi è una donazione. Forza. Bene, la donazione è stata fatta ed è stato pagato un corrispettivo al precedente proprietario, sì o no? Sì. Sì. A seguito di quale documentazione? Della perizia che abbiamo fatto fare. Come della perizia? Si parla anche di risistemazione e restauro. La sistemazione e il restauro, abbiamo una dichiarazione del signor Brollo che... Ma perché, signor Brollo, può essere chiunque, diciamo, ma esiste, la mia domanda è diversa, segretario generale, sì. Esiste una fattura relativamente alla perizia, cioè chi ha peritato il quadro, dopo sì. Lasciamo perdere chi se ne aveva titolo, se non aveva titolo, sicuramente massima stima, esiste una fattura relativamente alla perizia, no, esiste una fattura relativamente alla risistemazione, esiste una fattura relativamente al restauro o no? No, le ho detto di no. E quindi domando, com'è possibile intervenire con una delibera e una successiva determina per ristorare un proprietario precedente in relazione a spese da esso effettuato in tempo precedente senza avere adeguata documentazione contabile? Domanda, a me sembra strano, mi sembra un comportamento stravagante. Posso avere una risposta o no? Grazie onorevole. Sì, buonasera a tutti. Allora, negli accordi di trattativa con questa persona privata, che quindi non ha possibilità di fare fattura ovviamente, ma comunque essendo questa una cessione solo contro il recupero delle spese di restauro, che sono dichiarate nella dichiarazione di cessione, chiamiamola così, non so neanche io il termine esatto di donazione, non abbiamo usato questo termine, ma comunque di fatto la signora chiede un recupero di queste spese con una sua dichiarazione personale dove si prende la responsabilità di queste. Quindi in base a questo, in base alla perizia, in base a un ulteriore documento firmato da chi ha fatto la perizia che dice che queste sono state le spese sostenute, noi abbiamo proceduto a quanto fatto. Quindi per noi, essendoci una dichiarazione della persona fisica, perché è una persona normale, che può anche non avere più il documento o non so che cosa, che giustificava questo suo costo.
Quindi noi ci pareva che l'operazione fosse, visto che l'importo è un importo in base ai valori di mercato molto interessante, che comunque faceva crescere il nostro patrimonio comunale, che comunque metteva in risalto il valore del nostro concittadino Luigi Russolo, comunque una cosa molto giusta da fare, e quindi essendo valorati poi dai tecnici in base ai documenti che avevamo è stata proceduta l'operazione. Sì. La ringrazio della risposta, posto che io sono perfettamente d'accordo con lei e con l'amministrazione che ha effettuato questa acquisizione, perché ritengo che comunque sia un'acquisizione utile ad arricchire il patrimonio culturale della nostra città, nella considerazione che Russolo sia certamente una personalità importante nella storia artistica della nostra città, e nella considerazione che tra l'altro che già il Comune dispone di altre opere dello stesso autore. Mi domando, ma scusatemi, non vorrei essere noioso o eccessivamente pedante, però stiamo parlando di rendiconto, occorre anche essere sufficientemente precisi. Qual è il motivo che vi ha condotti a procedere attraverso un'acquisizione, attraverso una donazione e non una compravendita, dal momento che io nei vostri panni avrei fatto un'acquisizione con un acquisto, perché se mi devo, in verità ci mancherebbe altro, la dichiarazione del precedente proprietario, che non metto assolutamente in dubbio per quanto riguarda la sua certezza e la sua validità, però è una dichiarazione insomma di una persona fisica, io posso dire che io, non certamente il precedente proprietario, posso dire che ci ho speso dentro anche 200.000 euro o 2.000 euro o 1.000 euro o 1 euro, cioè, faccio una dichiarazione, naturalmente il precedente proprietario non lo metto assolutamente in dubbio, che sia chiaro, ha fatto una dichiarazione perfettamente in linea con la verità, e non metto in dubbio minimamente la buona fede del precedente proprietario, che tra l'altro conosco e stimo. Ma mi domando, piuttosto che procedere attraverso una donazione e successivamente passare quindi a un'acquisizione che diventa perfetta, cioè diventa effettiva, dopo il versamento del corrispettivo dichiarato con una dichiarazione del precedente proprietario, non era preferibile procedere attraverso un'acquisizione, una compravendita, un acquisto, una compravendita? Perché a quel punto veniva fatta semplicemente una perizia, quel quadro vale secondo me, ovviamente da una persona qualificata a svolgere una perizia, e non può essere una persona qualsiasi, una persona qualificata a svolgere una perizia, dice beh, quel quadro per me vale 35.000 euro, 31.000 euro, 30.000 euro, e a quel punto il Comune valuta e acquista. Bene, a quel punto viene fatta tutta la documentazione contabile relativamente a una compravendita. Nel caso di una donazione, scusatemi, secondo me vi siete messi un po' in confusione, perché cioè io non l'avrei proprio fatto, perché una donazione dice, c'è una dichiarazione della precedente proprietaria che dice io ho speso tot, e senza una documentazione contabile, chiedo scusa, io posso anche donarvi un palazzo, va bene, al Comune, ve lo dono e dico sì, però per restaurarlo ho speso 3 milioni di euro, vi faccio anche una dichiarazione giurata, certamente voi non metterete mai in dubbio la mia parola, perché come non mettete in dubbio la parola di altri cittadini di Portogallo, non mettete in dubbio nemmeno la mia, e procedete all'acquisizione. Io non credo che si debba procedere in questo modo, mi permetto di dirlo, si procede in un modo differente, cioè o si compra e si paga un corrispettivo a seguito di una compravendita, o diversamente si acquisisce. Bene, tu Mario Rossi mi dici che hai speso per periziare, per risistemare, che non ho ancora capito cosa voglia dire, cioè probabilmente staccare un quadro, ripeto, e portarlo da un'altra parte, e restaurare, questo invece no, lo capisco, so cosa significa, la suddetta opera, hai speso un totale di 31.000 euro. Questo 31.000 euro tra l'altro corrisponde sommariamente, anzi magari anche un po' meno, di quello che viene valutato il valore del quadro oggi, dell'opera oggi, tutto è opinabile. Ma scusatemi, ma in quel caso io Comune che acquisto attraverso donazione dal mio amico Zanco
un quadro di 31.000 euro, chiedo al mio amico Zanco, gentilmente io ti do i 31.000 euro, però cortesemente mi fornisci le fatture perché le devo mettere nella mia documentazione contabile come ente locale, come che amministra soldi dei cittadini, quattrini dei cittadini. Ho bisogno di sapere esattamente quanto hai speso di perizia a Zanco, quanto hai speso di risistemazione, quanto hai speso di restauro. E ho bisogno che tu mi fornisca le carte, la documentazione contabile. Se io amministro un'azienda agricola e vado a comprare la gomma del trattore nuovo e spendo 2.000 euro, al mio datore di lavoro, al mio titolare, devo fornire adeguata fattura, diversamente vengo buttato fuori, licenziato, a calci nel sedere. Ecco, allora questo lo dico, perché avete scelto, la mia domanda è perché avete scelto questo modo un po' improprio di arrivare a un'acquisizione attraverso una donazione? Era molto meglio fare una compravendita, facevate periziare, o come si dice, il quadro da chi volevate, da persona qualificata, veniva dato un valore a quel quadro e si faceva una regolare compravendita. No, invece una donazione che però cos'è? Una donazione a seguito del versamento di un corrispettivo relativamente a 3 operazioni distinte che richiederebbero 3 fatture distinte o almeno una fattura comprensiva delle 3 operazioni distinte. Nessuno di tutto ciò, e tuttora purtroppo prendiamo atto che non esiste nessun tipo di documentazione contabile. Chiedo scusa, ma questo modus operandi, mentre condivido in pieno l'acquisizione dell'opera perché è un arricchimento del patrimonio, questo modus operandi che avete effettuato in questa circostanza io non lo condivido affatto. Grazie consigliere Scarpa. Per chiudere, per cortesia, su questo argomento qua, lei ha già fatto i 2 interventi? No, lei ha fatto, siamo su un punto, consigliere Terenzi, perché allora adesso mi faccio veramente sentire io. Siamo su un punto dove lei ha già fatto 2 interventi, dichiarazione di voto, interventi di 30 minuti e di 10 minuti con la dichiarazione di voto. Consigliere Adrigo, ok. Vabbè, buonasera a tutti, grazie Presidente. Farò la domanda che voleva fare il mio capogruppo. È possibile per un'amministrazione pubblica versare dei soldi a chi che sia senza avere una pezza giustificativa fiscalmente rilevante? Questa è la domanda alla quale non solo deve rispondere l'amministrazione, ma soprattutto deve rispondere il segretario generale e magari anche chi gestisce le finanze di questo comune. Chi parla? Assessore Monsanuto, prego. Volevo fare una considerazione. Allora io posso capire anche le perplessità di come sia stato pagato questo quadro, perché non sia stata scelta un'altra strada. Diciamo che da noi la volontà politica era quella comunque di rilanciare Casarussolo e fin qua nessuno anzi, io negli anni passati abbiamo preso le matrici per fare le litografie per Russolo, abbiamo speso soldi, dunque si sta parlando un po' della motivazione, come mai questo tipo di fatto questo tipo di donazione, non so neanche come chiamarla, restauro. Però le vorrei dire, vede consigliere Scarpa, se lei per esempio mi dicesse dono Palazzo Scarpa per fare gli uffici comunali, come faceva prima. Però no, le faccio un esempio così, esatto. E mi dice guardi però, vabbè lo so, allora facciamo un altro palazzo del centro, mi dicono benissimo, guardi ve lo do, un palazzo che può valere 1 milione, però almeno riconoscetemi, adesso non mi interessa più, lo do volentieri al comune, riconoscetemi 300.000 euro che ho speso per il tetto, per gli ultimi lavori che ho fatto. Giustamente io non è che vado a fare il pignolo con questo privato per dirgli fammi la fattura, fammi qua, fammi là, perché comunque, le faccio la spiegazione, perché comunque io ritengo che sia una grande... No, mi lasci finire? Sì, ma le sto dicendo che secondo me... Le sto dicendo che secondo me è una gran... Le sto parlando pubblico, se lei mi dà il palazzo per 300.000 euro lo prendiamo subito, non è il caso suo, ma sto dicendo che per me aver avuto questo quadro per quella cifra lì, che della perizia vale 40 o 50.000 euro, ma sono sicuro nel mercato vale molto molto di più,
Però è una scelta giusta che abbiamo fatto, che sono incontrati gli avvocati, i tecnici nostri per raggiungere un obiettivo. Dunque, però per la città penso che sia... Sì. No, ma per la città penso che sia una cosa vantaggiosa, come devo ringraziare anche la signora Petrin che ci ha donato anche con sorpresa. No. Vabbè, che lei dice, quando parla svaria un po' dappertutto, posso dire che ci ha donato i 190 quadri che andranno al comune, sono tutte cose, opportunità. Le sto dicendo, non è un affar mio tecnicamente, però ritengo che sia una grandissima opportunità e se ne venissero ancora fuori di questo tipo di opportunità, tu penso... Perché non siamo noi che troviamo la soluzione tecnica. Allora, per cortesia, scusate signori, è un consiglio comunale, non è che ci si parla a distanza tra persone, lasciamo intervenire una, quando una ha concluso io devo dare la parola a qualcun altro e a qualcun altro ancora, ma non lo voglio, per cortesia abbiamo 14-15 punti da discutere, no, non mi arrabbio, però abbiamo molti punti da discutere e do una prassi da far seguire, una prassi, un regolamento. Quindi ha terminato, sono emozionato. Lei, segretario, vuol terminare e spiegare la questione? Prego. È stata scelta la strada che giustamente il consigliere Scarpa dice forse è la più tortuosa e la meno lineare, in effetti, perché la signora voleva far comparire che era una donazione, quindi voleva donare, quindi la via più breve e più semplice era questa proprio, quella di dargli un compenso per quanto riguarda la risistemazione e il restauro del quadro. Basta. Guardi, io per carità capisco anche il vostro imbarazzo, ma onestamente no, non siete nemmeno imbarazzati. Il segretario, mi scusi, le ha risposto che tutto è a norma e a regola, quindi voi avete tutto il tempo da qua. Prego, finisca il suo ultimo intervento. Per carità, non credo di aver molto disturbato questa sera. Io dico solamente una cosa. Allora, io mi permetto di dire e di ridire che capisco il vostro imbarazzo. E sì, lo dico, perché ne sono convinto. E dico una cosa, che secondo me avete seguito una strada, come ha detto giustamente il segretario generale, tortuosa, perché la cosa più semplice era addivenire a una semplice compravendita a seguito di una perizia. Avete preferito fare così, ora siccome, allora vede la differenza, Presidente, tra io amministrazione comunale o io soggetto privato che acquisto un quadro dal mio amico Zanco, tengo sempre in ballo il mio amico Zanco. No, perché so che non si arrabbia con me. E dico, bene, no, infatti, siamo amici. Allora, siamo amici anche con gli altri, ma dico, Zanco, mi vendi quel quadro che hai? Dico, oppure Zanco viene da me e dice, ti vendo quel quadro, glielo compro. Oppure Zanco mi dice, senti, guarda, ti dono quel quadro, però guarda che ho speso 31.000 euro per farlo periziare, farlo risistemare, farlo restaurare. A questo punto io privato posso chiedere a Zanco la fattura delle prestazioni effettuate sull'opera, oppure me ne posso anche infischiare perché sono un privato cittadino e con i miei soldi posso fare quello che voglio. Va bene, posso giocarli al Superenalotto, posso comprarmi le sigarette, che fanno male, oppure posso comprarmi un quadro. Nel caso invece di un'amministrazione pubblica, segretario generale, non si procede così, lei me lo insegna. Nel caso di amministrazione pubblica, nel momento in cui io vado dall'amico Zanco che mi dona il quadro, chiedo e mi dice, guarda che io te lo dono il quadro, anzi vorrei proprio donarti il quadro, però ho speso 31.000 euro di perizia, risistemazione e restauro. Allora, se io sono un pubblico, non un privato, dico, Zanco, benissimo, io sono pronto tra l'altro è una cifra assolutamente nei limiti e all'interno di quello che può valere oggi nel mercato un quadro del genere, cortesemente mi puoi fornire la documentazione contabile? Perché devo rispondere, devo mettere negli atti contabili, cari sindaci, devo mettere negli atti contabili del comune questo tipo di documentazione relativa a 3 tipi di prestazioni differenti che vengono richiamate nella delibera e nella successiva determina. Così funziona,
Temo che abbiate fatto, secondo me, un'eccellente acquisizione, uso il termine che avete usato nella delibera e nella determina, utile sicuramente alla città, che l'avrei fatta anch'io se ne avessi avuto la possibilità, e avete fatto benissimo a farlo, quindi complimenti all'onorevole assessore e vice sindaco, assessore alla cultura, perché ha arricchito sicuramente il patrimonio del nostro comune. Di questo, come cittadino di Portogruaro, ne sono assolutamente lieto e mi fa molto piacere. Tra l'altro anche un bel quadro, mi piace molto. Ma dal punto di vista della gestione amministrativa dell'operazione abbiate toppato clamorosamente. Questa è una mia convinzione. Grazie consigliere Scarpa. Consigliere Zanco. No, volevo soltanto che dire questo, no? L'acquisto di quell'opera lì avviene tra un privato, no? Il privato non ha la possibilità di emettere fattura, perciò al massimo può emettere un'acquietanza. Mi spiego? Ecco, può emettere un'acquietanza. Cosa ha fatto l'amministrazione? L'amministrazione ha verificato la consistenza del quadro, perché il privato che ha detto ti dono il quadro, gliel'ha donato come l'ha acquistato da ristrutturare e quant'altro. Ha speso quei soldi lì per ristrutturarlo. Lui ha detto io te lo dono come entità, però guarda che io non ti posso fare la fattura, perché? Perché sono un privato, non ho partita IVA. Ecco, pertanto ti faccio un'acquietanza, marca da bollo da 2 euro e ha dichiarato che ha acquistato quel bene lì. Questo succede nelle normali transazioni tra privati. Capisco che qui siamo un ente pubblico, però al momento stesso che viene dimostrato che l'acquisizione dell'opera d'arte è a vantaggio dell'ente e il fatto stesso che l'ente ha in possesso una dichiarazione, un'acquietanza che gli dà anche titolo dell'acquisizione del quadro, mi sono spiegato? Io non entro in merito alla bontà del quadro, ai vantaggi che può avere in futuro, visto che c'è Casa Russolo e perciò è tutto così, però guardo la mera acquisizione economica. Io credo che una volta che ha avuto la dimostrazione che il quadro, diciamo, lo ha acquisito nei modi che ci sono stati spiegati e lo ha acquisito in forma vantaggiosa, io credo che il fatto che ci sia la fattura o che ci sia una semplice quietanza è un fatto importante, però non è a un certo momento un fatto negativo o un fatto, non lo so cosa, delittuoso per il modo e la forma che è stato acquisito. Cioè è stata no, vorrei spiegarmi, scusi. Non è che sì, ho capito, ma voglio dire che quando un privato vende un proprio bene o cede un proprio bene a un altro privato, il privato che cede non ha la possibilità di fare la fattura, fa acquietanza con marca da bollo da 2 euro e fine del discorso. Grazie consigliere Zanco. No, scusatemi. Adesso allora ha chiesto la parola la consigliera Irina Drigo e il consigliere Fagotto. Ecco, consigliera Irina Drigo, prego. Allora, io credo che, insomma, visto che proprio stiamo gestendo finanze pubbliche, e il fine può essere il migliore dei fini, ma non è che questo giustifica i mezzi. La domanda nostra è una domanda precisa alla quale non è ancora stata data una risposta. Può un'amministrazione pubblica spendere dei soldi pubblici senza 31.000 euro, che non sono tanti ma non sono neanche pochi, senza avere un documento fiscalmente rilevante per poter spendere quei soldi? Questa è la domanda. Poi vorrei aggiungere una cosa al consigliere Zanco. Va bene, il privato non ha modo di fare una fattura, il privato però può dimostrare fiscalmente quanto ha speso per intervenire sull'opera, anche se ha perso le fatture, assessore Fogliani. Perché? Perché va da chi ha fatto l'intervento, che ovviamente avrà registrato la fattura dell'intervento fatto
E questo può andare dal suo commercialista a dire: ascolta, tirami fuori la fattura che io devo dimostrare di aver chiesto alla signora Furlanis tot soldi per fare il restauro del quadro. È molto semplice. Qui invece in buona fede si dà, facendo fare una perizia ad un tecnico, chi ha stabilito... No, guardate, signori, comunque la domanda è precisa e il segretario generale deve rispondere. Può un'amministrazione pubblica spendere dei soldi pubblici senza avere un documento fiscalmente rilevante? Abbiamo l'acquitanza, abbiamo la perizia, è stato periziato dai 35 ai 50, è stato speso 31, quindi dal punto di vista, se vuole proprio dirla tutta, della Corte dei Conti, io sarei anche tranquillo, perché abbiamo speso meno di quanto, cioè la perizia del quadro è dai 35 mi pare ai 50. Mi perdoni, ma la perizia del signor Brollo sì, non è relativamente al restauro, sì, ecco, è relativa al valore. Allora io vi invito a approfondire, non in questa sede più perché abbiamo molti punti. Consigliere Fagotto, prego, faccia il suo intervento, poi poniamo in votazione perché abbiamo tanti e non possiamo perderci qui in sterili. Il segretario ha risposto, il segretario è a disposizione per fare qualunque altra valutazione e la Corte dei Conti è anche a vostra disposizione, prego. Grazie Presidente. Allora, io non dovevo più intervenire. Siccome ho sentito diverse cose che non quadrano con i ragionamenti, neanche con la logica, sono costretto a rintervenire. La prima questione è che voglio darle ragione a lei che questa qua non è la sede comunque per trattare in una certa maniera, non per non trattare, in una certa maniera, perché mercoledì 18 aprile è stata discussa questa cosa e io ho fatto una domanda precisa ed era qua presente il dottor Massimo, gliel'ho chiesta esattamente ed era più o meno quella che aveva chiesto il consigliere Scarpa, cioè allora noi almeno dobbiamo restituire il rimborso delle spese di restauro e io ho detto ma c'è qualche documento che mi dice che ho speso 20 piuttosto di 10 piuttosto di 15 piuttosto di 1? Ho detto vedremo e staremo a vedere. Io questa domanda l'ho fatta. Comunque la sede per eventualmente fare tutti questi scambi qua, credo, non sono il Presidente del Consiglio, ma dovrebbe essere la Commissione. Anzi, le commissioni dovrebbero essere sfruttate per questo motivo, perché altrimenti i lavori non vanno avanti. Ciò non toglie che tutti quanti possono dire quello che vogliono, per l'amor di Dio, però sarebbe più giusto che le commissioni fossero un attimino più al limite animate. E a parte questo, allora mi voglio riallacciare perché io non avevo nessuna intenzione di tornare più sul punto 3 di questo Consiglio. Quando abbiamo parlato, e io ho citato solamente per un momento il discorso dell'elettrodotto, perché qualcuno lo nomina, allora bisogna non nominare a sproposito. Allora io vi voglio dire una cosa solamente, abbiamo fatto una commissione straordinaria e non so dove sia andata a finire tutta quanta quella commissione incaricata, nella primavera 2016 siamo stati belli e tranquilli e abbiamo chiesto un resoconto il 13 giugno 2017. Ci sono state successive, per quanto riguarda la prima commissione, altre 5, ok? Quindi quando il signor e consigliere e anche amico Zanco dice che è l'elettrodotto, siamo qua noi che possiamo parlare tutte le volte che vogliamo. Se quando dice ma si possono alzare, non è niente vero, si possono alzare. Non si possono alzare perché dopo 2 anni si dovrebbero alzare ancora, perché Terna, e se voi avete perorato politicamente quella decisione lì di seguire Terna, non ha intenzione di interrare. Al limite si può spostare o interrare. Interrare significa abbattere il problema 50 volte e non si interra lungo la linea, ma si interra in mezzo alla sede stradale, dove nessuno ci abita e ci vive, e abbiamo un progetto già depositato fatto da RFI ad Ancona, uguale e simile al nostro, forse un po' più complicato, in cui ARPA e tutti gli organismi collegati hanno dato
un plauso notevole, ed è depositato anche questo, visto il grande lavoro che è stato fatto da diversi cittadini e anche dal comitato che seguiva questa cosa, qui negli uffici comunali. Allora, quando si parla di elettrodotto si deve parlare di un certo discorso. Ultima questione piccolissima, l'entrata del polo sportivo. Allora avete detto, noi l'abbiamo ereditata. Benissimo, certo, lo sappiamo che l'avete ereditata, ma io vi domando, ma voi avete intenzione di fare allora come quelli di prima? Allora lasciamo tutto quanto così? Ditelcelo chiaramente. Ci avete riferito che saranno una spesa di 500.000 euro? Diteci perché ci saranno 500.000 euro per fare quella benedetta entrata. Il nostro parere è, e rimane ancora di più dopo questo intervento che non volevo fare, contrario. Grazie. Grazie consigliere Fagotto. Allora io pongo in votazione il terzo punto all'ordine del giorno. Chi è favorevole? Chi è contrario? 7 contrari e nessuno astenuto. Pongo in votazione per cortesia anche l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Come prima, il punto è approvato. Grazie. Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno. Ratifica deliberazione della Giunta Comunale numero 43 del 9 marzo 2018 relativa a deliberazioni della Giunta Comunale numero 9 del 16 gennaio 2018, variazioni di bilancio, e numero 14 del 23 gennaio 2018, progetto PON, inclusione FSE 2014-2020, avviso numero 3 2016, approvazione e finanziamento per l'ambito del Veneto orientale, variazione di bilancio, revoca e riadozione. Argomento esaminato dalla terza commissione il 18 aprile, parere dei revisori è pervenuto il 23, consegnato immediatamente. Chiedo al Presidente per cortesia una breve relazione. Sì, scusateci, salutiamo a questo punto i due revisori dei conti. Buonanotte dottor Campana, saluti, grazie a voi. Questo argomento riguarda specificatamente i servizi sociali, in quanto gli argomenti da trattare sono di sua materia e precisamente il primo punto è un finanziamento per il centro antiviolenza, contributo della Regione Veneto 8.000 euro per la realizzazione delle attività del centro di ascolto per la violenza in genere, Città Gentili. Il secondo punto è inerente al rimborso prestiti sull'onore, nel senso che la Regione Veneto ha concesso a 7 nuclei familiari di Portogruaro dei prestiti sull'onore, dando mandato al Comune di definire il piano di rientro dei prestiti secondo le indicazioni regionali, definendo che le somme rimborsate vengono destinate dal Comune per nuovi prestiti d'onore ad altre famiglie che versano in situazione di disagio. Il terzo punto riguarda l'integrazione dei fondi al PTI, Piano Territoriale per l'Integrazione, sempre con contributo della Regione Veneto, concesso al Comune di Portogruaro per la realizzazione del piano triennale per l'integrazione, redistribuendo una ulteriore quota residua di risorse regionali di 2.267,37 euro assegnate alla cooperativa L'Arco per l'attività di mediazione linguistica e culturale. Il quarto punto riguarda il progetto Abramo, capofila per la gestione dei fondi e il Comune di Portogruaro, e sono previste quote da versare dai comuni aderenti pari a 15.784,71. Il quinto punto riguarda i fondi per la segreteria della conferenza dei sindaci. Il sesto punto riguarda i fondi FAMI. Questi sono fondi per l'infanzia. Il FAMI è un fondo europeo, ma il soggetto proponente è sempre la Regione. Il settimo punto riguarda il progetto PON Inclusione FSE 2014-2020, programma operativo nazionale, vuol dire PON, vuol dire programma operativo nazionale. Anche questo programma è una misura sperimentale di contrasto alla povertà denominata Sostegno Inclusione Attiva, SIA. Come si può ben capire, tutti questi argomenti che riguardano il sistema e il servizio sociale del territorio è materia dell'assessore Tofolo dei servizi sociali, a cui cedo la parola per tutte le spiegazioni e i chiarimenti. Grazie.
Niente, allora faccio una premessa generale, ovviamente sono argomenti contabili di cui avete nota, ovviamente ricevuto, l'argomento è stato trattato in commissione, in terza commissione, ovviamente essendo abbastanza ponderose queste variazioni di bilancio hanno meritato il mio intervento nella commissione stessa. Purtuttavia queste variazioni di bilancio teoricamente non dovrebbero esserci perché sono attività non di attività di consiglio, quindi sono attività di giunta o addirittura di semplice amministrazione. Purtuttavia, siccome la maggior parte di queste entrate, c'è solo una situazione di debitoria, ma le parti delle entrate sono giunte a fine anno, non sono potute rientrare nell'esercizio precedente e questo è il motivo fondamentale per cui le portiamo oggi. Sono numerose perché sono numerose le attività che i servizi sociali svolgono. Per esempio, in particolare vado a memoria, comunque i dettagli li avete, per esempio il centro polifunzionale Abramo ha ricevuto i contributi da tutti i comuni a fine anno. Il FAMI ha ricevuto i fondi dalla regione a fine anno e così anche l'amministrazione di sostegno, mi pare sì. Allora Abramo abbiamo detto, no, la segreteria di conferenze di sindaci è una variazione legata solo a un errore formale. Anche il centro antiviolenza ha ricevuto i fondi di circa 8.000 euro dalla regione a fine anno. Ecco, spenderei 2 parole per il PON, per questo. Qui i fondi sono cospicui, appunto anche questi sono arrivati a dicembre, sono 494.000 euro che servono in parte ovviamente per tutto il territorio del Veneto orientale, anche qui Portogruaro è capofila, ci sono 21 comuni che il Portogruaro deve gestire, come sono 18 i comuni che deve gestire per il centro Abramo. Portogruaro, come dicevo prima, si distingue da questo punto di vista e queste non sono operazioni che possono essere contabilizzate, ma sono sicuramente lo sforzo della professionalità dei suoi diciamo, addetti e modestamente anche al mio intervento, se non altro, di supporto. Il servizio, il PON, appunto, no il PON, diciamo, il REI appunto, è una misura che da prima se prima era sperimentale con il SIA, adesso è diventato stabile come progetto e si avvale di questo piano operativo nazionale proprio come branca operativa. Ha 2 assi, un asse di diciamo semplicemente di assistenza economica che viene erogato dall'INPS e un asse più complesso che riguarda invece l'avviamento al lavoro o comunque al supporto delle persone in povertà assoluta. Ovviamente i redditi ISEE sono molto bassi, erano più bassi ancora con il SIA, sono stati aumentati con il REI e diciamo, la progettualità nazionale sembra quella di incrementare ovviamente e articolare ancora di più il progetto. In questi soldi, in questi denari sono previsti anche l'assunzione per 2 anni, perché il progetto si articolerà in 2 anni, di 3 addetti, di 3 assistenti sociali che lavoreranno solo su questo aspetto. Hanno trovato collocazione nella nuova sede, approfitto così per comunicare anche alla popolazione che ci ascolta, alla cittadinanza che ci ascolta, che i servizi sociali da un paio di settimane sono allocati in una nuova sede, non più presso in via Arma della Cavalleria, ma in via del Seminario numero 27, presso la ex sede del Tribunale, dell'ex carcere, chiamiamolo come vogliamo, comunque vicino al Palazzo Venanzio. Ecco, questo è quanto. Se ci sono delle domande posso rispondere, volentieri rispondo, grazie. Grazie Assessore. Ci sono interventi? Consigliere Terenzi, poi Fagotto, grazie. Sì, per confermare la nostra valutazione positiva di questa variazione, su questa variazione di bilancio, l'abbiamo detto prima nella discussione sul consuntivo, il Comune di Portogruaro ha una forte tradizione di attenzione nei confronti di situazioni di fragilità, intese nell'accezione più ampia.
fragilità rispetto all'immigrazione e ai richiedenti asilo, anche se su questo tema, diciamo, noi ci saremmo aspettati un'azione molto più attiva e molto più propositiva, ma insomma lo sportello Abramo cerca di dare una risposta positiva quantomeno alla situazione dell'immigrazione. C'è un intervento interessante e continuativo contro la violenza di genere, e anche questo è una delle situazioni, delle criticità che purtroppo il nostro Paese sta attraversando in modo drammatico. C'è sostanzialmente l'adesione al programma e al progetto REI, che come diceva giustamente l'assessore ora si struttura sempre di più, e speriamo che anche i governi futuri assecondino e favoriscono e promuovano anche questo strumento attraverso l'erogazione di adeguate risorse. Diciamo che quindi questa attività complessiva dice di un'attenzione del Comune di Portogruaro a muovere le leve, vuoi di natura regionale o vuoi di natura statale, per cercare di dare risposte qualificate rispetto ai temi della fragilità. Per cui noi daremo voto favorevole a questa delibera. Grazie Presidente. Allora, qui adesso andiamo a votare un documento che va ad incidere sulla questione sociale, aspetto questo che riguarda purtroppo sempre più cittadini anche del portogruarese. Si può già vedere come anche per questo aspetto il Comune deve dipendere molto da fondi di livello superiore. In qualche modo questo certifica che il problema è nazionale e a quel livello deve essere affrontato. Bene quindi che il Comune si faccia carico di coordinare e gestire gli interventi previsti, in particolare per ciò che riguarda il progetto PON. Vorremmo però far notare due cose. La prima, molto semplice, è che vi sono dei fondi per la segreteria della conferenza dei sindaci, per cui ci preme segnalare che c'è sempre un certo ritardo nella pubblicazione dei verbali delle riunioni. Ad oggi, ad esempio, dalle riunioni del 2018 non risultano pubblicati i verbali. Magari può anche essere che non ci siano state riunioni, ma essendo arrivati a fine aprile la cosa ci sembrerebbe strana. La seconda, molto più complessa, riguarda i fondi per il centro antiviolenza, importante punto di riferimento per le donne che subiscono maltrattamenti ed abusi. Ecco, in merito a questo, e prima l'assessore si era anche disposto, vorremmo avere qualche delucidazione sul fatto di come questo sportello si andrà poi a interfacciare, o meglio coordinare, con la cooperativa e le altre azioni previste dal bando europeo, l'Urban Innovative Action, l'UIA, a cui l'amministrazione ha recentemente partecipato, presentando la domanda di ammissione per un contributo di 372.500 euro. Ecco, questo se magari l'assessore ci dice qualche parola in più, grazie. Per quanto riguarda la segreteria, ovviamente non dipende direttamente dai servizi sociali, dal suo espletamento, e a memoria non ci sono state delle diciamo, credo sia fisiologico il ritardo. Adesso eventualmente passerò questa nota alla segreteria stessa e cercherò non dipende unicamente dalla segreteria stessa, ma dipende poi ovviamente dalla revisione che il Presidente fa del verbale stesso, quindi non è detto che dipenda esclusivamente da chi materialmente redige il verbale, quindi chiederò comunque che i tempi eventualmente siano più celeri. Per quanto riguarda il centro antiviolenza non lo seguiamo noi direttamente, e adesso vedremo casomai se c'è un passaggio, non so se c'è l'onorevole Fogliani. Comunque questa variazione riguarda un contributo appunto che è arrivato dalla Regione e che comunque permette un paio di attività. Io so per esempio la costituzione di un numero unico telefonico, e una cosa che si avverrà proprio in questi giorni è quella della redazione del protocollo
unico fra San Donà e Portogruaro dell'attività del centro stesso. Questa è una cosa molto importante perché storicamente i due centri nascono diversi, nascono anche con cooperative, con gestioni diverse, con protocolli un po' diversi, ma adesso avremo anche, penso in questi giorni c'è appunto un'altra riunione per codificare un protocollo unico. Nel dettaglio non so se l'onorevole Fogliani voleva dire qualcosa sul centro antiviolenza che ha seguito forse un po' più da vicino. Passo la parola. Scusate perché ero uscita, le stavi parlando della continuazione del lavoro se vuoi così illustrare un po', il consigliere Fagotto aveva chiesto qualche attività, cosa faceva in particolare il centro antiviolenza e aveva menzionato se vuoi ricordare un'attività europea, un bando europeo. Scusi, scusate ma... No, non c'è nessun problema. Cioè, avere qualche delucidazione sul fatto di come questo sportello si andrà poi a interfacciare o meglio coordinare con la cooperativa e le altre azioni previste dal bando europeo. Allora, noi a parte l'attività che abbiamo con il contributo regionale, ma che è quella che esercitiamo da anni, abbiamo cercato di aprire un nuovo filone che è quello dell'attività in seguito a quella che è l'azione di recupero, diciamo così, delle persone che hanno subito questo tipo di atti di violenza. E quindi l'attività che si cerca di continuare poi con appunto questi fondi europei è quella di trovare un lavoro, una professione e metterle poi le persone che sono state vittime di violenza in modo che in situazioni di poter riprendere la loro vita normale. Quindi questa è l'attività che stiamo cercando di svolgere e di proporre, quindi reinserendole, tra virgolette, nell'attività lavorativa ordinaria e normale, perché spesso queste persone sono buona parte che sono in famiglia e magari non hanno neanche un lavoro, oppure l'hanno perso per vicissitudini varie, oppure vogliono trovare una nuova collocazione diversa da quella di prima proprio per uscire dall'ambito in cui vivevano. Ecco, questa è l'attività che stiamo cercando di promuovere, oltre ovviamente a tutta l'attività del centro vero e proprio. Spero, ok? Grazie Assessore. Ok. Sì, prego, suo Sindaco. Possibilità. Ringrazio l'assessore Toffolo e i consiglieri che sono intervenuti che mi danno la possibilità di dire come si possa essere capofila di azioni di territorio anche in altro modo. Un esempio l'abbiamo appena sentito dall'assessore Toffolo, ma voglio ricordare solo alcune azioni che sta facendo l'amministrazione in questo periodo, attraverso ad esempio l'attività di capofila nella convenzione di polizia locale, capofila all'interno della convenzione dei servizi sociali, quale sede del biodistretto che si è recentemente creato, quale sede del distretto del turismo che si è recentemente istituito, con l'istituzione di un tavolo di concertazione delle categorie economiche, quale delegata all'interno dell'Ausir per tutti i comuni di zona, quale presidente del Parco Lemene Reghina che sta coadiuvando la creazione di un piano ambientale per tutti i comuni di area, quale promotore di un tavolo di concertazione tra tutti i comuni di area nella rilevanza della problematica di presenza di un futuro gasdotto nel territorio, quale propositori di un'agenda territoriale per la partecipazione ai bandi europei o ai bandi anche regionali e quale anche capofila di un gruppo di 13 comuni più città metropolitana, più tutta una serie di partner privati, tra i quali ricordo l'Interporto, ricordo la Toyota Europa, ricordo il CNR. Quindi l'attività di presenza sul territorio si esplica in attività quotidiane e giornaliere, nell'azione continua e costante sia con i partner pubblici sia con i partner privati. E questo lo vedo come un metodo assolutamente moderno di creare delle opportunità territoriali.
Quindi ripeto, solo alcune azioni che ha fatto il Comune di Portogruaro e alcuni ruoli che sta espletando il Comune di Portogruaro. Quindi oltre all'azione dei servizi sociali, ripeto, per i quali è stata trovata una sede assolutamente dignitosa, decorosa e funzionale all'attività territoriale, oltre ovviamente alla sede di polizia locale, come ben sapete sta fungendo da attraente per numerosi altri comuni, il Comune di Portogruaro si sta impegnando su moltissimi fronti, con la collaborazione di tutti gli altri comuni che trovano anche molte volte sede nel Comune di Portogruaro per azioni e per riunioni di territorio, ma anche per dare un servizio all'interno di città metropolitana con il quale si è creato un ottimo rapporto di collaborazione. Volevo supportare quanto ha detto prima il consigliere Zanco quando ha detto abbiamo ottenuto per il nostro campanile. È vero che abbiamo ottenuto. Come abbiamo ottenuto? Non perché materialmente i denari arrivino qua, perché non lo so dove andranno, ma abbiamo ottenuto perché l'azione del Comune di Portogruaro è stata tale da indurre molte istituzioni ad interessarsi del problema. Quindi in questo senso abbiamo ottenuto. Io non so se i denari arrivino qua o arrivino in sovrintendenza o arrivino alla parrocchia, però i denari ci saranno 4.200.000 euro che da gennaio 2019 saranno a disposizione. Sarà nostra cura a breve verificare i risultati del monitoraggio, perché in base a quello, come d'accordo che era stato sottoscritto in prefettura, in base a quel monitoraggio ci saranno i tempi e ci saranno le azioni da farsi. Quindi quando si dice che il Comune di Portogruaro non è presente, mi sembra che sia qualcosa lontano dai fatti. I fatti sono invece ben altri, che il Comune di Portogruaro è molto presente in numerose azioni e in numerosi luoghi di confronto, e questo mi sembra sia nei fatti. Grazie, signor Sindaco. Quindi io porrei allora in votazione il punto all'ordine del giorno, che è favorevole. Quindi sono di più anche di qua, segretario. Chi è contrario? Chi si astiene? 3 astenuti. Il provvedimento è accolto, grazie. Passiamo ora al quinto punto all'ordine del giorno. Variazione di bilancio ed applicazione avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione anno 2017. Argomento esaminato dalla terza commissione il 18 aprile, il parere revisori è arrivato il 26 aprile. Chiedo al Presidente per cortesia una breve relazione, grazie. Questo argomento è reso necessario in quanto ci dà la possibilità di utilizzare parte dell'avanzo di amministrazione 2017, circa 1.700.000, per un importo di circa euro 1.017.000 per l'esecuzione di opere per il recupero del patrimonio immobiliare del Comune, in particolare opere da eseguire nei fabbricati scolastici, quali gli istituti scolastici Bertolini, Pascoli, Pieghe. Inoltre si rende necessario eseguire ulteriori opere di recupero in Villa Martinelli, il tetto e i locali da assegnare alla nuova sede INPS ed altre opere. Per i chiarimenti e dettagli lascio la parola sia al dottor Datri che all'architetto Damiano Scapin per la informazione in merito e le delucidazioni. Grazie. Apriamo il dibattito. Chi vuole intervenire? Consigliere Pizzolito? Ah, ok. Quindi se non ci sono interventi, consigliere Fagotto, prego. Grazie Presidente. Allora, questa che andiamo a discutere in prima lettura, veloce così, sembra una semplice variazione di bilancio, e in parte è così, dato che vi sono state principalmente più entrate per una migliore gestione dei pagamenti dei cittadini sul fronte IMU
e un maggiore introito di risorse statali arrivate dal Fondo di solidarietà comunale. Vi è inoltre un'entrata in più dovuta all'estinzione anticipata del derivato. Usiamo questo termine per far meglio comprendere la cosa ai cittadini. Bene su questo aspetto del derivato, era una vera e propria spada di Damocle sul bilancio che ogni anno cresceva sempre di più e che ora invece risulta estinto. Sul versante spesa si capisce meglio l'operato della Giunta. Qui si devono operare le scelte di dove destinare le risorse e questa è una scelta politica a tutti gli effetti. Vediamo un aumento di 20.000 euro per ciò che riguarda la cultura. Spiace solo che questo importo sia ancora così ridotto, soprattutto quando dall'altra parte si può vedere un avanzo di bilancio cospicuo. Abbiamo appreso in commissione, con qualche difficoltà a dire il vero, che di fatto con questa variazione si potranno replicare le cose già fatte l'anno scorso. Magari se poi l'assessore ci può dire qualcosa di più a riguardo e se stiamo studiando anche altre cose in più, ecco, quindi non siamo riusciti a capire questa cosa. Poi sempre in questo documento possiamo trovare una variazione di 45.000 euro per manifestazioni fieristiche in programma nel 2018. In commissione abbiamo appreso che dovevano essere destinati alle fiere più importanti come Terra dei Dogi, la Fiera del Biologico e Sant'Andrea. Usiamo il condizionale perché dalla recente delibera di Giunta, la numero 68 del 16 aprile, abbiamo visto che il contributo per Terra dei Dogi più Portogruaro Bio ha di fatto assorbito l'intero aumento, arrivando a stanziare 82.000 euro per questa manifestazione. Ecco, magari un piacere anche dall'assessore Geronazzo potrebbe spiegare meglio cosa sono dovuti questi aumenti di costi, per cui dopo magari potremo ascoltare la risposta in merito su questa cosa. Sempre per questo aspetto vorremmo capire qual è il lascito del distretto del commercio, perché in quel progetto per cui erano arrivati cospicui fondi regionali vi era anche la promozione delle manifestazioni fieristiche, tra cui la Terra dei Dogi appunto, con contributo per Portogruaro di 50.000 euro. Siccome il progetto di avvio del distretto è terminato ad agosto 2017, vorremmo capire se il distretto è ancora operativo o se contribuirà ancora nell'opera della promozione della Terra dei Dogi. Poi, visto che siamo già in argomento, se si può sapere anche se il distretto del turismo avrà una parte in questa manifestazione turistica, perché a volte abbiamo l'impressione che vi siano troppi enti che operano sugli stessi luoghi, sugli stessi eventi, e se non si fa sinergia tra essi si rischia anche di perdere occasioni d'oro. Grazie, se è possibile, Presidente, quelle due risposte, grazie. Grazie consigliere Fagotto. Assessore Geronazzo vuole rispondere? Buonasera a tutti. Per quanto riguarda, scusate la voce ma sono un po' basso oggi, per quanto riguarda il progetto Gira Lemene è terminato l'anno scorso, gli uffici stanno facendo i rendiconti, però non è frutto di, come si dice, di finanziamento a eventi per quest'anno, perché è terminato nel 2017 l'operazione del Gira Lemene. Per quanto riguarda gli aumenti di costi che abbiamo quest'anno per la Terra dei Dogi, voglio fare una precisazione che l'anno scorso sono stati spesi circa 49-50 mila euro, però l'anno scorso noi non avevamo l'obbligo di attuare la legge Gabrielli in questo periodo. La legge Gabrielli è la legge che ci indica tutta la sicurezza e quant'altro. Dopo abbiamo fatto un paio di modifiche che ci ha lievitato i costi dopo la sicurezza di 5-6 mila euro. Comunque siamo in linea perfettamente con i costi dell'anno scorso più la legge, cioè più il piano di sicurezza che lo Stato ci impone, insomma. Questo è. Grazie assessore Geronazzo. Prego, consigliere Pizzolito.
Allora, le attività sono quelle che normalmente abbiamo messo in essere con questa amministrazione. L'unica cosa in più sarà il gemellaggio di Marmand, a meno che poi sai che durante l'anno ci sono anche altre iniziative che magari nascono lungo il percorso, però il più importante è a settembre il gemellaggio con Marmand, dove sarà investita una cifra in più. Ecco. Poi ovviamente teniamo conto appunto del discorso della sicurezza, che è una cifra importante, che quest'anno tutte le iniziative devono sostenere. Consigliere Pizzolitto, prego. Sì, grazie. Volevo solo una domanda, sempre in questo tema. Ci sono 65.000 euro per comunicazioni istituzionali. Volevo capire di che cosa si trattava. Grazie. Si sono stati messi in bilancio, è stato messo in bilancio questo importo per prevedere una comunicazione più puntuale e precisa verso i cittadini. Si procederà ovviamente nei modi dovuti con le manifestazioni di interesse e con i bandi, quando sarà definito nel dettaglio dalla parte tecnica il contenuto degli stessi. Comunque sono esattamente come era in linea negli anni precedenti dell'amministrazione, dei denari destinati a dare maggiore informazione ai cittadini. Grazie, signor Sindaco. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il punto. Chi è favorevole? Chi è contrario? 6 contrari. Chi si astiene? Un astenuto. E chiedo per cortesia qui anche l'immediata esecutività, quindi chi è favorevole? Chi è contrario? E chi si astiene? Come prima, il punto è approvato, grazie. Passiamo ora al sesto punto. Modifica programma opere pubbliche 2018-2020 e elenco annuale 2018. Argomento esaminato dalla Commissione terza e quinta congiunta il 19 aprile. Chiedo per cortesia ai Presidenti di relazionare, grazie. Questo argomento va a modificare gli interventi e le opere pubbliche per il triennio 2018-2020 in base alle nuove opportunità economiche che non erano prevedibili in fase di redazione del bilancio di previsione. Specificatamente la modifica al programma delle opere pubbliche riguarda gli interventi di manutenzione e adeguamento degli immobili comunali, la realizzazione del condizionamento della villa comunale della foresteria, la realizzazione della galleria al Teatro Russolo, la sistemazione e il consolidamento statico della copertura di Villa Martinelli, adeguamento degli impianti di Villa Martinelli per trasferire l'INPS, restauro della villa comunale che riguarda il risanamento dei serramenti interni e gli interventi di straordinaria manutenzione, nuove costruzioni e sistemazione delle aree dei cimiteri frazionali e del capoluogo e altri lavori importanti che riguardano l'edificio annesso alla villa comunale denominato Barchessa e la sistemazione delle nuove aree di sosta al servizio del centro storico. Grazie. Grazie consigliere Zanco. Se ci sono interventi, prego consigliere Pizzolitto. Grazie Presidente. Cercherò di entrare in merito a un paio di questioni. La prima riguarda il Teatro Russolo. In tema di nuove opportunità economiche c'è scritto rientra l'opera pubblica, primo stralcio, lavori di completamento nel Teatro Russolo dell'importo di 390.000 euro. Di questi 150.000 sono contributo della città metropolitana e 240.000 con introiti rimborso del BOC per la realizzazione della galleria. Sono previsti circa 200 posti con il completamento della struttura del primo piano, la posa del pavimento e dei pannelli acustici, la realizzazione dei servizi igienici, degli impianti di condizionamento idrico ed antincendio e verrà completata la cabina regia. Pongo 3 questioni. La prima, questo nuovo spazio
se verrà realizzato in maniera indipendente dal teatro. Potrà cioè diventare anche luogo, spazio a disposizione della città, fruibile dal mondo delle associazioni, uno spazio praticamente intermedio fra i 600 posti complessivi del teatro e una sala media di 100 posti. Quindi chiedo se questa galleria potrà essere un domani utilizzata come spazio aperto da destinare alla città e naturalmente al cinema. Questa è la prima domanda. La seconda, la questione della gestione. La gestione del teatro è stata prorogata più volte senza andare a gara e chiedo a questo punto, in previsione anche del cronoprogramma dei lavori, quali sono i tempi per la realizzazione di quest'opera e quali conseguenze prevedete rispetto alla stagione teatrale e concertistica. La terza questione. Meno di un anno fa avveniva uno straordinario lascito a favore della Fondazione Musicale Santa Cecilia da parte della nostra concittadina Olga Calabresi Petrin. Ella, oltre alla parrocchia, all'Hospice Francescon, alla cooperativa, il Gabbiano Jonathan e al Comune, ha lasciato alla Fondazione una somma molto importante da suddividersi fra il teatro e la scuola di musica. Il Comune è socio fondatore della Fondazione insieme alla città metropolitana. Chiedo se il Comune, nel suo ruolo appunto di socio fondatore, può avere informazioni in merito a questo lascito. Un lascito importante perché possa durare nel tempo e dare continuità alla vocazione musicale della città in memoria della sua mecenate. Anche qui attendiamo riferimenti appunto specifici, magari in commissione. Questo è per quanto riguarda il teatro. La seconda questione che vorrei sottoporvi è la questione San Giovanni, residenza sanitaria assistita. Nel luglio 2017 abbiamo letto sui giornali che l'ospedale vecchio di Via Spiga è stato venduto dall'azienda sanitaria a una ditta privata, la quale realizzerà la nuova RSA prevista dal piano urbanistico attuativo del Comune. Relativamente a quest'opera poniamo alla vostra attenzione il tema, da un lato, della programmazione sanitaria del nostro Comune e dall'altra il tema del recupero urbanistico di questo comparto. Quando parliamo di sanità del territorio, tenete conto che siamo in previsione di vedere realizzata all'interno della città un'opera assolutamente privata che riguarderà la sanità del territorio. Quando parliamo di sanità del territorio ci riferiamo all'attivazione dell'ospedale di comunità, alle unità riabilitative territoriali e di hospice per i malati terminali e dei cosiddetti servizi intermedi come il potenziamento dell'assistenza domiciliare integrata e il rafforzamento organizzativo della medicina di base. Ricordo che attualmente le case di riposo non devono sostenere cure a malati gravi e terminali con dotazioni inadeguate e il permanere del blocco dell'aumento del numero delle impegnative e del loro valore. Di conseguenza, sempre più spesso, i malati con gravi anche patologie in dimissione dagli ospedali devono essere ospitati nelle case di riposo, fuori convenzione, a totale carico delle famiglie. Ricordo a questo proposito che nel Veneto si può parlare di un ospedale che non esiste, eppure c'è, di 40.000 posti letto. Sono 40.000 posti letto in Veneto nascosti perché assistiti negli appartamenti dalle famiglie. Il 18% dei malati sono allettati, cioè a letto. Chiediamo quindi di essere informati. Scusi consigliera, qua stiamo parlando di opere pubbliche. No, adesso mi lasci finire perché arrivo all'opera pubblica. Lasci parlare.
Chiediamo di essere informati in un'apposita commissione circa appunto l'intervento privato che è in previsione nell'area San Giovanni e anche l'intervento di recupero urbanistico con le sue implicazioni nella residenzialità, nella viabilità e nella dotazione dei parcheggi dell'area e della città. Anche qua chiediamo di essere informati in un'apposita commissione. Per quanto riguarda l'altra opera, Villa Martinelli, che veniva menzionata dal Presidente della Commissione, già l'anno scorso erano previsti interventi per la sistemazione e il consolidamento, scusate, è stato previsto quest'anno un intervento per la sistemazione e il consolidamento statico della copertura di Villa Martinelli per l'importo di 187.000 euro, finanziati in 40.000 con contributo in conto termico e 147.000 con proventi dal Fondo di Solidarietà. Anche qua due domande. La prima, chiedo se per Villa Martinelli, oltre al discorso della messa in sicurezza del tetto che va fatto, sia finalmente conclusa la trattativa amministrazione pubblica e INPS per la definizione del canone d'affitto, perché rispetto a questa questione nell'agosto dello scorso anno si era parlato del trasferimento dell'INPS e dell'adeguamento degli uffici per un importo di 320.000 euro. Nulla invece, mi dispiace dirlo, si muove in ordine al recupero dei finanziamenti per una possibile progettazione della parte centrale della villa, per avere un indirizzo sulla sua destinazione e uso in un prossimo futuro. Attivarsi presso gli enti, il GAL, l'Europa, per recuperare fondi per questo bene è, secondo me, una iniziativa politica amministrativa importante. Comunque ve ne chiedo conto. Sullo studio invece, sul discorso delle scuole, ho visto le somme messe a disposizione grazie a spazi finanziari concessi dal governo con la sua legge in bilancio e quindi apprezzo l'opera che fa l'amministrazione perché secondo me anche qua dove si riversano le risorse lì sta il disegno e la sensibilità di un'amministrazione. Riteniamo tuttavia che per Portoguaro debba essere ripreso a breve uno studio di fattibilità condiviso allora, parliamo del 2014, quindi pochi anni fa, uno studio di fattibilità condiviso dalle istituzioni scolastiche di Portoguaro, dal Comune e dalla loro provincia per la riorganizzazione del distretto scolastico della città. A cosa mi riferisco? Questo studio, questa convenzione è stata lasciata cadere, ma secondo noi va ripresa. Perché? Perché lo studio aveva l'obiettivo di trovare una nuova collocazione all'Istituto d'Alessi e ad ottimizzare gli spazi riservati e compresi fra il liceo 25 aprile e il Marco Belli. Soddisfare queste esigenze rimanda ad un modello organizzativo che preveda la costituzione di due poli scolastici, un polo liceale ed un polo tecnico. In questo studio, viste anche le disposizioni del PRG e l'esistente, si prevedeva la realizzazione di un nuovo immobile nell'area compresa fra l'esistente Da Vinci e del Luzzato, da destinare al D'Alessi, mentre per il polo liceale erano aperte diverse soluzioni, perché ci troviamo di fronte ad un edificio esistente, comprese le officine, e al corpo centrale con le aule per le quali si può parlare di abbattimento, ricostruzione oppure di recupero. Questo studio e questa convenzione che i tre soggetti fondamentali avevano sottoscritto è stata lasciata cadere e invece secondo noi va ripresa con la città metropolitana e in questo faccio appello anche alla signora sindaca che ne è assessore. Per quanto riguarda poi, permettetemi, una breve considerazione sul bilancio consuntivo, no? Esprimiamo soddisfazione perché non abbiamo fatto debiti, sono migliorate le risorse e quindi
è un bilancio sano, verissimo, però, lo diceva prima il consigliere Fagotto, quando si parla di eredità, voi avete ereditato la Perfosfati che è stata acquistata dal Comune, avete ereditato il Teatro Russolo che è stato acquistato dal Comune e avete ereditato il Venanzio che è stato ristrutturato dal Comune. Dove voglio parare? Se io sono proprietaria della casa e finisco di pagare il mutuo, finalmente ho lo stipendio su cui posso contare e per il prossimo futuro. Ma il bene casa è stato acquistato prima con fondi di investimento. Grazie. Grazie consigliera Pizzolito. Ci sono altri interventi prima di dar via un po' alle risposte e così. Consigliere Fagotto, prego. Grazie Presidente. Allora, questa delibera di cui adesso ci accingiamo a discutere tratta di modifiche al piano delle opere pubbliche. In buona sostanza, gli investimenti patrimoniali del Comune, le cose che i cittadini vedono e possono poi toccare con mano. Vi sono risorse in più, grazie a dei fondi statali sarà possibile mettere in essere degli interventi sulle scuole comunali, senza che il Comune impegni i propri soldi. E dall'arrivo di queste risorse in più e la conseguente liberazione di soldi impegnati prima per altre cose e che ora diventano di fatto disponibili, che si manifestano le scelte politiche dell'amministrazione. Finalmente si completerà il teatro comunale. Dopo aver comprato il vecchio teatro alla parrocchia e aver eseguito la prima parte dei lavori, per anni e anni ci si è girato attorno e lo si è utilizzato in passato quasi come scusa per sistemare tutto il sistemabile, con fondi esterni di tutti i tipi. Perché, per esempio, intanto che si sistemava la piazza Marconi, il teatro rimaneva in quella dimensione di mezzo in cui si trovava a essere troppo piccolo per certi eventi e troppo grande per altri. Ora invece si termina la galleria, finalmente, possiamo dire, speriamo. Allora, vediamo anche la sistemazione del tetto di Villa Martinelli. Avevamo appreso con stupore la notizia che era stata data di forte degrado della copertura, tale per cui si era addirittura rischiato il crollo. La villa, si è capito, non era presa bene, quasi fosse stata lasciata un po' in disparte, e sì che lì vicino era posizionato l'arco del Fondaco, per cui possiamo ben dire che non era un angolo dimenticato della città, e invece ecco qui che ci tocca sistemare. Però adesso vediamo le due questioni secondo noi più importanti. La prima, che lo diciamo subito, ci trova fortemente contrari, è la previsione, ripresa e riconfermata, di realizzare il famigerato parcheggio in via Valle. Dunque l'amministrazione non ha ancora abbandonato questa idea, che ha visto contrari molti cittadini, e per di più lo finanzia con vendita di una porzione delle aree attigue alla Perfosfati, aree sulla quale, ci dicono, stanno ragionando. Come e con chi resta oggi un mistero. La seconda, che attiene più alle scelte di come questa amministrazione vede il futuro della città, riguarda la villa comunale. In questa delibera ci troviamo due interventi che riguardano proprio la villa. Il primo, circa 320.000 euro per realizzare gli impianti elettrici e il condizionamento, e altri 250.000 euro per la sistemazione dei serramenti, beneficiando di un finanziamento di 200.000 euro per la migliore fruizione anche turistica della villa comunale stessa. Il tutto anche per mettere nelle migliori condizioni di lavorare i dipendenti del Comune. Beh, è sicuramente una bella cosa questa, però si dovrebbe anche dire che nel frattempo che si pensa ai nostri dipendenti e ai turisti, il Comune ha già presentato una richiesta di contributi all'Unione Europea per circa 2.500.000 euro, in cui si dichiara che gli uffici comunali saranno spostati in altra sede, costruita interamente da un privato, e che la villa comunale diventerà la sede del centro di sviluppo di attività lavorative, con possibilità di ospitare delle start-up, di offrire servizi alle aziende e di diventare essa stessa succursale per nuove imprese nella zona. Ebbene, anche questa è una buona cosa. Magari dovevamo apprenderlo in una qualche altra commissione e non, come al solito,
fare la caccia al tesoro tra accesso agli atti o altro. Ma si pone una questione di fondo. Da una parte si chiedono fondi per rilanciare la villa nell'ambito del turismo e del Giralemine e si investono soldi per il miglioramento degli uffici comunali. Dall'altra si chiedono soldi per sistemare la villa con la previsione di spostare gli uffici comunali in altra sede e fare della villa ben altro che turismo. Possono coesistere le due cose? Ce lo chiediamo perché abbiamo l'impressione che si chiedano fondi diversi per scopi diversi per lo stesso immobile e tutto sembra normale. Che cosa ha in mente l'amministrazione per quella zona della città? Possibile che ogni volta ci tocchi navigare nel silenzio della giunta? Possibile che mentre i consiglieri di maggioranza forse ne sanno qualcosa, i consiglieri di minoranza devono sudare 7 camicie per capire dove stiamo andando e i cittadini soprattutto non sanno probabilmente neanche che stiamo andando da quella parte? È possibile, anzi è normale che la società Eurising vada a Pordenone il 20 marzo a spiegare cosa sta facendo Portogruaro e in commissione competente non passi nulla di nulla e la comunicazione istituzionale latiti? Vorremmo che qualcuno della Giunta ci spieghi un po' cosa sta succedendo e quali sono i veri obiettivi sulla villa comunale. Grazie. Grazie consigliere Fagotto. Adesso non ci sono altre domande, diamo il via a chi parte. Prego, assessore Fogliani. Bene, allora comincio un po' con i quesiti porti della consigliera Pizzolito. Allora, grazie, come diceva prima, allo sblocca scuola, circa 580.000 euro. Al recupero anche, dopo qua c'è un dirigente Scappin, se magari sbaglio mi corregge, anche il recupero dei soldi che abbiamo anticipato per la progettazione, che sono altri 220.000 euro, e sono liberate risorse per 800.000 euro. Di conseguenza, la cosa positiva, voi vedete le variazioni che sono state fatte per le opere pubbliche, riguardano soprattutto le scuole, grazie al blocco a scuola di 580.000 euro, e questo ci ha permesso anche di anticipare perché il teatro non dimentichiamo che adesso lo anticipiamo, dunque lo faremo nel 2018. Nel 2018 siamo in grado di fare la galleria del Teatro Russolo. Su quello che ha detto la consigliera Pizzolita condivido, per quanto riguarda la galleria, qua è stato trovato un sistema di pannellature, di porte scorrevoli, per comunque cercare di chiuderla e farla diventare anche uno spazio. Dunque esamineremo bene questo, che è una proposta che ritengo molto valida, per fare uno spazio a sé che potrebbe servire anche per altri tipi di aggregazione. Per quanto riguarda la cronologia un po' di lavori, visto che lo faremo quest'anno, faremo quest'anno questa opera, spero che per autunno, per ottobre-novembre dovremo cominciare e i lavori dovrebbero durare, correggimi sempre se sbaglio, circa 4-5 mesi, su 4 mesi io penso ce la dovremmo fare, e questo è un obiettivo importante, penso che tutti sono d'accordo su questa cosa. Nel nuovo piano delle opere pubbliche c'è anche si parla anche, come ha chiesto, della Villa Martinelli, che comunque abbiamo diviso gli interventi in 2 stralci. Come bene, uno c'è la questione del tetto, una cosa importante, rifare il tetto. Non ce ne siamo accorti subito, ce ne siamo accorti dopo con i controlli, dopo aver fatto i restauri anche per trasferire l'ufficio delle entrate. Oggi il tetto bisogna comunque intervenire, al di là che vada o non vada l'INPS, comunque con l'INPS siamo a un buon punto della trattativa. Allora abbiamo messo anche la questione dell'altra tranche che riguarda il restauro degli interni. Per quanto riguarda le scuole abbiamo cercato di intervenire su scuole dove abbiamo già fatto in questi anni altri lavori, dal Bertolini soprattutto, sono stati fatti lavori molto importanti, però la novità non è che finisce con questo sblocca scuole, che è una cosa molto importante, però c'è un altro contributo importante che verrà, abbiamo la scadenza qua a fine maggio, c'è un altro contributo gestito dalla Regione, però
passa sempre un contributo ministeriale che arriverà, dunque potrebbero essere a giorni altre novità importanti che ci permetteranno, oltre a questi soldi che sono destinati, ad avere ancora nuove risorse, e su questa l'ufficio tecnico dei lavori pubblici non è stato fermo, fate tutti i progetti, dunque avremo dei restauri importanti, ci sarà l'adeguamento sismico, ma quello che è importante su questo nuovo contributo ci potrebbe essere anche per le scuole che avrebbero anche bisogno di nuove aule, oppure anche posso dire di nuovi spazi, può essere un'aula magna, può essere una palestra, e questo penso sarà un patto molto importante. Dunque questo bilancio, anche se ci vuole lungimiranza per fare i bilanci, il DUP, il documento, con tutta questa serie di contributi diventa un po' difficile non modificare continuamente il bilancio del piano delle opere pubbliche, perché ci sono queste opportunità che sicuramente non possiamo farci scappare. Per quanto riguarda le altre cose che magari io non entro nei meriti, per quanto può essere sempre dei suoi quesiti, magari se dopo vuol precisare l'assessore alla cultura, per quanto riguarda il lascito della signora Petrin, per quanto riguarda la gestione, per quanto riguarda la RSA, dunque non riguardano per il momento questa variazione del piano delle opere pubbliche, ma comunque ci saranno sempre momenti di confronto per vedere. Io parlo per quanto... Com'è? Parcheggio di Via Valle. Parcheggio di Via Valle, come vedete, non è, questo è stato messo per parcheggio di Via Valle, anche per il parcheggio di Via Castello, sono stati segnalati ancora nel piano delle opere pubbliche, Piazza Castello, sono stati segnalati anche perché dovremmo prendere dei contributi anche per realizzare una zona camper, una piccola zona camper. Abbiamo fatto così, come se voi notate, non è una priorità per l'amministrazione, perché comunque, come vedete, anche il parcheggio Via Valle, se avete notato, è finanziato con vendita per fosfati. Dunque diciamo che le priorità oggi sono ben altre, sono più importanti e penso che siano condivise da tutti. Mi collego comunque anche alle sistemazioni di tutti gli uffici, dopo andrò anche sul discorso cosa faremo di quella vina comunale, però di tutti gli uffici, dall'anagrafe, dalla ragioneria. In questi giorni stanno sistemando l'anagrafe, entro il 30 maggio ci sarà la nuova anagrafe, sistemeremo la ragioneria. Questo è un po' un processo di sistemazione di tutti gli immobili, comunque hanno un'importanza storica. Mi riallaccio, adesso se mi sono dimenticato qualcosa, magari dopo posso integrare. Per quanto riguarda la Perfosfati, abbiamo visto un po' i progettisti che hanno illustrato il proprio lavoro. C'è un limite che riguarda la bonifica, è stato anche sollevato da voi. Noi stiamo anche quello, io penso che troveremo le risorse per fare anche la bonifica, che è una bonifica non è più considerato così difficile, le somme sono ben diverse, in poco tempo, come si chiama? No, carotaggio, come dobbiamo fare il capping e dopo il diaframma. Spero ci sono le risorse per farlo, grazie ai contributi che arriveranno. Dunque, per quanto riguarda la Perfosfati, penso che anche lì andremo verso un coso positivo, che comunque dal campanile a Perfosfati, come ripetuto anche in commissione, è importante che dopo tanti anni si vada perlomeno a smuovere queste situazioni e a cominciare a lavorarci. Dopo si vedrà come saranno le cose ottimali. Per quanto riguarda la Villa Marzotto, dei contributi che abbiamo, noi facciamo un contributo, se ci dassero anche 3 milioni di euro per fare degli uffici nuovi, non sarebbe difficile trovare un'altra sistemazione, un altro uso della villa comunale, perché non dimentichiamo che abbiamo ancora in piedi l'archivio, che abbiamo tante cose da fare, uffici per le associazioni. Questi dovrebbero essere edifici che potrebbero accogliere qualsiasi tipo anche un museo o qualsiasi altra cosa. Dunque
Non è che se si cerca di avere dei grandissimi contributi per creare degli uffici nuovi, questo non vuol dire che bisogna lasciare in degrado tutti gli uffici, degrado dovuto al tempo che passa, tutti gli uffici che hanno comunque una bellezza importante, una bellezza storica, un patrimonio per la nostra città, e noi stiamo veramente provvedendo a sistemarli tutti in brevissimo tempo, e su questo sono sicuro che entro pochi mesi ce la faremo a fare questi, e sicuramente è una cosa giusta. Dopo altre cose, se mi sono dimenticato, man mano che andate avanti con gli interventi, sono qua. Sì, volevo solo riguardo al teatro prima, giusto perché poi ne parliamo appunto in commissione. Sì, l'idea era proprio quella di fare due spazi, uno spazio che poteva essere sia usato intero, quei 190 posti in più della galleria, sia uno spazio che venisse isolato, o i 430 o i 190, in modo che questo possa essere, siccome manca una sala da 200 posti a Portogruaro, sia almeno vicino al centro, nel centro storico, questa era l'idea, con la possibilità di poter proiettare anche appunto una rassegna di cinema, visto che difficilmente riempi 600 posti di cinema quando c'è uno spettacolo, e quindi l'idea era proprio quella di proporre alla città un ulteriore spazio da poter usufruire. Adesso poi i sistemi tecnici li vedranno i tecnici, visto che il progetto è in fase ancora di elaborazione, quindi non c'è ancora una cosa definitiva, in modo da poter avere anche questo ulteriore spazio. Per quanto riguarda la Petrini invece poi ne parliamo eventualmente in commissione. Noi adesso stiamo lavorando per quello che è la donazione del comune, e con il resto poi ci stiamo confrontando col Consiglio di amministrazione, quindi eventualmente avremo dati più certi per la prossima commissione. Grazie. Di aver risposto a tutto, ma no, aspetti, un'altra cosa, durante i lavori io sto già guardando con Arteven la prossima stagione teatrale, abbiamo già iniziato a buttare giù un programma di massima, e con l'intenzione di fare la stagione teatrale come l'abbiamo sempre fatta, sistemando il cantiere in modo che possa non bloccare l'attività teatrale. Sì, grazie, prego, suo sindaco. Bene, io sono molto lieta stasera di aver sentito un lungo elenco di opere che sono in realizzazione, però ritengo che siano già state eseguite moltissime altre. Rispondo ad una domanda del consigliere Fagotto. Il consigliere Fagotto chiedeva come mai andare a intervenire in villa comunale con impianto di condizionamento, impianto elettrico, pensando anche a altri bandi. La risposta è serramenti. La risposta è molto semplice, innanzitutto perché se ci sono dei bandi europei bisogna cogliere l'occasione e portare a casa la maggiore quantità di denaro possibile, ma il secondo motivo molto più importante è adeguare un immobile che non era adeguato, e ce ne sono molti a Portogruaro rispetto ai quali stiamo lavorando. Oggi l'architetto Scabbin ci ha comunicato in giunta che per tutti gli immobili comunali siamo dotati di certificato di prevenzione incendi, corretto architetto? Tutte le scuole? Sì. 50%. Sì. Quindi diciamo le scuole tutte. Quindi gli altri no. Qual è l'argomento principale? È che questa amministrazione si è trovata a inizio mandato con alcune verifiche da fare, nel senso che alcuni immobili non erano adeguati né dal punto di vista dell'impiantistica elettrica, né dal punto di vista ovviamente della climatizzazione per quanto attiene il rispetto della normativa 81 e 106 sui luoghi di lavoro, e quindi ci siamo trovati nella condizione di dover intervenire, di dover mettere a posto, ed è quello che stiamo facendo. Per cui queste opere che non compaiono e che non portano voti, però sono quelle opere che danno concretezza e sicurezza all'operatività. Questo è il discorso. Altro ragionamento da farsi riguarda, posso parlare anch'io, consigliera, oppure no? Grazie. Altro ragionamento da farsi riguarda anche l'economicità della gestione, perché si è immaginato, abbiamo verificato
le quantità di denaro che avevano spese, ad esempio per l'energia elettrica. Ci è corso quindi l'obbligo di andare verso un risparmio energetico, quindi con la sostituzione delle lampade, se voi vedete nei corridoi non sono più le stesse lampade, queste andremo a modificarle a breve. È stato scelto una razionalizzazione con sistemi a risparmio energetico spinto. Quindi anche queste opere, che ripeto, non si vedono nell'immediato, ma sono state realizzate in tutti gli edifici comunali, sono quelle opere che vanno a ridurre la spesa e vanno a incrementare le entrate e rendono il nostro comune rispettoso dell'ambiente, perché si può essere rispettosi dell'ambiente, ma si può essere rispettosi dell'ambiente a fatti, rendono il nostro comune ecologicamente attivo. Quindi quando prima si parlava non si vede l'amministrazione propositiva, non si vedrà, ma di fatto l'amministrazione lo è. Basta andare a verificare i conti di energia elettrica che si pagano, che sono decisamente inferiori. Analogo ragionamento verrà fatto sulle dichiarazioni di conformità degli impianti elettrici e degli edifici del comune di Portogruaro. Architetto, quante dichiarazioni di conformità sugli impianti avevamo circa? Bene. Quindi è anche questo, siccome c'è di tutto in generale, siccome c'è un obbligo di legge ben preciso e noi chiediamo ai cittadini di rispettare la legge, è un dovere per la pubblica amministrazione in primis adeguarsi. Oggi stavamo facendo anche un aggiornamento sulla vulnerabilità sismica, corretto architetto? Edifici pubblici in comune di Portogruaro adeguati dal punto di vista della vulnerabilità sismica, non tutti, direi molto pochi, e questa è un'attività che stiamo facendo. Quindi quando si parla di opere pubbliche si parla di costruzioni, ma si parla anche di adeguamenti rispetto alla legge, rispetto alla normativa, nei confronti della quale chiediamo al singolo cittadino di essere ossequioso. Noi vogliamo che questa amministrazione sia ossequiosa come gli altri cittadini di Portogruaro. Quindi se quando chiediamo ad un privato di richiedere dichiarazione di conformità sugli impianti, collaudi statici eccetera, bene, chiediamo a lui ma chiediamo anche a noi, e noi è questo che stiamo facendo, perché in molti edifici questa cosa non c'era, edifici pubblici questa cosa non c'era. Tornando al discorso della copertura di Villa Martinelli, io vorrei che ripensassimo a com'era la struttura di Villa Martinelli quando siamo arrivati. Non c'era la sede di polizia locale, non c'era l'agenzia delle entrate, la copertura stava cadendo, il parcheggio retrostante non era in ordine, il giardino retrostante non era in ordine. Saranno state cose fatte in sequenza per il fatto che oggi quella struttura è utilizzata bene e andremo a completarla. Non so chi abbia chiesto il ragionamento di quando sistemiamo la parte centrale, forse il consigliere Pizzolito, anzi sicuramente le rispondo, consigliera. Sul mio tavolo c'è un elenco di bandi europei, uno di questi riguarda il recupero delle ville antiche. Rispetto a Villa Martinelli procederemo con questo bando, perché ovviamente per recuperare denari con la tassazione più in là non si arriva, bisogna andare a caccia di denari in Europa, esattamente dove sono, rispettando il contenuto dei bandi che a volte ti danno degli indirizzi per presentare i progetti, ed è questo che stiamo facendo. Grazie. Grazie signor Sindaco. Se non ci sono altri interventi, consigliera Pizzolito, prego. Io ringrazio il sindaco, la sindaca, perché ha completato esaurientemente le mie domande con le sue risposte, e mi permetto di aggiungere una cosa, e cioè che quando la minoranza dice guardate che c'è un intervento come Villa Martinelli che ha le ale occupate da due realtà, una è la polizia urbana e l'altra è l'agenzia delle entrate, e ne deve entrare una terza, ma il corpo centrale, che è la parte storica, merita l'avvio di una procedura per recupero di fondi progettuali,
E poi lei mi dice, io sul mio tavolo ho una pila di bandi europei, fra questi ci sarà sicuramente il recupero di villa perché attinenti alle ville, lei non fa altro che dire che ho ragione, perché quel corpo centrale, così com'è adesso, è monco, è una realtà, una struttura, un patrimoniale che appartiene al comune, che non è finita ed è la parte centrale che merita questa attenzione. Quindi io continuerò a insistere su questo dato. L'altro dato invece che non mi avete risposto, anzi sono due. Uno è il discorso dell'adeguamento degli uffici di un'ala di Villa Martinelli per l'INPS, vorrei capire a che punto siete, se avete firmato o no, e l'altro tema era quello del polo scolastico, e cioè le due realtà, polo scientifico, tecnico-scientifico, polo liceale, umanistico. Qui si tratta di riprendere in mano questo studio, questa convenzione che già c'era del 2014 e di riproporla all'attenzione della città metropolitana. Allora era una provincia, oggi è la città metropolitana, ma il soggetto era accanto ai comuni, accanto alle scuole, uno di quelli che avevano appunto approvato e avviato il percorso. Sì, mi scuso consigliera, era proprio questa la parte che mi ero dimenticata di trattare. Beh, per quanto attiene gli incontri con i dirigenti, ovviamente sono stati fatti proprio per riprendere questo ragionamento e con loro abbiamo riverificato la situazione e forse non sono totalmente d'accordo sulla situazione, però continuerò a incontrarli per capire bene. È stata posta all'attenzione città metropolitana la questione. Il dirigente, l'ingegner Menin, che poi tra l'altro preciso, io non sono assessore perché non esiste il ruolo dell'assessorato in città metropolitana, ho una delega dal sindaco Brugnaro, quindi non ho le caratteristiche neanche di portafoglio di un assessore, ho una delega da occuparmi di alcuni aspetti e quindi di dare indicazioni al sindaco Brugnaro. Diciamo che l'azione che sto facendo forse è un pochino più articolata di quanto sto dicendo, nel senso che mi sto occupando di incontrare, scusate faccio questa piccola divagazione così capiamo anche, mi sto occupando di incontrare tutti i sindaci di città metropolitana unitamente ai dirigenti, sia l'ingegner Menin sia l'architetto Volpe, per trattare i singoli e puntuali argomenti dei vari comuni e coordinarli tra loro nei vari aspetti. Tornando al ragionamento delle scuole, ovviamente è stata presentata a città metropolitana questa richiesta da parte del comune di Portogruaro. Dalle economie fatte in città metropolitana è risultato una congrua quantità di denaro a disposizione. Una delle intenzioni di città metropolitana è quella di mettere in esecuzione istituti scolastici. Ovviamente sarà mia cura seguire in maniera puntuale e precisa tutti gli argomenti. In particolare in questo periodo stiamo affrontando l'argomento della copertura dell'ISIS, che a suo tempo ha avuto dei problemi di perdite, nel senso che una parte della copertura, che è una copertura piana, ricordo, aveva delle perdite, sono state risolte, ma per evitare di arrivare a perdite in altre parti di copertura, con la dirigente ci stiamo occupando per incontrare città metropolitana e eventualmente prevenire il problema. Quindi le dico, stiamo seguendo. C'era altro? Mi aveva chiesto altro? INPS, se vuol dirti io, dimmi. Sull'INPS adesso non so quando verrà firmata l'affitto, la convenzione, l'accordo, però posso dire che come per il teatro cominceremo i lavori in autunno, ottobre, novembre e anche lì dureranno 4-5 mesi. Adesso dirti in maniera precisa quando ci sarà la convenzione firmata o cosa, non prometto di dirtelo, però siamo a un buon punto.
questo. Però al di là di tutto sono state divise in 2 stralci, vado avanti anche con il tetto, vado avanti con la sistemazione dell'immobile, questo. Dire una data precisa oggi non. No, lì siamo a un buon punto, voglio venire, era il discorso anche nostro, se magari si può sbilanciare il sindaco, un discorso anche nostro di non darlo in maniera gratuita o cose, dunque. Noi abbiamo avuto una serie di incontri con le dirigenze INPS, ovviamente tutto è possibile, possono anche dire di non venire perché non lo sappiamo noi, finché non abbiamo il documento firmato ovviamente può essere così. Ma ritorno all'argomento originario, lei giustamente diceva che ci sono dei beni di proprietà del comune che devono essere tutelati, ripeto, dico spesso, i gioielli di famiglia non vanno persi, vanno protetti, bene, quello è l'immobile che va protetto anche nella ristrutturazione, quindi nel caso non dovesse esserci, ma non credo sia questo, l'arrivo di INPS, che dovremo a tutti gli effetti tutelare, perché perdere INPS sarebbe una cosa terribile, nel caso non fosse, nella malaugurata idea, avremo un immobile messo in ordine, adeguato, nel quale potranno trovare spazio e accoglienza altre attività di Portogruaro. Però ovviamente l'obiettivo è quello di portare l'INPS. Come stiamo lavorando per, si citava prima, polizia stradale in maniera molto energica, come si è lavorato per il campanile, ricordo rispetto a questo che la lettera del Presidente della Repubblica non è arrivata a caso al Comune di Portogruaro, è arrivata una lettera della segreteria del Presidente della Repubblica nella quale si dice: a seguito di vostra richiesta vi confermiamo che... Quindi magari sarà stata una cortesia, però probabilmente la cortesia è anche il risultato di note presentate l'anno prima. Tutti quanti, assolutamente, ma sicuramente sì. L'interessamento dell'onorevole Sara Moretto, l'interessamento del prefetto, l'interessamento del dottor Dattilo, l'interessamento della sovrintendenza. Diciamo che fortunatamente l'interessamento del sottosegretario Baretta, ne possiamo mettere tanti, perché coloro che sono stati interessati sono stati molti e fortunatamente hanno compreso che il problema c'è, perché ce l'abbiamo ancora qua il problema, non dimentichiamo che è ancora lì, il problema c'era e c'è, e fortunatamente hanno capito che il Comune di Portogruaro non avrebbe mollato l'osso, che il Comune di Portogruaro non aveva nessuna intenzione di mandare la letterina e poi tanto l'ho mandata la letterina. Hanno capito che il Comune di Portogruaro avrebbe continuato a farsi parte attiva per risolvere un problema che riguarda l'incolumità dei cittadini. Quindi penso che sia questo il motivo per cui si sono mossi in tanti. Come ripeto, credo che sia l'attenzione del tavolo del ministro, sia l'attenzione di molti, il fatto che il Comune di Portogruaro rispetto a Polizia Stradale non ha intenzione di mollare l'osso. Grazie signor Sindaco. Se non ci sono altri interventi, pongo parere al consigliere Rodrigo. Grazie Presidente. Allora, ne approfitto di quest'ultimo intervento della signora Sindaco e riprendo un suo ragionamento. Lei dice ci sono beni di proprietà del Comune che vanno tutelati. Allora io approfitto di questo dibattito, della discussione su questo punto all'ordine del giorno per chiedere un aggiornamento e per insomma porre all'attenzione del Consiglio Comunale e della Giunta una questione che ritengo importante e urgente e che mi sarei aspettata venisse in qualche modo trattata o venisse impostato un certo tipo di lavoro per arrivare ad un obiettivo che credo sia fondamentale. Mi riferisco alla piscina comunale, che sappiamo versare in uno stato davvero problematico dal punto di vista strutturale. A fine dell'anno scorso era scaduta la convenzione con l'attuale gestore, c'è stata una proroga della convenzione, se non erro,
che terminerà ad agosto di quest'anno. Nel frattempo l'attuale gestore ha presentato un progetto di project financing all'amministrazione, gli atti dell'amministrazione certificano che c'è stata una presa d'atto rispetto a questo progetto presentato, e al progetto sono state richieste delle modifiche che mi pare insomma in qualche modo siano state accolte dal gestore appunto che ha presentato questo progetto, però attualmente non c'è alcun tipo di aggiornamento sulla vicenda. Ora siamo a maggio, per cui credo sia fondamentale iniziare a ragionare su questo tema, soprattutto perché se un privato che attualmente ha in gestione l'impianto si espone facendo una proposta che è comunque una proposta molto importante, perché mi pare insomma i soldi, l'investimento non sia da poco, insomma si parla di 2 milioni di euro, 2.800.000 euro, 2.600.000 euro, insomma, e al momento non si ha alcun aggiornamento su questa vicenda, la trovo assolutamente preoccupante, soprattutto in considerazione del fatto che se non venisse poi accolto il progetto definitivamente e si andasse ad un'ulteriore proroga del contratto o ad un nuovo bando, le tempistiche mi sembrano piuttosto ristrette, quindi io credo ci saremmo dovuti impegnare anche attraverso questo Consiglio Comunale a far sì che questa situazione si sbloccasse per dare garanzie non solo al gestore ma a tutta la cittadinanza che in questo momento sta usufruendo del servizio della piscina comunale. E la cosa a mio parere è sintomatica di un navigare a vista che non sta facendo bene, ripeto, ad un servizio così importante come quello della piscina comunale. Mi riservo poi di intervenire su altri aspetti che possono riguardare il piano delle opere pubbliche. Grazie. Grazie Presidente. Allora, questa delibera articolata di modifica del programma delle opere pubbliche ci offre degli spunti interessanti in via diretta e anche in via indiretta per affrontare alcune questioni che sono realmente importanti per la comunità e soprattutto per i benefici che la comunità stessa potrà godere da alcuni interventi e ci dà anche la possibilità di puntualizzare alcuni elementi di criticità che a nostro avviso devono essere affrontati, che richiederebbero a nostro avviso all'amministrazione un cambio di passo e anche un cambio di direzione proprio. Parto dalle cose positive, anzi direi dalle cose molto positive. Il primo, gli interventi di manutenzione nei plessi scolastici, di adeguamento nei plessi scolastici, e il secondo la galleria del Russolo. Ecco, questi sono due interventi molto importanti che è bene che l'amministrazione concluda, e certamente il beneficio di cui godrà la comunità sarà notevole e consistente, quindi c'è anche l'auspicio nostro che queste cose procedano. Sulla questione Villa Martinelli INPS noi insistiamo non perché perché siamo dei curiosi e vogliamo capire a che punto è il rapporto con l'INPS, a parte il fatto che se ne sta parlando da moltissimo tempo e si continua a dire siamo addirittura d'arrivo, forse sarebbe anche meglio di dire che ci sono delle criticità, forse sarebbe bene dire che forse c'è qualche perplessità da parte dell'INPS, non lo so, noi non lo sappiamo perché continuiamo a ricevere
di quadrimestre in quadrimestre la stessa medesima risposta. Siamo addirittura d'arrivo, si vedrà. Bene. Allora, perché noi diciamo la questione INPS? Perché giustamente l'amministrazione ha avviato, secondo noi, un importante intervento di ristrutturazione / manutenzione straordinaria. Se non ricordo male, fra tetto e il resto sono oltre 500.000 euro, quasi 500.000 euro, e una delle finalizzazioni era proprio la questione del rapporto convenzionale con l'INPS. E quindi gli interventi sono stati orientati propriamente per questo. E allora parallelamente doveva procedere anche come dire, lo strumento dell'accordo convenzionale con l'INPS, con la definizione anche dei contenuti normo-economici che da questo punto di vista appaiono, come dire, del tutto naturali e del tutto normali, forse anche normativamente definiti, visto che qui stiamo parlando di un investimento piuttosto robusto su un bene disponibile del comune che in qualche misura viene messo a disposizione a un altro ente. Ecco, ci sono anche dei profili normativi. Allora, non continuate a banalizzare le nostre richieste, non continuate a darci risposte generiche di quadrimestre in quadrimestre. Dite che probabilmente, se è vero, poi se non è vero vuol dire che ho cianciato a caso, ma dite che ci sono delle criticità, che con l'INPS il discorso va avanti, ma non va avanti così spedito come potrebbe, e forse anche ricevereste qualche indicazione da parte nostra per cercare di addivenire al punto di equilibrio. Ecco, questione Martinelli l'abbiamo esaurita. Sulla questione del parcheggio di Via Valle, secondo noi non si deve fare per due motivi. Uno, perché a nostro avviso è un intervento incongruo, irragionevole e irrazionale quello di Via Valle, l'abbiamo già spiegato per tanti motivi. Oltretutto Via Valle è l'ultimo e l'unico polmone verde della nostra comunità, in centro, in un'area centrale. Sarebbe veramente delittuosa trasformarlo in un parcheggio, proprio delittuosa da questo punto di vista. Ma c'è anche un altro tema, Assessore Mossanuto, e cioè voi ponete a finanziamento del parcheggio di Via Valle, almeno in parte, la vendita, l'alienazione penso di un'area dell'ex Perfosfati. Su questa questione, e mi pare di aver inteso dalla Commissione, chiedendo al privato che si adoperi per bonificare l'area, il vincolo condizionale. Allora, su questa questione qua, no, allora ditemi voi se è giusto, se non è giusto. Va bene, se faccio confusione mi dite dove faccio la confusione. Allora, la mia domanda che faccio a lei, Assessore, ma in Commissione, in modo abbastanza sbrigativo, consentitemi, e poco funzionale dal punto di vista istruttorio, dato che noi continuiamo a avere un foglio bianco e una penna e non abbiamo null'altro su questa questione della perfosfati. Mi pare un po' poco rispetto ad un consiglio comunale, ecco, ma ci siete venuti a dire, i progettisti sono venuti a dire che il progetto precedente sostanzialmente viene superato, perché dopo una serie di analisi che sono state fatte e poiché ci sono le risorse a disposizione, si intende recuperare i due capannoni nella loro complessità, e però non c'è lo spazio per la bonifica, cioè non ci sono le risorse economiche per la bonifica. Questa cosa qui, no, va bene, senta, ha detto delle cose generiche per la prima volta oggi, insomma, non siamo mica, cioè, per cortesia, cioè, ascoltate le nostre osservazioni, dopo ci date risposta, non siamo, come dire, ecco, benissimo, Assessore Geronazzo, troppe volte ci sono state date risposte generiche, evasive, va bene,
Figuriamoci su un tema come la perfosfati, figuriamoci. Quindi noi cerchiamo di essere seri e di ascoltare. Ecco, chiedo la medesimo atteggiamento anche da parte sua o vostra. Ecco, bene. Ripeto, sulla perfosfati abbiamo il foglio bianco e la penna in mano. Questo è quello che l'amministrazione ha fornito rispetto al progetto che è stato presentato in commissione. Quindi io non farei tanta, come dire, bene. Fra l'altro preannunciavo che chiederemo la convocazione della commissione e chiederemo la convocazione del Consiglio Comunale su questo tema, lo diciamo già subito perché così, ecco, bene. Sulla bonifica dico, com'è possibile venirci a dire la bonifica non la faremo più avanti? Stasera positivamente è stato detto no, la bonifica in effetti bisogna farla, troveremo le risorse, non è così impegnativo, sarebbe interessante cominciare ad avere elementi non generici, ma elementi, perché il dire ristrutturiamo e non bonifichiamo, guardate che è una cosa, l'avete detta o il progettista l'ha detta, ma è una cosa che ha suscitato parecchio scalpore da diversi punti di vista. Ecco. Ma poi c'è un'altra questione che è legata alla vendita dei terreni. Ma se è vero come è vero che complessivamente si ristruttura l'immobile nella sua articolazione, e anche da un punto di vista urbanistico cambiano diverse cose. Fra l'altro, non essendoci più bisogno del credito edilizio per i privati per avere risorse e procedere alla ristrutturazione, credo che anche quello debba essere rivisto. Cioè c'è un processo complessivo di rivisitazione e voi ci proponete in 2 delibere di vendere 2 aree dell'area per fosfati. Ma scusate, ma queste 2 aree, fra l'altro, dove sono? Sono contigue? Sono vicine all'immobile? Ma se poi abbiamo la necessità di rifunzionalizzare in un certo modo questo immobile, francamente questa delibera che prevede la vendita di aree della perfosfati, allora quando voi ci avete detto che il progetto è completamente diverso rispetto al precedente e che non fate la bonifica, ma la bonifica forse si dovrà proprio fare, permettetemi di dire che sostanzialmente è un po' leggerina questa previsione e che comunque dimostra che allora si può dire tutto e il contrario di tutto. Come fate a vendere delle aree non sapendo ancora complessivamente che cosa si farà della perfosfati, avendo voi detto che la bonifica inizialmente detto non si farà almeno subito, poi invece si farà, insomma francamente ritiratele queste delibere, ritiratele, perché sulla perfosfati bisogna rifare un disegno generale, un disegno regionale che ha delle implicazioni di varia natura. Oltretutto chiedere ai privati, se così è, magari mi sbaglio, di bonificare quando il comune, l'ente locale non fa quanto dovrebbe fare sui terreni di pertinenza dei capannoni o sottostanti ai capannoni, francamente guardate, ma da questo punto di vista io ritengo, e lo dico, mi fa piacere che ci sia stata un'apertura, ma noi su questo insisteremo in tutti i modi possibili, la bonifica va fatta. La bonifica va fatta perché bisogna completare un'opera importante ed imponente di bonifica che le amministrazioni hanno portato avanti rispetto a quest'area, perché la bonifica, fra le altre cose, è funzionale all'utilizzo futuro e alla gestione futura di questo immobile. Ma su questo, fra l'altro, la fattibilità tecnico-economica che è stata predisposta dall'amministrazione e che ricalca il progetto definitivo della precedente amministrazione, se non sbaglio, prevedeva la bonifica, se non sbaglio. Ecco. Quindi questo fatto di dire la bonifica non si fa, francamente ci ha lasciati, uso un eufemismo, un po' perplessi, e vi chiediamo proprio di riconsiderare in modo decisivo questa vicenda, perché a nostro avviso si deve partire proprio dalla bonifica e poi sostanzialmente arrivare a pensare alla rifunzionalizzazione e alla gestione dell'immobile. Rifunzionalizzazione e gestione dell'immobile, qui concludo questo aspetto, che deve vedere coinvolti, signora Sindaco, i diversi soggetti istituzionali, i diversi soggetti presenti nella comunità, che deve interessare trasversalmente anche i vari distretti di cui il Comune di Portogruaro è parte, perché deve essere in qualche misura un progetto
multiforme e multidisciplinare che attraversa molti aspetti della vita della comunità, perché attraversa l'aspetto economico come esposizione, come sito di pregio che ci dà la possibilità di esporre anche da un punto di vista economico quelle che sono le caratteristiche dell'area della Venezia orientale, ma addirittura anche di un'area più vasta. Da un punto di vista turistico può essere uno spazio importantissimo per colmare questo gap fra economia della costa ed economia del retroterra. È un sito di pregio da un punto di vista che può generare da un punto di vista culturale, da diversi punti di vista. E allora per far questo bisogna mettere in atto delle sedi che generino però idee e progettualità concrete, perché non basta dire la sede del distretto turistico dopo 2 anni è a Portogruaro, non basta questo, bisogna cercare di attivare quelle sinergie che mettano insieme questi soggetti e che generino idee progettuali e realizzazioni, perché noi la misura del coinvolgimento e della responsabilità dei vari soggetti intorno al progetto lo vediamo dai risultati e non dalle intenzioni. Ecco, quindi da questo punto di vista ho molto piacere che il Comune di Portogruaro sia sede di diverse, come dire, enti consorziali, distretti, eccetera, però poi, ripeto, quello che conta non sono tanto le intenzioni, ma sono le realizzazioni. E su questo credo che la comunità di Portogruaro abbia un'occasione storica quasi irripetibile da questo punto di vista. Ultima cosa, chiedo perché nella torre civica campanaria siano stati confermati il 1.150.000 e non siano invece stati previsti nella scansione triennale le risorse già previste dal decreto ministeriale che dava anche, se l'ha detto lei in commissione, dava anche una cadenza annuale rispetto agli importi. Ecco, allora chiedo perché molto spesso si mettono a bilancio magari degli interventi avendo un'aleatorietà di risorse, questa volta le risorse ci sono, non comprendiamo perché non sia stato messo l'importo complessivo in modo pluriennale con le cadenze previste dal decreto ministeriale. Grazie. Grazie consigliere Terenzi. Signor Sindaco, prego. Guarda, veloce, poi passo subito la parola. Benissimo, guardi. Consigliere Terenzi, io concordo in tutto quanto lei ha detto. Su una cosa non concordo, che ci siano solo intenzioni e non ci siano risultati. Bene, stasera abbiamo dimostrato nei fatti che ci sono tanti risultati, uno dei quali anche, cito solo questo, l'acquisizione del contributo per la Perfosfati. Prima la consigliera Pizzolito diceva che il risultato della scelta di acquisto della Perfosfati. Bene, forse anche no, consigliera Pizzolito. La scelta dell'acquisto è stata una scelta che forse io onestamente non l'avrei fatta. Acquistare un bene che poi si è scoperto fortemente inquinato, con ceneri di pirite, che poi si è scoperto che rispetto al quale abbiamo dovuto metterci un sacco di soldi, perché fino ad ora sulla Perfosfati sono stati messi un sacco di soldi, forse qualche perplessità l'avrei avuta. Riassumendo, a oggi stiamo ottenendo risultati, non intenzioni. E quanto lei, consigliere Terenzi, diceva prima che con, ad esempio, il distretto del turismo non si deve parlare solo di sede, bene, ha totalmente ragione, perché la sede è stata l'atto finale di una serie di incontri che abbiamo avuto con tutti i portatori di interesse elettorale. Quindi stasera si parla solo di risultati, consigliere Pizzolito, consigliere Terenzi. Poi quando lei mi dice che si doveva ragionare da subito su bonifica, probabilmente bisogna intenderci cosa si intende bonifica, e io lascerei la parola all'architetto Scapin, perché se bonifica aveva senso quando si andava in demolizione, ripeto, demolizione dell'80% della struttura, ovviamente quando tu vai a demolire e lasci delle arcate aperte, in quell'area ci piove e piove su un terreno e si ha un dilavamento. Quindi quando si parla di bonifica si lascia la parola ai tecnici e adesso lascerò la parola all'architetto Scapin che ci spiegherà per quali motivi
non si renda immediatamente necessaria un'opera di bonifica con eliminazione del materiale, ma si possono fare altre opere di bonifica come da previsione di piano già depositato in città metropolitana. Grazie, signor Sindaco. Prima di dare la parola all'assessore Morsanuto, se non ricordo male voglio citare un fatto storico. Credo che in questo Consiglio Comunale ci sia forse l'unico consigliere di allora che votò contro all'acquisizione della Perfosfati, e io mi ricordo perché storicamente ce lo spiegò, e quindi prego, Assessore. Allora, volevo andare per ordine. Intanto volevo rispondere alla consigliera Drigo che ha sollecitato, penso che sia giusto, perché i gestori attuali della piscina hanno presentato un progetto di finanza. È una cosa molto delicata perché l'importo è importante, probabilmente la piscina dovrebbe restare anche chiusa per un periodo, dunque ci ripromettiamo a breve di analizzare questa prospettiva. È chiaro che noi in questi 2 anni abbiamo anche continuato a fare la manutenzione, abbiamo speso 100.000 euro una volta, dopo il Fortunale ha portato via il tetto, dunque non si può andare avanti tanto con questa problematica, che è uno dei problemi più importanti che abbiamo delle strutture a Portoguaro. Dunque a breve avremo anche questo, faremo una commissione a brevissimo su questo importante problema. Per quanto riguarda l'INPS, giustamente, invece rispondendo al dottor Terenzi, è da tempo che dobbiamo fare, tant'è che abbiamo già cominciato 1 anno e mezzo fa dicendo che è lo sogno di questa amministrazione, cominciato anche dall'altra, perché non dimentichiamo che l'ufficio delle entrate è stata anche l'altra amministrazione che noi volevamo completare per fare un polo fiscale unico, su un unico sito dove magari poteva esserci anche per i cittadini un vantaggio invece di spostarsi da una parte o dall'altra, però non è che stiamo tirando avanti, che le cose sono complicate. Fra l'altro si parla sempre di risorse di 400-500 mila euro fra tetto e restauri interni, però penso che a brevissimo, anche entro l'anno, sono convinto, posso dire che finalmente siamo arrivati a un punto. Per quanto riguarda dopo tutti i discorsi per quanto riguarda la bonifica della Perfosfati, sulla Perfosfati in generale, non è che abbiamo tenuto nascoste le cose, però la perplessità di quanto riguarda un progetto, la possibilità di fare la bonifica, in questi giorni che ci siamo informati sui costi, sulle varie operazioni da fare, anche là siamo in grado di trovare le risorse per fare una cosa che giustamente anche a noi fa più piacere avere la bonifica insieme alla messa in sicurezza, al restauro del corpo. Dunque dopo spiegherà tecnicamente l'architetto Scapin. Voglio ricordare che la Perfosfati, lei mi dice giustamente come mai mette 200.000 euro sulla vendita terreno per realizzare il parcheggio della Perfosfati. Voglio ricordare che fino a pochi anni fa abbiamo fatto un grosso miglioramento perché ne mettevamo 6-7 milioni di euro per mantenere il bilancio del comune. Dunque adesso, dopo a proposito di perizie, di polemiche sul quadro, non quadro, che non c'entra niente, però andiamo a vedere anche una cosa. Questa nel 96 è stata comprata per 800.000 euro, per 800 milioni, è stata valutata dopo 25.000 metri a 13 milioni di euro per mantenere il bilancio, cioè adesso dovremmo rifare questa verifica perché 500 euro una zona inquinata, non so se adesso si parla di ipocrisia per 200.000 euro di questo. Abbiamo valutato un'area inquinata 2,5 ettari a 13 milioni per mantenere tutti i nostri equilibri. Io penso che si vada a rimettere in ordine anche questa cosa, sicuramente la perizia non potrà, deve essere messo a posto anche questa cosa, perché si va a mettere un po' ordine, un po' tutto, dunque si comincia a dire perché il campanile mettiamo ancora
uno stralcio, lo mettiamo perché fin quando non c'è la sicurezza del finanziamento è opportuno comunque rimettere prima uno stralcio dentro tutte cose che si cercano di mettere in ordine, ma comunque i fatti dimostrano che si va verso una soluzione, se non totale, ma dopo lo faranno anche gli altri se non riusciremo a farlo, però si va verso sicuramente qualcosa, con risultati importanti. Basta, dopo io, se volete, adesso passo la parola a Scapin, perché per quanto riguarda gli altri punti che sono più tecnici, come mai si arriva a fare quanto costa, quanto non costa, la pierite, le normative, adesso magari chiedo lui un momento di chiarire come vuole il sindaco. Sì, allora io, grazie Assessore, buonasera consiglieri. Io mi soffermerei su un aspetto sul quale pare serva fare un po' di chiarezza, sulla questione della bonifica. Altre cose magari si vedranno in seguito. Quando vedemmo il progetto in commissione, dicemmo sia io che il progettista che dalla valutazione fatta in fase di stesura del progetto definitivo è emerso che i costi legati al recupero, che non è ristrutturazione, il recupero è la conservazione del bene e quindi l'intervento va calibrato come restauro, non come ristrutturazione. Il restauro comporta una spesa notevole perché parliamo di, se noi sommiamo tutte le superfici delle varie parti della struttura in cemento armato, arriviamo a circa 37.000 metri quadrati. Questo lavoro incide circa 1,8 milioni sul budget, solo per il restauro. Ovvio che si è fatta una scelta, quella di dire privilegiamo la conservazione del bene, fermiamo gli aspetti di degrado e poi ci concentriamo sulla questione della bonifica. Perché, voi lo sapete meglio di me, quando sono stati fatti i lavori nei capannoni, è stato bloccato l'intervento di bonifica nel sottosuolo proprio perché il fabbricato è stato dichiarato pericolante. Nessuno di noi entra in casa quando il tetto gli crolla in testa. Quindi fondamentale è la messa in sicurezza. La bonifica, per come la conosciamo in quell'area, ha due aspetti. Uno, lo scavo e l'asporto del terreno da smaltire in una discarica autorizzata, perché quei terreni contengono ceneri di perite. Due, è l'intervento di MIS, una S sola, messa in sicurezza, che è un trattamento particolare che fa in modo che le acque meteoriche, come diceva prima il sindaco, percolando non si portino dietro i metalli pesanti e quindi vadano a inquinare le falde che sono a circa 9 metri. Allora questo intervento di bonifica là sotto, cambiando il progetto, quindi andando a mantenere la copertura sul fabbricato in sostituzione del progetto approvato che prevedeva la demolizione e ricostruzione mantenendo più di metà della superficie scoperta, perché le strutture in cemento armato venivano sostituite da archi in acciaio corten, quello arrugginito per capirsi, ovviamente rimanevano esposte alle intemperie e quindi non riuscivano a risolvere il problema del percolamento. Ovvio che era stato imposto con quella soluzione di fare il capping. Con questa soluzione fondamentalmente è necessario fare un diaframma, cioè confinare l'ultimo lato che manca per fare in modo che l'espansione, diciamo il dilavamento, non crei pregiudizio per le falde. Questo intervento lo stiamo quantificando e verrà fatto. Quindi quando si parla di bonifica intendiamo questo. Ecco, qui noi intendiamo scavare e portare in discarica, che ha un costo notevole, sono circa 130 euro a tonnellata, più o meno. Ecco, non ci sono le risorse e quindi si è scelto di fare questa soluzione e la si farà dopo che è stata messa in sicurezza la copertura, perché nessuno può permettersi di mandare un'impresa a lavorare in un cantiere che è pericoloso. Grazie. Grazie architetto Scapin, ha dato le risposte. Se non ci sono altri interventi io porrei in votazione il punto 6 all'ordine del giorno. Chi è favorevole? Chi è contrario? 6 contrari. Anche l'immediata esecutività, per cortesia, chi è favorevole? Chi è contrario?
No, il punto è approvato, grazie. Veniamo ora al settimo punto, all'ordine del giorno, riconoscimento debiti fuori bilancio, approvato, argomento esaminato dalla terza commissione il 18 di aprile, il parere revisorio è arrivato il 26 aprile. Chiedo per cortesia al Presidente, grazie. Questo capitolo inerente ai debiti fuori bilancio che riguardano l'impegno della cifra di euro 1.324,76 per pagare interamente le spese postali sostenute dal Comune di Portogruaro, in quanto le poste, malgrado i 3 solleciti da parte del segretario comunale alle poste per avere le fatture finali delle spese postali a carico del Comune di Portogruaro per il 2017, non hanno provveduto a trasmetterle in tempo utile 31/12/2017, ma solamente nel 2018, e pertanto si rende necessario riconoscere questa ulteriore spesa a saldo delle fatture delle poste. Altro debito fuori bilancio per euro 5.671,56 riguarda il pagamento all'Ater di Venezia per l'utilizzo di numero 2 alloggi, uno in via Sardegna ed uno in via Lisonzo, utilizzati da 2 famiglie in situazioni di difficoltà. Grazie. Grazie, consigliere Zanco. Ci sono interventi? Non ci sono interventi sull'argomento? Se non ci sono interventi, io pongo in votazione. Chi è favorevole? Favorevole anche così. Chi è contrario? Chi si astiene? 5 astenuti. Prego per cortesia anche l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima, il punto è approvato. Grazie. Veniamo ora all'8º punto. Approvazione della convenzione con la città metropolitana di Venezia per l'istituzione dell'ufficio unitario di avvocatura civica metropolitana. Argomento esaminato dalla prima commissione il 17 di aprile. Chiedo per cortesia alla Presidente, grazie, una breve relazione. Grazie Presidente, buonasera signor Sindaco, assessori, consiglieri tutti. Questo ordine del giorno è stato trattato nella commissione di martedì 17 aprile. La città metropolitana di Venezia, in attuazione degli articoli 19 e 30 del decreto legislativo numero 267/2000, ha avviato una serie di iniziative per garantire l'assistenza tecnico-amministrativa alle amministrazioni del proprio ambito territoriale. A tal fine il Consiglio è chiamato ad approvare la convenzione triennale con la città metropolitana per l'istituzione dell'ufficio unitario di avvocatura civica metropolitana, il cui obiettivo sarà di ridurre il contenzioso degli enti locali con i cittadini e imprese, migliorare il livello qualitativo e quantitativo del servizio, incrementando il grado di specializzazione del personale addetto, ottimizzare il ricorso ai professionisti legali, favorire l'accesso del servizio legale e le economie gestionali. L'avvocatura unica fornirà al Comune di Portogruaro il patrocinio legale su vertenze ambientali e di giurisdizione civile, consulenza e assistenza legale su procedimenti di importanza strategica o particolare complessità, riscossione coattiva dei crediti, supporto nelle procedure di scelta di professionisti esterni nei casi di conflitto di interessi degli avvocati dell'ufficio con gli enti associati o in caso di indisponibilità di assumere l'incarico, assistenza giuridico-amministrativa nella fase stragiudiziale volta a prevenire o concludere in via bonaria il contenzioso giurisdiziale. Grazie. Grazie consigliera. Se ci sono interventi su questo argomento, consigliere Gradini. Ignoranza, chiedo scusa, ma è il rinnovo della convenzione già fatta? Non avevamo già discusso di questa questione, no? È un ex novo questo? Questo è un ex novo.
scusate, ma mi è sfuggito l'argomento. Se no, segretario, se vuole spiegare lei meglio. Faccia lei, segretario. La deliberazione che si ricorda il consigliere Terenzi è del 2016, questa va a sostituire quella convenzione. Sì, è uguale, cioè uguale, cambia, sì, quella viene revocata e viene sostituita da questa. Sì. Okay. Consigliere Gradini, prego. Grazie Presidente. In occasione dell'apposita commissione abbiamo accettato, diremo, le spiegazioni o il tentativo di far capire da parte del segretario comunale e non siamo veramente soddisfatti della risposta e non vediamo i vantaggi che il Comune potrebbe avere da questa iniziativa, da questo accordo. Per cui io questa sera formalmente a nome del gruppo misto chiedo, diremo, una relazione su costi e benefici che potrebbero giungere, diremo, con questo accordo al Comune di Portogruaro. Quindi diremo, noi ci asteniamo da qualsiasi, diremo, parere e attendiamo, diremo, una relazione precisa, dettagliata su costi e benefici del Comune che avrà il Comune di Portogruaro. Grazie consigliere Gradini. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi io pongo in votazione il punto all'ordine del giorno. Chi è favorevole? Ci sono 9 più 5. Chi è contrario? Chi si astiene? 2 astenuti. Chiedo per cortesia anche l'immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima il punto è approvato, grazie. Passiamo al 9° punto, all'ordine del giorno, acquisizione di alcuni terreni costituenti parte del sedime della strada ad uso pubblico denominata Via Santa Giustina, ai sensi dell'articolo 31,21 e 22 della legge 23 dicembre 98 numero 448. Argomento esaminato dalla 5ª Commissione il 19 aprile. Chiedo per cortesia al Presidente, grazie. Sì, grazie Presidente. Con delibera del Consiglio Comunale numero 171 è stato aggiornato l'elenco delle strade classificate comunali e in sede di revisione catastale è data facoltà agli enti locali con proprio provvedimento di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre 20 anni, previa acquisizione del consenso da parte dei proprietari. I signori Zanon Luciano e Piccolo Maria, proprietari del Mappale 453 foglio 22, e Brunetti Enrico e Nosella Bruna, proprietari del Mappale 452 foglio 22, con nota protocollata, hanno manifestato la disponibilità di cedere all'amministrazione comunale la porzione di terreno di loro proprietà costituente parte della strada denominata Via Santa Giustina, posta nella frazione di Sumaga. Le aree da cedere risultano catastamente censite al catasto terreni ed è utilizzata ad uso pubblico da oltre 20 anni senza che da parte dei proprietari sia stata mai sollevata alcuna opposizione. Grazie consigliere. Se non ci sono interventi io pongo in votazione il punto. Consigliere Terenzi? No. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 3 astenuti. Anche l'immediata esecutività, per cortesia, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima, il punto è approvato, grazie. Passiamo ora al 10° punto, acquisizione di alcuni terreni costituenti parte del sedime della strada ad uso pubblico denominata Via Cesare Balbo, angolo Via Giovanni Battista Vico, ai sensi dell'articolo 31,21 e 22 della legge 23/12/98 448. Argomento esaminato il 19 aprile. Prego Presidente, grazie.
sempre riguardo alla delibera numero 171, l'architetto dottor Vit Flavio, con nota del 16 maggio 2017 su mandato dei signori Fagion, Cristina, Carla e Silvio, chiede la possibilità di regolarizzare lo stato di fatto dei luoghi di un'area posta tra le vie Vico, Savonarola e Baldo a Portogruaro. Con nota del 9/11/2017 gli stessi confermano la richiesta di essere disponibile alla stipula degli atti necessari. L'area medesima, catastamente censita, che i signori intendono cedere all'amministrazione comunale, è utilizzata ad uso pubblico ininterrottamente da oltre 20 anni, senza che da parte dei proprietari sia mai stata sollevata alcuna opposizione. Grazie consigliere. Consigliere Gradini, prego. Sia nelle apposite tutto che non ci sono, e lo ripeto questa sera, non ci sono queste operazioni a farsi a regolarizzazione di questi terreni, ci sono altre situazioni che diremo il comune, l'amministrazione comunale si era impegnata di risolvere. Mi permetto solamente diremo di ricordare un piccolo particolare, più volte ripetuto anche dai cittadini di San Nicolò. Via Querini è un territorio, una strada, diremo, è un percorso che è stato concesso da parte delle autorità regionali al comune di Portogruaro. Quei cittadini, i cittadini di San Nicolò, quelli che particolarmente abitano in via Querini e si portano verso il centro, da tempo attendono che il comune faccia queste operazioni per poter regolarizzare e quindi poter usufruire dei benefici diremo, che il comune dà a questi cittadini. Sarebbe opportuno che venisse messo a verbale anche questo mio intervento a nome dei cittadini di San Nicolò, ripeto, in particolar modo via Querini, va bene, affinché si potesse risolvere questo annoso problema. Grazie. Grazie consigliere Gradini. Consigliere Scarpa, prego. Una breve domanda, anche per stemperare, in senso ironico se me lo consente Presidente, ma acquisizione cosa si intende? Una donazione o una compravendita? Architetto, lo dice lei? Oneroso, perché c'è anche questo nuovo istituto giuridico che ho scoperto questa sera. È una cessione bonaria a titolo gratuito. Ha sentito? Devo ripetere, no? Grazie architetto. Quindi pongo in votazione il punto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? 3 astenuti. Chiedo anche l'immediata esecutività, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. Come prima il punto è approvato, grazie. Arriviamo quindi all'11° punto, permuta di terreni per l'accorpamento di aree costituenti parte del sedime della strada comunale ad uso pubblico denominata via Cesare Balbo, via Giovan Battista Vico, via Savonarola. Argomento trattato il 19 aprile. Il parere revisori è giunto il 26 aprile, chiedo per cortesia al Presidente, grazie. Sempre l'architetto dottor Vit Flavio, con nota del 16 maggio, su mandato dei signori Tessarin Marina, Francesca e Michele, unitamente ai signori Fagion, Battistina, Carla e Silvio, chiede la possibilità di regolarizzare lo stato di fatto dei luoghi di un'area posta tra le vie Vico, Savonarola e Baldo a Portogruaro, chiedendo la cessione delle aree destinate a viabilità da oltre 20 anni. In particolare i signori Tessarin Marina, Francesca e Michele si sono dichiarati disponibili a cedere in permuta al Comune di Portogruaro le aree di proprietà destinate da oltre 20 anni a viabilità, comprese nelle vie comunali denominate via Giovan Battista Vico, via Ignazio Savonarola e via Cesare Baldo di Portogruaro, originariamente identificate da porzioni
dei mappali 191, 1094 e 1040 del foglio 28 in cambio della cessione di porzioni dei mappali 277 e 282 del foglio 28 di proprietà comunale. Precisando che gli oneri notarili e di frazionamento saranno a carico degli stessi privati. I signori Tesserin si sono assunti l'impegno a versare a titolo di conguaglio per la permuta la somma che gli verrà determinata dagli uffici comunali. Le aree in oggetto della permuta sono state inserite nel piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018-2020, approvato con delibera di giunta comunale numero 196, facente parte integrante del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020, DUP 18-20, Programma triennale opere pubbliche 2018-2020, elenco annuale 2018, approvato con delibera del Consiglio Comunale numero 104. Grazie consigliere. Quindi se non ci sono interventi pongo in votazione il punto. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Immediata esecutività. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Come prima. Il punto è approvato. Grazie. Veniamo ora alle due mozioni, il punto 12 e il punto 13. Punto 12 è proposta di mozione su viabilità quartiere San Nicolò. Io pensavo, visti i tempi, consigliere, lei vuole leggerlo o la risposta immediata? Allora bene, via la lettura. Allora, grazie Presidente. Allora, oggetto, viabilità quartiere di San Nicolò. Viste le insistenti voci circa l'insediamento di attività commerciali di varia natura in viale Pordenone, nell'area antistante il ristorante Alla Botte, preso atto della criticità circa gli aspetti di viabilità già presenti nella zona interna del quartiere di San Nicolò, per diverse ore del giorno e per diverse giornate settimanali, tutto ciò premesso e considerato, si impegna questa amministrazione affinché il traffico conseguente ad eventuali insediamenti commerciali non venga scaricato sulle vie interne del quartiere di San Nicolò, già ora inadeguate per conformazione e costruzione storica a sopportare carichi di traffico maggiori. Grazie consigliere. Io direi dare la parola all'assessore Monsanuto per una eventuale risposta. Non so cosa dire perché non è che sia molto strutturata sta mozione qua, dunque adesso dobbiamo fare anche due mozioni così, vabbè, comunque la posso anche condividere perché ogni attività che si fa sicuramente è giusto migliorare la viabilità, è giusto impegnarsi per creare meno disagi possibile. Dunque non sono voci dicono, sono dei privati che hanno chiesto di fare un insediamento produttivo con concessioni già avute negli anni precedenti, hanno protocollato un progetto per quanto riguarda la viabilità che è stato bocciato perché non andava bene per il PUA. Stiamo vedendo di trovare una soluzione, una soluzione che naturalmente nel quartiere San Nicolò non riguarda solo Viale Pordenone o l'area di fronte alla Botte, stiamo vedendo anche stiamo parlando con più soggetti anche per quanto riguarda la rotondina di Via Antinori, lo stiamo facendo e abbiamo informato anche i vari enti che non è che dipende solo da Portoguaro, dal comune di Portoguaro, sono tanti soggetti dall'ANAS, dalla città metropolitana, tanti altri che hanno dato la disponibilità per vedere di cercare di fare più snello il traffico. Per adesso non abbiamo fatto niente, se lo porteremo in commissione. Il primo progetto ufficialmente, penso che uno può vedere le carte, è stato bocciato dall'amministrazione, che per fare un nuovo insediamento ci debba essere una maggiore attenzione per quanto riguarda la viabilità della zona di San Nicolò, mi pare una cosa scontata, se no non ci preoccuperemo anche di vedere anche un po' più avanti, vedere anche il discorso della rotondina di Via Antinori e dobbiamo parlare con quelli del centro commerciale per altri interventi. È chiaro che comunque i privati sono quelli che possono aiutare
a fare anche degli interventi, a tirare fuori i soldi per fare loro hanno, non è che vogliono per forza fare una rotonda, loro dicono diteci cosa possiamo fare per venirvi incontro per migliorare la viabilità di tutto il quartiere. Così come abbiamo fatto per Via Venezia, dove hanno fatto degli interventi, dopo tanti anni sono riusciti a tombinare il fosso, a creare un percorso, questo grazie a un contributo dei privati su concessioni già date prima. Attualmente non c'è nessuna, stiamo studiando, stiamo vedendo, stiamo coinvolgendo più, ma non c'è niente, non è voci per sentire dire. Il progetto iniziale che hanno fatto loro è stato momentaneamente non dichiarato idoneo, ma non dall'assessore Morsanuto perché non ha le competenze, ma l'ufficio tecnico, qui l'architetto Scapin ha deciso che non era giusto. Però questo andiamo avanti. Fra l'altro quelli che vorrebbero realizzare sul supermercato a San Nicolò, ho visto ieri passando per San Donà che l'hanno già messo su in viale, non mi ricordo più quel viale centrale di San Donà, dove vicino con l'ufficio Postumia, dovrebbe essere uno dei primi d'Italia dell'Aldi, l'hanno già fatto là a 400 metri dal Duomo, sulla strada che porta al Duomo, sono riusciti a farli, anche là non sembra che ci sia una mobilità immensa, invece diciamo che qua stiamo avendo l'attenzione che merita un quartiere così importante, però ti assicuro che non abbiamo fatto, anche se dopo si può creare qualche allarmismo, dopo alla fine contano i fatti, contano le carte, conta quello che passa veramente sia in Consiglio Comunale che in Commissione. Dunque di impegnarci a migliorare la viabilità prima di fare altre opere, anche se non dovrebbe essere, visto che abbiamo sentito che vuole essere un privato che vuole fare in quel punto lì, perché dovremmo farlo per tutti a questo punto, qualsiasi insediamento economico produttivo, in quella zona dovrebbe avere un'attenzione, non sicuramente solo questi signori che vengono a fare questo investimento in qualsiasi zona un po' del territorio. Però per quanto io mi impegno adesso, anche perché abbiamo fatto degli incontri importanti con il sindaco, anche per tutta la viabilità di San Nicolò, non solo in Viale Pordenone, tra poco noi coinvolgeremo le commissioni prima di fare scelte così importanti, verranno coinvolte, dopo verrà portato nel Consiglio Comunale e vediamo come faremo, insomma. Comunque per me non è, l'ordine del giorno è riduttivo, però non è che sia un disaccordo, perché è chiaro che prima di fare un insediamento del genere bisogna vedere tutte le problematiche che possono esserci, però vorrebbe vedere anche qualche beneficio che ci potrebbe essere, insomma, per vedere tutte un po' le opportunità. Dopo può rispondere. Grazie Assessore. Signor Sindaco, prego. Prego. Grazie Presidente. Allora, la mozione ha uno scopo ben preciso, è posta in termini molto semplici perché, e non sarebbe posta neanche la mozione, se non per il fatto che su questa questione, almeno chi abita in quella zona lì, spesso e volentieri ultimamente si sta parlando. Forse perché è uno scontro tra poveri o meno poveri sul fatto che qualcuno accampa degli interessi e qualcun altro magari li deve subire. Allora, visto che è una questione proprio, come diceva prima l'assessore, che non fa parte solamente di un qualcosa in favore o a sfavore di un'azienda commerciale, no, assolutamente, perché quella zona lì è particolarmente vulnerabile e vi spiego perché. Allora, oltre al traffico che noi abbiamo citato, quella zona lì ha ulteriormente, come tutta quanta la zona, un grave rischio idrogeologico. Qualcuno che passa e usa via Vespucci avrà visto che appena piove, anche un bel sottopassaggio, quella della tangenziale, che è abbastanza grande e a norma, rimane allagato. E quindi abbiamo i nostri bravi vigili che vengono puntualmente a transennarlo. Poco più avanti ne abbiamo uno che è di servizio, ma che viene utilizzato molto, anche quello lì viene transennato.
Quindi pensare di fare una cementificazione a quel livello lì, oltre al traffico, credo che comporti ulteriori problemi sui problemi, quindi bisogna pensarci bene. Prima eventualmente si dovrebbero risolvere i problemi di rischio idrogeologico e poi eventualmente si ragiona di altro. Ulteriore problema, tutta quanta la parte, diciamo, sud, sulla parte a sud, insiste l'elettrodotto, il famigerato elettrodotto. E qui, per chi non ha fatto le 150 riunioni, forse saranno anche poche che ho fatto io, può sapere che quell'elettrodotto, sì, e qualcuno può divertirsi, ma a noi dopo 18 anni ci divertiamo poco, quell'elettrodotto solamente per la zona dei residenti di San Nicolò confina con 182 proprietà. 182 proprietà. Allora, visto che lì stiamo parlando di un tratto anche molto edificabile e che appetibile anche, perché non usare le sinergie dei privati? 182, con le possibilità che l'amministrazione e gli enti pubblici hanno di dare una possibilità di costruzione, di adeguamento alle strutture e quant'altro, quindi unire le sinergie e eliminare una volta per tutte il problema. Ripeto, un problema che è stato studiato e che nei vari percorsi del PUA e quant'altro viene definito come una strozzatura per lo sviluppo della città di Portogruaro. Bene, allora, se qualcuno deve fare un'opera di quel genere lì, bisogna mettere insieme tutte le varie questioni, non ultima, rotonde, contro rotonde, di tutte le forme, ok? Quindi l'elettrodotto non risulterebbe più lì, verrebbe spostato in sede stradale a 200-300 metri di distanza, più o meno in via Cristoforo Colombo, come da progetto che è già stato fatto nel 2008 e che è depositato qui negli uffici comunali, quindi c'era uno studio che si poteva benissimo utilizzare. Ecco, e fa parte di tutta quanta la questione del quartiere e di quella zona lì, quindi traffico, rischio idrogeologico e anche quella lì in cui c'è posto benissimo un vincolo, perché il PUA, sul PUA c'è posto il vincolo di quell'elettrodotto lì. Ecco, la questione sembrava semplice con questa mozione, però noi l'abbiamo messa nei punti e nella maniera giusta. Poi dopo che non ci sia niente in mente, l'abbiamo chiesto in 2 riunioni pubbliche, ci hanno detto che non c'è ancora niente, però quando i mormori diventano piuttosto fragorosi vuol dire che qualcosa si sta muovendo e questo non sta bene, perché la discussione su questa questione e su questo quartiere è importantissima. Grazie. Prego, signor Sindaco. Sì, consigliere Fagotto, ovviamente l'attenzione nei confronti di tutte le zone della città di Portogruaro non è prerogativa sua, ma è prerogativa di tutti i presenti a questo Consiglio Comunale e credo sia anche prerogativa di tanti cittadini di Portogruaro. Quindi il problema di San Nicolò in questo momento puntuale credo sia all'attenzione di tutti i presenti che condividono la preoccupazione per il quartiere o comunque condividono un obiettivo di miglioramento del quartiere. Ma io vorrei tornare all'argomento del Consiglio Comunale. Ci si chiede di votare questa mozione. Io purtroppo, consigliere Fagotto, non ritengo di doverla votare, non perché non condivida la preoccupazione, ma perché da un lato tutto sommato è talmente aleatoria, è talmente incerta, impegnerebbe il Consiglio Comunale in azioni rispetto alle quali oggi non ha nulla di concreto, perché l'assessore Morsanutto le ha appena precisato che ci sono alcuni documenti presentati, la Giunta non ha ancora dato atti di indirizzo, quindi noi non ci siamo espressi
con indicazioni rispetto rotonda, non rotonda, uscita, non uscita. La Giunta ancora non si è espressa, quindi il substrato di questa mozione è talmente vago che io non ritengo che il Consiglio Comunale, ripeto, in scienza, in coscienza, ma non perché non condivida le preoccupazioni, non ritengo che il Consiglio Comunale si debba esprimere. Ripeto, ma non per mancanza di rispetto nei suoi confronti, consigliere, ma proprio perché a oggi non abbiamo le basi. Il ragionamento dei rumor. Io purtroppo in questi quasi 3 anni di mandato di rumor ne ho sentiti tanti e rispetto a alcuni rumor anche ci ho rimesso del mio. Vi ho detto prima che mi sono prese 2 denunce sui rumor, su fatti totalmente inesistenti, quindi noi, proprio per rispetto del ruolo del Consiglio Comunale, dobbiamo, per rispetto anche dei cittadini, basarci sui fatti. A oggi non credo che fatti ci siano e quindi personalmente non credo sia accoglibile la mozione, consigliere, questo non per non rispettare la sua posizione, non per non rispettare le esigenze dei cittadini, ma per correttezza nei confronti del Consiglio Comunale. Il consigliere Gradini prima, prego. Anche perché diremo, ripeto, chi vive a San Nicolò e conosce determinati argomenti e sta discutendo e affrontando il problema con i cittadini, sanno che effettivamente la situazione non è piacevole per nessuno. Di conseguenza io, a nome anche diremo del gruppo misto, sostengo la tesi e quindi la proposta del sindaco di spostare questa decisione più avanti. Quando avremo elementi, proposte e suggerimenti migliori, diremo come si chiama per questo territorio. San Nicolò si trova in questo, San Nicolò e dintorni, si trova, per chi vive come me e come altri, diremo, si trova in una situazione, diremo, molto molto delicata, che potrebbe realmente condizionare la vita, l'ingresso a Portogruaro di quella popolazione, di quel territorio là. Quindi io condivido la proposta del signor Sindaco di soprassedere su questa, diremo, decisione e andare alla ricerca delle soluzioni migliori. Grazie. Grazie consigliere Gradini. Consigliere Terenzi, prego. Noi apprezziamo il tono piano e anche molto semplice di questa mozione, che parte non da rumor ma da dati di fatto. Il primo dato di fatto è che l'area è un'area con gravissime criticità sul piano della viabilità. Basta passare di lì al mattino anche presto, io ci passo per lavoro, e basta passare anche il pomeriggio ad un'ora nemmeno tanto in là e oggettivamente il carico di traffico di quell'area lì è un carico consistente. Per di più, come diceva il collega Fagotto, è un carico di traffico che si scarica sostanzialmente sul cuore di San Nicolò. L'altra questione è quello che ha detto prima l'assessore Morsanuto, e cioè che ci sono stati la presentazione dei progetti. Quindi qui non si tratta, signora Sindaco, di rumors, qui sono stati presentati dei progetti, cioè francamente io non riesco a capire, e questa mozione dice che nel contesto della decisione che dovrà essere assunta, che comunque dovrà essere assunta a norma di legge, mi pare una roba abbastanza ovvia, l'amministrazione deve tenere in particolare considerazione l'aspetto della viabilità di San Nicolò. Dice questo la mozione. Francamente non riesco a capire dove vediate la genericità
e dove vediate la inutilità o l'intempestività nel porre questa sera questa questione. Fra l'altro io mi permetto anche di dire, ma certamente tutti l'abbiamo ben presente, che questa questione dovrebbe essere affrontata in modo più sistematico anche nel contesto di tutte quelle misure di mitigazione che erano state previste con la terza corsia e quant'altro. Perché io ricordo, io purtroppo non ho la memoria, purtroppo sto prendendo anch'io dei colpi, ma insomma mi ricordo che nell'ambito della A4 adesso c'è anche un nuovo presidente della Lega Nord che insieme al presidente Zaia potrà in qualche misura agire in modo un pochino più semplificato. Non so se verrà rinominato il presidente della regione commissario per la A4, ma mi pare, per la terza corsia, ma mi pare che la questione di San Nicolò debba trovare una soluzione sistematica nell'ambito anche di tutti quegli interventi di mitigazione che dovrebbero essere sostenuti nell'ambito della costruzione della terza corsia. Io non so quando, ma e in questo l'amministrazione dovrebbe riprendere l'iniziativa da questo punto di vista con le leve e con gli strumenti che ha a disposizione. Per cui secondo me un voto a questa mozione è doveroso nei confronti della comunità di San Nicolò, lo dico apertamente, perché in effetti è una comunità che è in questo momento sottoposta ad un carico di traffico molto ma molto come dire, problematico. È inutile che ricordi che vi sono anche dei comitati nati su questo, è inutile che ricordi che la situazione è complicata anche da altri fattori, è inutile che ricordi che quella è una zona di accesso della città, ma proprio per questi motivi credo che sia utile dare un segnale alla comunità, e questo segnale sta a dire la questione è complessa e articolata, deve essere risolta anche in un quadro più sistemico, tenuto conto anche di altri interventi, però riconosciamo che è un punto critico e su questo impegniamo l'amministrazione a esercitare la massima attenzione possibile in un quadro normativo, ovviamente, perché l'amministrazione entro questo quadro deve muoversi. Detto questo, noi voteremo favorevolmente questa mozione. Grazie, consigliere Scarpa, prego. Grazie signor Presidente, no, solo per dire che, come diceva giustamente la signora Sindaco, pur comprendendo perfettamente l'animus che ha guidato nella presentazione di questa mozione l'amico Fagotto, il consigliere Fagotto, sì, oggettivamente la questione che riguarda San Nicolò, ne abbiamo parlato già tantissime altre volte, non voglio ripetere altri interventi precedenti che ho tenuto in questo Consiglio, anche mi pare fosse l'ultimo Consiglio o 2 consigli fa, sì, è l'attenzione un po' di tutti quanti noi, certamente l'attenzione del Sindaco, l'attenzione della Giunta, ne sono certo, è l'attenzione della maggioranza, delle minoranze, è una questione che riguarda un po' tutti, riguarda tutti i cittadini di Portogruaro, riguarda i cittadini di San Nicolò primariamente, ma tutti i cittadini di Portogruaro che transitano per l'area di San Nicolò ogni giorno. Quindi è una questione che è all'attenzione di tutti quanti. Tanto per non essere ipocrita, vi dico anche che sappiamo tutti che di qui a una settimana, 2 settimane, 3 settimane al massimo, il Comitato di San Nicolò presenterà delle proposte, perché siamo al corrente noi, siete al corrente voi, siamo al corrente tutti. Quindi francamente, allora, le corse in avanti, cioè, francamente servono fino a un certo punto, anzi direi servono poco, con tutto il rispetto, caro Fagotto. Quindi forse è meglio, secondo me, forse più producente attendere da un lato le valutazioni che in sede tecnica e non solo politico-amministrativa il Comune vorrà nel frattempo esperire, ma anche attendere le valutazioni che verranno proposte dal Comitato di San Nicolò, che verranno ovviamente esaminate con la massima attenzione, ne sono certo, dall'amministrazione comunale, da tutti quanti noi, parteciperemo, sentiremo, ascolteremo, quindi francamente sì, per carità, non mi permetto di qualificare questa mozione perché comunque chi
presenta una mozione, comunque vi ha impegnato del tempo, vi ha impegnato delle energie intellettuali sicuramente importanti, ma che non vanno assolutamente trascurate, che sono sicuramente utili per tutti quanti noi, perché ci sono sempre elementi da prendere, ma forse per essere pratici, la nostra è un'amministrazione pratica, qualcuno ha detto un paio d'ore fa, no? Ecco, per essere pratici forse conviene attendere settimana, due, presumo fra 2 o 3 settimane, da quello che sento, che avete sicuramente sentito anche voi, tutti quanti, e poi valutare insieme le proposte che verranno fatte e poi disporci conseguentemente, nella consapevolezza, caro Claudio, che siamo tutti quanti parimenti, non solamente meritoriamente il tuo gruppo che tu rappresenti, ma tutti quanti noi, tutti i gruppi che sono presenti in questa sala, sono tutti paritariamente interessati alla questione di San Nicolò, che già ha assorbito la nostra attenzione in questi primi 3 anni di consigliatura. Grazie Presidente. Grazie consigliere Scarpa. Per quello io mi unisco alle certo. considerazioni del mio capogruppo e del sindaco. No, ma a questo punto, dal punto di vista tecnico, proprio per non andare a bocciature, potrebbe essere l'ipotesi che il consigliere Scusi Presidente, io la mozione non la ritiro perché sappiamo che tutti quanti i consiglieri di questo Consiglio ha a cuore il bene della città di Portogruaro, però qua non stiamo parlando di cosucce, stiamo parlando che abbiamo visto anche dei disegni, li hanno visti tutti quanti perché i mezzi di comunicazione adesso sono molto potenti, abbiamo visto rotonde fatte in tutte le maniere, quindi la nostra è solamente un'umile richiesta di dire per cortesia, poteva farlo benissimo il gruppo misto, poteva farlo qualsiasi altro rappresentante di questo Consiglio, era solamente per dire per cortesia, vi chiediamo per cortesia di osservare quella zona lì che ha dei problemi particolari. Quindi è solamente una richiesta di attenzione. Non lo so quanto vi impegni voi il fatto di dire sì, staremo attenti, però comunque ne prendiamo atto e faremo le nostre considerazioni. Niente altro, non impegniamo né economicamente né in nessun'altra maniera. Comunque grazie. Consigliere Moro, prego. Grazie Presidente. Ma volevo solo dire che sottoscrivo in pieno l'intervento del consigliere Scarpa, proprio ogni parola la condivido, nel senso che ritengo anch'io la mozione generica, ritengo che un'amministrazione con 40.000 problemi che dobbiamo affrontare ogni giorno, bisogna che siamo tutti quanti assieme pratici. Perdere tempo in queste mozioni, secondo me, impegna a cosa? Impegna a niente. Bisogna invece sul campo ascoltare i comitati, ascoltare chi vive i problemi. Tra i vari problemi che ci sono a San Nicolò c'è quello dell'elettrodotto, c'è quello del viale Pordenone, della viabilità, c'è in corso proprio in questi mesi, in questo mese, l'esproprio riguardante l'allargamento della terza corsia autostradale e magari non è noto, ma l'amministrazione continua a fare le riunioni nelle frazioni, ha accompagnato tutti i cittadini che avevano bisogno di un supporto con l'affiancamento da parte dell'ufficio tecnico e secondo me questo è il modo corretto di agire. Ricordo che proprio in questi giorni i cittadini di San Nicolò e Portovecchio hanno ricevuto gli inviti da parte di Autovie Venete circa i valori di esproprio, subiranno la visita, insomma è stato chiesto da parte di Autovie il sopralluogo e quindi la determinazione dello stato di consistenza e l'amministrazione in questo caso è al loro fianco. Anch'io sottolineo, come ha fatto bene il consigliere Scarpa, se deve esserci un'attenzione rimarcata è quella di ascoltare veramente il comitato di San Nicolò, il gruppo di San Nicolò, perché chi meglio di chi vive la frazione giorno per giorno ha il polso della situazione e quindi anch'io
voterò contro alla mozione, ma non per mancanza di rispetto. Il consigliere Fagotto secondo me in un sacco di situazioni è attento ai problemi dei cittadini, però nello stesso tempo non perdiamo tempo in passaggi a mio avviso inutili. Dopodiché se l'amministrazione avrà progetti e sicuramente avrà nel prossimo futuro intenzioni precise da parte degli investitori privati, invece sarà dovere dell'amministrazione sottoporlo a tutti quanti, quello sì. Grazie. Grazie consigliere Moro. Prego, signor Sindaco. Io prima ho fatto un breve passaggio circa l'atto di indirizzo. Ripeto, l'atto di indirizzo di amministrazione di giunta ancora non c'è, quindi non abbiamo neanche affrontato l'argomento. Ci sarà la proposta del comitato e il tutto, nel caso ci dovesse essere una modifica della viabilità, una modifica del piano, deve passare in Consiglio Comunale. Ci saranno le commissioni, quindi non può essere che ci sia una sorta di blitz, non sarà così. Quindi vorrei che fosse assolutamente chiaro, l'argomento verrà trattato in tutte le sue sfaccettature. Grazie, signor Sindaco. Consigliere Fagotto, prego. Le rubo solamente un minuto per ringraziare comunque questo Consiglio, perché la nostra mozione, che possa sembrare, ha una sua valenza, perché questo è un organo importantissimo, il Consiglio Comunale, e questo atto comunque rimane e rimane anche a testimonianza di tutti i cittadini, e il tempo sarà galantuomo se abbiamo parlato forse per niente o se comunque sarà servito a qualcosa. Grazie. Prego Assessore per chiudere. Perché... Allora, giusto, hai ragione a tutte le arti, tutte belle cose queste, però il limite, cioè io non ho niente in contrario, come dico prima, quando uno si impegni a risolvere il problema della viabilità a San Nicolò, del problema dell'inquinamento, ci sono tante altre problematiche. Però la tua mozione, se mi permetti, quando questa va a colpire col privato, io come ti spiegavo prima, va bene quel discorso lì, ma bisogna farlo un po' per tutti. No, tu lo scrivi perché verrà fatto questo insediamento, fra l'altro ognuno sì, leggi la mozione, guarda è scritto, verrà fatto. Poi ci dicono verrà fatto, invece hanno fatto la richiesta di fare un punto vendita. Volevo dirti che però questa dovrebbe valere per qualsiasi altra attività che sorgerà a San Nicolò, perché non puoi, no, guarda me, non che non hai fatto, dovrei farlo per ogni attività che sorge a San Nicolò, perché quando ognuno fa il suo mestiere, uno fa il assicuratore, uno vende carne e pesce come me, però sanno tutti quanti, no? Quando uno dice non si può fare una colata di cemento là, perché c'è il problema idraulico, no? Cioè, ma uno è informato, sa tutto, sa cosa hanno fatto questi, cosa hanno proposto, come sono le nuove tecniche. Infatti anche io ho chiesto perplessità anche all'architetto Scapin, mi ha detto come funzionano queste colate di cemento, come si chiamano, dimmi perché sanno tutto, che studiano su internet. L'invarianza idraulica. Cioè? In sostanza qualsiasi intervento di trasformazione urbanistica deve trattenere al suo interno le acque meteoriche che piovono dal cielo, non possono essere gravate su aree esterne all'ambito e quindi verranno fatti dei bacini di laminazione. Il rischio idraulico viene mitigato in questa maniera. Questo vale per tutti e non solo per San Nicolò. Allora, quando si dice questa farà questo, quell'altro farà l'altro, bisogna avere anche delle cose tecniche, no? Dunque, buttarsi a pesce su qualsiasi... dopo alla fine quei privati lì ci aiuteranno a risolvere anche i problemi, che tireranno fuori dei soldi, allora non interessa, fai la rotonda, fai la pista, fai qualcosa, ma dire in quel specifico PUA c'è un problema, ma ci sarà un problema su tutti, anche altri punti di Portogruaro, cioè fare un ordine così un po' generico perché va su quel PUA lì e basta. L'iniziativa privata è una cosa importantissima. Questo è il limite, non per quanto riguarda i tuoi intenti che sono giusti, ma sparare sempre giudizi o cose, perché bisogna, secondo me, dire le attività che non possono andare avanti perché tutti sanno tutto, non è così. L'attenzione e serviabilità ci deve essere, però tu vai su uno specifico, vai su questo, e se magari
magari ho sbaglio di leggere, ma qua si impegna questa amministrazione, viste le insistenti voci circa l'insediamento di attività commerciali di varia natura in Viale Pordenone, nell'area antistante al ristorante alla Botte, dunque tu segnali già dove, però dovrai segnalarlo anche quando uno aprirà un altro bar su un altro posto, farà un'altra cosa, o se faranno il cinema magari all'Adriatico, che potrebbe essere, o faranno ogni altra iniziativa, dovrai dire tutte queste cose. Invece qua lo stai facendo in questa mozione, ma non so se mi capite, in questa mozione specifica tu lo fai facendo contro questo PUA, davanti alla Botte San Nicolò. Va bene, i tuoi intenti vanno bene, che prima di far partire queste cose bisogna trovare le soluzioni, però l'iniziativa privata è una cosa importante. Io ritengo che sia una cosa importante, soprattutto quando il privato si impegna anche a risolvere dei problemi, tirando fuori dei soldi. Dopo sarà il consigliere Fagotto, che visto ha esperienza del quartiere di San Nicolò, dirà è meglio fare una pista ciclabile, meglio spostare la strada di qua. Loro non hanno detto che vogliono fare questo o l'altro. Qualsiasi, anche gli investitori che potrebbero essere dall'Adriatico, sono pronti a fare degli investimenti che verranno indicati e verranno ritenuti idonei da questo Consiglio Comunale. Dunque, questo è il limite secondo me di questa mozione, dunque, che può essere fatto. Non per dire che dobbiamo stare attenti a tutelare la popolazione, su quello sono d'accordo con te. Grazie Assessore, no, poniamo in votazione a questo punto. Vabbè, ma in un modo... quindi io pongo per cortesia in votazione la mozione. Chi è favorevole alla mozione? Cinque. Chi è contrario? Sono 9 e 11, 3, 11 contrari. La mozione è respinta, grazie. Sono adesso 00:15, è rimasta un'ultima mozione che mi pare abbia anche aspetti tecnici, diciamo. Se non vi spiace la chiudiamo, magari se riusciamo a chiuderla. D'accordo? Ok, quindi passiamo alla proposta di mozione sul bando Wi-Fi. Prego, consigliere. Se l'hanno letta tutti quanti, possiamo questa qua anche eventualmente... Allora, la risposta tra l'altro... Chi è che ce l'ha? Ce l'ha lei, segretario, mi parla? Ah, il sindaco, ecco, la risposta allora al sindaco. Sapete tutti di cosa si tratta o volete la lettura? Andiamo, signor sindaco. Sì, la mozione riguarda un bando europeo sul... Riguarda un bando europeo per acquisizione, si chiama bando Wi-Fi 4EU. In relazione alla mozione ho preso informazioni presso l'ufficio tecnico e dalle informazioni vi do lettura di una breve descrizione. In relazione alla mozione presentata dal Movimento 5 Stelle ed avente per oggetto bando Wi-Fi 4EU si fa presente quanto segue. L'amministrazione comunale è a conoscenza dell'iniziativa della Commissione europea per la promozione delle connessioni Wi-Fi gratuite, sia tramite la propria struttura sia l'Ufficio Europa della Città Metropolitana. L'iniziativa segnalata finanzia attrezzature ed i costi di installazione, ma non la connettività e la manutenzione. Il capoluogo è già coperto dal servizio Wi-Fi, Villa Comunale, Piazza della Repubblica, Liston, Piazzetta Pescheria, Piazzetta Duomo, Parco della Pace, Biblioteca, Sale riunioni, così come la zona limitrofa alla delegazione di Lugugnana. Sono altresì dotate di Wi-Fi le sedi scolastiche comunali. Ripeto, l'iniziativa segnalata finanzia l'attrezzatura ed i costi di installazione, ma non la connettività e la manutenzione.
Si può quindi affermare che al momento tutte le zone principali della città sono coperte di Wi-Fi. Stiamo verificando comunque costantemente eventuali altre opportunità che ci possono derivare da bandi europei o altri bandi. Al momento attuale questo ci sembra non adeguato alla situazione di Portogruaro. Questa diciamo è la risposta dell'amministrazione con gli uffici tecnici. Faccio solo due parole, cioè, visto che c'era questa possibilità, noi ci siamo anche informati, era l'occasione per, lo so che bisogna dopo fare la connessione e quant'altro, e lì sarebbero altre spese per l'amministrazione, stiamo parlando di circa, attualmente mi sembra, non so se sbaglio, un 3.000 euro per tutti quanti questi collegamenti. Visto che le apparecchiature le forniva, potevamo dare forse 1 o 2 altri punti abbastanza importanti alla città. Questa era un'idea, però la scelta dipende sempre da questo Consiglio Comunale, quindi noi avevamo messo all'attenzione un qualcosa per dare un ulteriore servizio. Quindi questa era solo un'idea. Grazie. Non ci sono altri interventi, allora io pongo in votazione la mozione. Chi è favorevole? Chi è contrario? La mozione è respinta. A questo punto abbiamo chiuso gli argomenti del Consiglio, salutiamo chi ci sta seguendo da casa, salutiamo tutti i consiglieri e gli ospiti che abbiamo qui a seguirci. Buona serata, buon proseguimento a tutti.